Immagina un mondo dove lo Stato non esiste, dove un giudice non decide chi ha ragione e chi ha torto, dove la giustizia non passa per un'aula di tribunale, ma per la canna di un fucile. Immagina un codice d'onore così ferreo che un padre può essere costretto a uccidere per vendicare un figlio, e quel figlio un giorno dovrà vendicare il padre. Una catena infinita di sangue che si tramanda di generazione in generazione, come un'eredità maledetta. Non sto parlando del Medioevo, sto parlando della Sardegna, della Barbagia, degli anni 60, 70, 80, l'altro ieri praticamente. Oggi ti racconto la storia della faida barbaricina, una guerra silenziosa durata oltre 60 anni, che ha lasciato sul campo centinaia di morti e un'intera comunità segnata per sempre. Ma non è solo una storia del passato, perché le dinamiche che hanno alimentato quelle faide sono le stesse che oggi scatenano le guerre tra bande, nelle periferie delle nostre città. Dunque, cos'era la faida? La parola sarda è disamistade, inimicizia mortale, ma non stiamo parlando di semplici risse o vendette casuali, stiamo parlando di un sistema giuridico parallelo, con regole precise, tramandato oralmente da generazioni. Il sociologo Antonio Pigliaru lo ha definito il codice barbaricino, un ordinamento giuridico non scritto che governava la vita della Barbagia, sostituendosi completamente allo Stato italiano. E qual era la regola fondamentale? Articolo 1. L'offesa deve essere vendicata. Vediamo ora come funzionava il meccanismo con un esempio concreto. Immagina un pastore a cui viene rubato il bestiame. Oggi chiameresti i carabinieri, giusto? Ma in Barbagia, negli anni 60, chiamare lo Stato significava disonorarsi. Significava ammettere pubblicamente di non essere in grado di difendere ciò che è tuo. Quindi cosa succedeva? Il pastore derubato doveva ristabilire il suo onore, non recuperando le pecore, ma lavando l'offesa con il sangue. E così partiva la spirale. L'offesa iniziale, un furto, uno sgarbo, un'offesa percepita. E poi la vendetta. La famiglia offesa uccide un membro della famiglia offenditrice. La controvendetta. La famiglia colpita deve rispondere, altrimenti perde l'onore. L'escalation infinita. Ogni omicidio genera l'obbligo morale di un nuovo omicidio. I figli vendicavano i padri, i nipoti vendicavano i nonni. La memoria del torto si tramandava come un testamento di sangue. Non era anarchia, era un sistema. E qui arriviamo al punto più inquietante. La disamistade non era caos, era un sistema ordinato, con regole precise che tutti conoscevano e rispettavano. C'erano limiti. In teoria, donne e bambini non dovevano essere coinvolti. La vendetta doveva essere proporzionata, ma soprattutto la vendetta era un dovere sociale, non una scelta personale. Se tu non vendicavi un'offesa a tua famiglia, eri tu a perdere l'onore. Diventavi un vigliacco agli occhi della comunità. Eri escluso, disprezzato, annullato socialmente. Ti suona familiare? Dovrebbe, perché è esattamente la logica del rispetto che governa oggi le gang giovanili. Il caso più famoso è quello di Orgosolo, il paese che è diventato il simbolo stesso della faida barbaricina. Dal 1905 al 1917 due famiglie si sono massacrate a vicenda con una ferocia che sconvolse persino una società abituata alla violenza. Circa 40 omicidi in poco più di 10 anni, in un paese di poche migliaia di abitanti. Le strade d'Orgosolo erano un campo di battaglia, nessuno usciva disarmato. Le donne avevano paura a mandare i figli a scuola, gli anziani si chiudevano in casa al tramonto. Arriviamo ora al periodo storico del processo di Sassari, 1917. E qui succede una cosa incredibile. Lo Stato italiano decide di intervenire. Arresta i protagonisti della faida e li porta a processo a Sassari. È lo scontro finale tra la legge dello Stato e il codice barbaricino. E che vince secondo te? Gli imputati vengono completamente assolti. La Corte di fatto riconosce la legittimità del codice della vendetta. Lo Stato italiano perde in tribunale contro un sistema giuridico tribale. Pensaci un attimo. Nel 1917, mentre in Europa infuriava la prima guerra mondiale e il mondo si modernizzava, in Sardegna un tribunale dello Stato riconosceva che la vendetta di sangue era legittima. Cosa ci dice questo? Ci dice che quando un sistema di valori è radicato abbastanza profondamente in una comunità, nemmeno lo Stato riesce a spezzarlo. E questo vale anche oggi. Negli anni 60, 70 e 80 la Barbagia vive il suo periodo più buio. Non solo le faide tradizionali continuano, ma si intrecciano con un nuovo fenomeno, l'anonima sequestri.
In quegli anni la Sardegna diventa la capitale mondiale dei sequestri di persona. Imprenditori, bambini, turisti vengono rapiti e tenuti prigionieri per mesi nelle montagne della Barbagia, mentre le famiglie pagano riscatti milionari. E cosa succede quando girano tutti quei soldi? Nascono nuove faide, non più solo per l'onore o per il bestiame rubato, ma per la spartizione dei profitti dei sequestri. Famiglie che prima collaboravano diventano nemiche mortali. La violenza esplode. Parliamo di centinaia di omicidi in pochi decenni, e non solo al Gosolo, ma Moiada, Fonni, Nuoro, Oliena, Dorgali, Orosei. Ogni paese della Barbagia ha la sua faida, i suoi morti, le sue vedove vestite di nero. In alcuni paesi la popolazione maschile si dimezza. Intere generazioni di uomini scompaiono, uccisi in agguati, fucilati alle spalle, sterminati in vere e proprie esecuzioni di massa tra clan. E in tutto questo nessuno parla. L'omertà è totale, assoluta, inviolabile. I carabinieri arrivano sulla scena di un omicidio e trovano un paese cieco, sordo e muto. Tutti hanno visto, tutti sanno che è stato, ma nessuno dice nulla. Perché parlare con lo Stato significava tradire, e tradimento si paga con la vita. Secondo te cos'è più forte? La paura della legge o la paura della comunità? Forse già da un po' ti starei chiedendo perché ti sto raccontando tutto questo. Beh, perché la faida barbaricina non è solo storia antica, è un archetipo che si ripete ancora oggi sotto forme diverse. Ieri il pastore difendeva il suo Saltus, il suo territorio di pascolo. Era la sua identità, la sua sopravvivenza, il suo onore. Oggi le bande difendono il loro quartiere, la loro piazza di spaccio. Invadere quel territorio è un'offesa che richiede una risposta violenta. La logica è identica, cambia il contesto, ma il meccanismo psicologico è lo stesso. Il territorio non è solo uno spazio fisico, è un'estensione della propria identità. Ieri rubare il bestiame non era solo un danno economico, era un'offesa all'onore che doveva essere lavata con il sangue. Oggi uno sguardo sbagliato, una frase sui social, un'invasione di campo, sono tutte offese al rispetto che scatenano la violenza. Ti faccio una domanda. Cosa c'è di diverso tra un pastore che uccide per vendicare il bestiame rubato e un ragazzo che accoltella un rivale per una storia su Instagram? La risposta è nulla. È la stessa identica dinamica. L'offesa percepita diventa più importante della vita stessa. Ieri un omicidio ne generava un altro. Le faide duravano generazioni. Oggi invece uno scontro tra bande genera una vendetta, che genera una controvendetta, che genera un'escalation senza fine. A Napoli, a Marsiglia, nelle banlieue parigine, nelle periferie di Milano, ovunque vediamo la stessa spirale, un morto che ama un altro morto all'infinito. Collaborare con i carabinieri ieri era un tradimento imperdonabile. Oggi chi parla viene punito. La legge del silenzio è ferrea. E anche qui la logica è identica. Lo Stato è il nemico, la vera giustizia è quella che ci facciamo da soli. E ora arriviamo al cuore del problema. Ieri lo Stato italiano era visto come un invasore straniero, incapace di capire le dinamiche locali e di garantire vera giustizia. Oggi, nei quartieri degradati, lo Stato è visto come assente, corrotto o ostile. Le istituzioni non arrivano o arrivano solo con la repressione. E quindi cosa succede? Nasce un sistema parallelo, un codice alternativo, una giustizia privata che sostituisce a quella pubblica. E qui secondo me dobbiamo farci una domanda fondamentale. Perché accade tutto questo? La giustizia privata emerge quando si verificano 4 condizioni. Lo Stato è assente, non arriva fisicamente nelle zone periferiche o marginali. Lo Stato è inefficace, non riesce a garantire sicurezza e giustizia rapida. Lo Stato è percepito come estraneo, non rappresenta i valori della comunità. Esiste un codice alternativo, un sistema di valori parallelo e radicato. Tutte e 4 queste condizioni erano presenti in Barbagia dagli anni 60-80 e sono presenti oggi in molte periferie urbane, da pastore al gangster. Facciamo un confronto diretto. Nella Barbagia del Novecento c'era il codice d'onore pastorale, la vendetta come dovere morale, la famiglia come unità combattente, il territorio come identità, l'omertà verso lo Stato. Nei quartieri degradati di oggi c'è il codice d'onore della strada, la vendetta come risposta obbligata, la banda come famiglia sostitutiva, il quartiere come identità, l'omertà verso la polizia. Cambiano le armi, dal fucile da caccia alla pistola,
Cambiano i luoghi, dalle montagne alle piazze, ma la struttura è identica. E qui ti faccio un'altra domanda. Siamo davvero così diversi dai nostri nonni? O stiamo semplicemente ripetendo gli stessi errori con abiti nuovi? In un contesto di faida permanente succede qualcosa di terribile. La violenza diventa normale. I bambini crescono sapendo che un giorno potrebbero dover vendicare il padre o il fratello. Le donne accettano che i loro uomini possano non tornare a casa. Andare armati diventa normale come portare il portafoglio. E la cosa più inquietante? Nessuno si scandalizza più. E come può svilupparsi economicamente un territorio dove nessuno investe per paura? I giovani emigrano per sfuggire alla violenza. Lo Stato è visto come nemico. L'omertà blocca ogni forma di collaborazione. Non puoi. E infatti, la Barbagia è rimasta per decenni una delle aree più arretrate d'Italia, nonostante le sue risorse naturali e la sua bellezza. La violenza non crea mai ricchezza, crea solo povertà e disperazione. E alla fine, perché si sono fermate? Negli anni 90 le faide barbaricine tradizionali si sono sostanzialmente esaurite. Perché questo? Beh, perché c'è stato un intervento massiccio dello Stato. Operazioni di polizia su larga scala, presidi militari permanenti, cambiamento economico, declino della pastorizia tradizionale, nuove opportunità di lavoro. Spopolamento, i giovani se ne sono andati, interrompendo la catena generazionale. Stanchezza sociale. Dopo decenni di morti, le comunità hanno detto basta. E l'integrazione. Le nuove generazioni sono integrate nella società moderna. Certo, ci sono state eccezioni. L'omicidio di Don Graziano Muntoni al Gosol nel 1998, alcuni omicidi negli anni 2000 legati a vecchie faide mai chiuse del tutto, ma sono eccezioni. Il fenomeno nella sua forma tradizionale è sostanzialmente finito, e questo ci insegna qualcosa di fondamentale. Le faide si possono fermare, ma solo con un mix di repressione, sviluppo economico e cambiamento culturale. La repressione da sola non basta. Se arriva solo la polizia, senza servizi, senza opportunità, senza speranza, la violenza si sposta, ma non si ferma. Allora, cosa ci insegna la storia della faida barbaricina? La giustizia privata è una malattia sociale. Non si cura solo con l'arresto dei criminali, serve intervenire sulle cause profonde. La povertà, la mancanza di opportunità, il senso di esclusione. Le vendette sono infinite. Una volta innescata la spirale è difficilissimo fermarla. Ogni morto genera un nuovo morto. Serve interrompere il ciclo, non alimentarlo. L'omertà protegge i criminali. Senza collaborazione della comunità la giustizia non funziona, ma la comunità collabora solo se si fida dello Stato, e si fida solo se lo Stato è presente non solo con la polizia ma con i servizi. Il codice d'onore è radicato. Cambiare la mentalità richiede generazioni. Non si può pensare di risolvere il problema in pochi anni con qualche operazione di polizia. Lo Stato deve essere più presente. Non basta arrivare quando c'è da arrestare qualcuno. Bisogna esserci prima, con scuole, ospedali, centri sportivi, opportunità di lavoro. Bisogna dare ai giovani un'alternativa alla violenza. E infine ti faccio l'ultima domanda. Secondo te stiamo applicando queste lezioni oggi? O stiamo ripetendo gli stessi errori pensando che basti più polizia per risolvere il problema delle gang? In conclusione, la faida barbaricina non è solo un pezzo di storia sarda, è un archetipo universale, è quello che succede ogni volta che lo Stato si ritira, la giustizia privata sostituisce quella pubblica, l'onore diventa più importante della vita, la vendetta diventa un dovere morale. Quella barbagia non esiste più, i pastori con i fucili a tracolla sono diventati impiegati studenti. Orgosolo oggi è un paese tranquillo, famoso più per i suoi murales che per le sue faide. Ma il meccanismo della faida, della vendetta, della giustizia privata è sempre lì, dormiente, pronto a risvegliarsi ogni volta che lo Stato fallisce nel suo compito fondamentale, garantire giustizia e speranza. E questo vale per la Barbagia come per le periferie di Napoli, per le banlieue di Parigi, per i quartieri di Marsiglia. Le armi cambiano, i luoghi cambiano, ma la logica mortale della giustizia privata rimane tragicamente la stessa. Raccontami se ti va nei commenti. Conosci storie di faide o vendette nella tua zona? Hai mai visto questa logica all'opera? Come pensi si possa spezzare il ciclo della violenza? Scrivimi la tua opinione, sono molto interessato. Con rispetto però, attenzione. Se questo video ti ha fatto riflettere, lascia un mi piace e iscriviti al canale, perché solo portando alla luce questi problemi, solo conoscendo la nostra storia, possiamo evitare di ripeterla.
Noi ci vediamo al prossimo approfondimento. Grazie per la tua attenzione, ma soprattutto per la tua pazienza. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Quest'oggi ti porterò indietro nel tempo, precisamente al 1975, per raccontarti una storia che ha segnato per sempre la cronaca nera italiana e che, anche se non è avvenuta completamente in Sardegna, ha comunque dei legami con la nostra isola e con quella stagione di criminalità che ha caratterizzato gli anni 70. Ti parlerò del sequestro di Cristina Mazzotti, 18enne lombarda che divenne tristemente famosa per essere stata la prima vittima in Italia di un rapimento finito in tragedia. Una storia che cambierà per sempre il modo di vedere i sequestri di persona nel nostro paese. Prima di entrare nel dettaglio della vicenda di Cristina, è importante però capire il contesto storico in cui ci troviamo. Tra gli anni 70 e 80 l'Italia visse quella che gli esperti definiscono una vera epidemia di sequestri di persona. Parliamo di numeri impressionanti. Tra il 1972 e il 1985 si registrarono 671 sequestri, con 694 persone rapite. Di queste 80 non fecero mai ritorno a casa. Le regioni più colpite erano la Lombardia, con 144 rapimenti e un bottino di quasi 275 miliardi di lire. La nostra Sardegna e la Calabria. Mentre in Sardegna operavano principalmente i banditi della Barbagia, sfruttando il territorio impervio, furono però le endrine calabresi di Platì e dell'Aspromonte a trasformare i rapimenti in una vera industria del crimine. Cristina Mazzotti nasce il 24 giugno 1957. È una studentessa diciottenne del liceo classico Carducci di Milano, descritta da tutti come una ragazza dolce, solare, con lunghi capelli neri e un sorriso radiante. È la più giovane di 3 figli di una famiglia benestante, ma non ricchissima. Il padre, Elios Mazzotti, è un imprenditore e broker nel settore dei cereali. La madre si chiama Carla Iroldi. La famiglia possiede una villa a Piglio, sul largo di Como, dove Cristina ama trascorrere le sue vacanze estive. Il 30 giugno 1975 Cristina festeggia il suo 18° compleanno e la promozione scolastica. Non sa però che quella sarà l'ultima serata della sua vita da ragazza libera. È l'1:30 di notte del 1 luglio 1975. Cristina sta tornando alla villa di famiglia insieme agli amici Carlo Galli ed Emanuela Lusari a bordo di una Mini Minor. Hanno appena finito di festeggiare al bar Il Bosisio di Erba. All'improvviso, un comando a bordo di un Alfa Romeo Giulia blu e una Fiat 125 gialla taglia loro la strada con una manovra di tipo militare. 4 uomini armati, con il volto coperto da passamontagna e un forte accento meridionale, li costringono a spostarsi sui sedili posteriori. Dopo circa 40 km l'auto si ferma da Piano Gentile. Uno dei rapitori chiede chi sia Cristina Mazzotti. La ragazza, coraggiosa, si fa avanti per proteggere gli amici. Viene immediatamente incappucciata e trasferita sulla Fiat 125. Carlo ed Emanuela vengono legati e abbandonati dopo un tentativo fallito di narcotizzarli con il cloroformio. Cristina viene condotta in una cascina chiamata Padre Eterno a Castelletto Ticino, in provincia di Novara. Qui l'aspetta un inferno che nessun essere umano dovrebbe mai vivere. La sua prigione è una cella sotterranea scavata nel garage, nascosta sotto un falso pavimento. Immagina, profonda 1,45 m, lunga 2,65 metri e larga 1,55 metri. L'altezza non le permette nemmeno di stare in piedi. Le pareti sono di cemento umido, la temperatura è costante sui 11 gradi, l'umidità al 95%, il buio è totale. L'unico contatto con l'esterno è un tubo di plastica del diametro di 5 cm, parzialmente ostruito da detriti. Un tunnel verso l'inferno, non una cella di prigionia. I carcerieri di Cristina sono Giuliano Angelini, un geometra pregiudicato appassionato di medicina, e la sua compagna Loredana Petroncini. Sono loro a gestire quotidianamente la prigionia della ragazza. Le condizioni sono disumane. Cristina riceve solo 2 panini al salame e 500 ml di acqua non potabile al giorno. Angelini le inietta quotidianamente dosi di massicce di Valium, fino a 200 gocce al giorno, per sedarla. Quando deve scrivere lettere alla famiglia o parlare al telefono, le somministra invece anfetamine ed eccitanti. Le analisi grafologiche delle sue lettere riveleranno 3 fasi. Una grafia traballante sotto l'effetto delle droghe, una persona disperata nei momenti di lucidità e una persona infantile a causa di un'aggressione psicotica.
Petroncini la descriveva come un fantasma. Ma chi c'è dietro questo sequestro? L'ideatore è Giuseppe Morabito, boss della locale di Africo, una piccola cittadinanza calabrese. È lui che trasforma i sequestri di persona in un'industria a basso rischio per finanziare le attività dell''ndrangheta. Le trattative con la famiglia vengono gestite da Sebastiano Spadaro, detto il Marsigliese. La prima richiesta è di 5 miliardi di lire, una cifra esorbitante. Il padre di Cristina, Elios, si offre persino in cambio della figlia, ma i rapitori rifiutano. Le 23 telefonate seguono uno schema preciso per destabilizzare la famiglia, con squilli nel cuore della notte e minacce agghiaccianti. Spadaro arriva a minacciare di inviare un pezzetto al giorno della ragazza. Dopo settimane di trattative, la richiesta scende a 1 miliardo di lire. Elios Mazzotti ipoteca la casa, vende tutti i suoi beni e chiede prestiti per raccogliere 1 miliardo e 50 milioni di lire. Il 1 agosto 1975 seguono le istruzioni, consegna il denaro in un appartamento di Appiano Gentile, ma non sa che sua figlia è già morta da almeno 24 ore. Cristina muore tra il 30 luglio e il 1 agosto per collasso cardiocircolatorio causato da ipotermia cronica, intossicazione da benzodiazepine e cachessia. Pesa solo 35 kg, il 42% in meno del suo peso normale. I rapitori gettano il suo corpo in una discarica a gagliate, coprendolo con una carrozzina giocattolo, sacchi di calce e lamiere di Eternit. Il primo processo del 1977 condanna carcerieri e fiancheggiatori, ma i veri mandanti dell''ndrangheta restano impuniti. La svolta arriva solo nel 2006, quando nuove tecnologie permettono di attribuire un'impronta digitale trovata sulla Mini Minor a Demetrio Latella, uno degli esecutori materiali. Arrestato, Latella confessa: Morabito ci promise il 10% del riscatto. Cristina morì perché Petroncini sbagliò le dosi. Fa anche i nomi dei suoi complici, Giuseppe Calabrò e Antonio Talia. Ma anche stavolta la giustizia sembra sfuggire. Nel 2012 il fascicolo viene archiviato per prescrizione. La svolta definitiva arriva nel 2015, quando la Cassazione stabilisce l'imprescrittibilità dell'omicidio volontario. Nel 2024, a quasi 50 anni dai fatti, si apre finalmente un nuovo processo a Como contro i presunti esecutori materiali. Giuseppe Calabrò, 74 anni, Antonio Talia, 73 anni e Demetrio Latella, 71 anni, reo confesso. Giuseppe Morabito, l'ideatore, è deceduto prima del processo. La procura antimafia di Milano chiede l'ergastolo per tutti e tre gli imputati, definendo il crimine disumano e riconducibile alla tortura. Le prove includono l'impronta di Latella, la sua confessione e la testimonianza del pentito Angelo Epaminonda, che nel 1985 riconobbe Antonio Talia come uno degli autori del sequestro. Il caso Mazzotti ha lasciato un'eredità importante e molto profonda nella società italiana. 7 settimane dopo il ritrovamento del corpo della figlia, Elios Mazzotti muore di infarto, ma prima esprime il desiderio di creare una fondazione intitolata Cristina. La fondazione Cristina Mazzotti, finanziata da una raccolta fondi popolare che raggiunge i 100 milioni di lire, è tuttora attiva nella lotta al disagio giovanile. Il caso contribuisce anche a spingere per leggi più severe, ispirando la legge 82 del 91 sul blocco dei beni delle famiglie dei rapiti. Ai funerali di Cristina partecipano 30.000 persone. Ne sono state dedicate 87 vie in Italia e il suo caso ha ispirato opere teatrali rappresentate in 23 paesi europei. La storia di Cristina Mazzotti ci insegna che la memoria è fondamentale per costruire una società più giusta. Questo segna un punto di non ritorno nella criminalità italiana, dimostrando che per i boss dell''ndrangheta la vita umana era diventata un fattore secondario rispetto al profitto. Oggi, a quasi 50 anni da quella tragica estate del 1975, la giustizia sta cercando di chiudere finalmente i conti con il passato. Ma la vera vittoria di Cristina è nella memoria collettiva.
Il suo sacrificio ha contribuito a rendere l'Italia un paese più consapevole dei pericoli della criminalità organizzata. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale per non perdere le prossime storie che porterò prossimamente. Grazie per la visione e per il tuo tempo. Io ti saluto e ti auguro una grandiosa giornata. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Oggi voglio portarti indietro nel tempo agli anni 90 per raccontarti uno dei casi di cronaca più drammatici discussi che abbiano messo in atto la Sardegna. Il sequestro del piccolo Farouk Kassam. Questo video segna l'inizio di una nuova playlist che dedicherò ai grandi casi di cronaca nera della nostra isola. Storie dure, a volte scomode, ma che ci aiutano a capire la Sardegna di ieri e di oggi. Seguiranno poi altri episodi su casi che hanno fatto discutere giornali e famiglie intere. La storia di Farouk non è solo la cronaca di un sequestro, è un intreccio di misteri, versioni contrastanti e rivelazioni che ancora oggi fanno discutere. Pronto a iniziare questo viaggio? All'inizio degli anni 90 la Sardegna viveva una grande contraddizione. Da un lato c'era la Costa Smeralda, con il suo turismo di elite, yacht da milioni, ville sfarzose e un'immagine paradiso terrestre che attirava visiti da tutto il mondo. Dall'altro lato invece c'era un'isola che faceva i conti con difficoltà economiche enormi, disoccupazione alle stelle e soprattutto un fenomeno che per decenni l'aveva resa tristemente famosa: i sequestri di persone a scopo di estorsione. Era un periodo in cui la paura conviveva con la quotidianità. Anche le famiglie più insospettabili potevano diventare un bersaglio. E in questo clima di tensione sociale, dove ricchezza e disperazione convivevano a pochi chilometri di distanza, maturò quello che sarebbe diventato uno dei casi più controversi della storia criminale sarda. È il 15 gennaio del 92, Villa Pantoja, vicino a Portocervo. Farouk Kassam ha solo 7 anni. È figlio di Fateh Kassam, un imprenditore di origine indiana che gestisce l'hotel Luci di La Montagna, in Costa Smeralda. Quella mattina un comando di 4 o 5 uomini armati fa irruzione nella villa. È un'azione militarmente organizzata, ma con alcuni dettagli strani che non tornano. I rapitori mobilizzano i presenti, e già qui avvengono le prime contraddizioni. Alcune fonti parlano di personale di servizio legato, altre dei genitori stessi. Il piccolo Farouk viene strappato alla famiglia, ma i banditi si accorgono di non aver portato un giubbotto per il bambino. Così gli mettono quello rosa della sorellina, Nur. Un errore banale che suona con la precisione dell'operazione. Il bambino sparisce nel nulla. A guidare l'operazione c'è Matteo Boi, uno dei più forti esponenti del banditismo sardo, evaso dal carcere dell'Asinara. La notizia del rapimento rimbalza ovunque. Un altro sequestro in Sardegna, ma questa volta la vittima è un bambino di 7 anni. Per 177 lunghi giorni, quasi 6 mesi, Farouk resta prigioniero principalmente in una grotta sul Monte Albo, vicino a Lula. 6 mesi di angoscia totale per la famiglia e per l'opinione pubblica. Il padre Fateh Kassam mantiene una linea durissima. Diventa celebre la sua frase sprezzante: "Non compro ciò che è già mio", arrivando persino a dire: "Se è così, tenetelo, sono giovane, ne faccio altri". Un atteggiamento che molti non capiscono. Ma la vicenda assume contorni di estrema brutalità quando, come terza prova di vita, i rapitori compiono un gesto che sconvolge l'Italia. Mutilano la parte superiore dell'orecchio sinistro di Farouk e la inviano alla famiglia. In questo periodo entra in scena Graziano Mesina, la primula rossa del banditismo sardo, che viene scarcerato appositamente per fare da mediatore. Il suo ruolo sarà centrale e controverso. È lui stesso rivendicherà il merito della liberazione finale. Nella notte tra il 10 e l'11 luglio del 92 arriva la notizia che tutti aspettavano. Farouk è stato liberato, ma anche qui iniziano i misteri. La versione ufficiale parla di pressioni dalle forze dell'ordine che hanno portato alla liberazione senza pagamento di riscatto. Graziano Mesina invece rivendica di aver negoziato personalmente il rilascio, anticipando addirittura la notizia al TG1 prima dell'annuncio ufficiale. Ma chi ha pagato davvero? Le cifre di riscatto variano da fonte a fonte. Si parla di 2 miliardi di lire secondo Mesina, di oltre 5 miliardi secondo altre fonti. E soprattutto, chi ha messo i soldi? La famiglia? Lo Stato? I servizi segreti? Fateh Kassam in dichiarazioni successive sarà enigmatico. Io non ho tirato fuori un soldo dalla mia tasca. Cosa significa? Che qualcun altro ha pagato per avere suo figlio?
Ma la storia prende una piega completamente diversa con le rivelazioni del giornalista Antonello Zappadu, che getta una luce inquietante su tutta la vicenda. Ebbene, secondo Zappadu, il sequestro non era a scopo di estorsione, ma una ritorsione. Il padre di Farouk sarebbe stato un trafficante d'armi che aveva venduto armi difettose a indipendentisti corsi. I corsi avrebbero quindi chiesto ai banditi sardi di sequestrare Fateh Qassam per portarlo in Corsica. Ma ecco la rivelazione più sconvolgente. Al momento del rapimento, Fateh si sarebbe finto il giardiniere per non essere riconosciuto, lasciando che i banditi si portassero via il figlio al posto suo. A sostenere questa teoria ci sono alcuni indizi. I rapitori chiamavano Fateh con il suo secondo nome, Joseph, un dettaglio che solo i mandanti potevano conoscere. E Farouk avrebbe raccontato di aver visto il mare e un porticciolo, cosa impossibile dalla grotta del Montalbo, forse perché era stato davvero portato in Corsica. Oggi, a più di 30 anni di distanza, il caso Qassam ci aiuta a capire quanto sia cambiata la Sardegna. I sequestri a scopo di estorsione, che erano un incubo ricorrente, oggi sono praticamente scomparsi grazie a leggi più severe e controlli più efficaci. Ma la storia di Farouk ci insegna anche altro, che dietro la cronaca nera spesso si nascondono intrecci internazionali, traffici illeciti e il suo coinvolgimento di apparati dello Stato che a volte agiscono nell'ombra. Se le rivelazioni di Zappadu fossero vere, trasformerebbero il sequestro di Qassam da caso di banditismo a intrigo di portata internazionale, con implicazioni che andrebbero ben oltre la Sardegna. E forse è per questo che Fateh Qassam, prima di lasciare l'Italia, disse una frase che oggi suona profetica: la verità voi non la saprete mai. Il sequestro di Farouk Qassam resta uno dei casi più enigmatici della cronaca italiana. Tra versioni ufficiali, rivelazioni di pentiti e teorie giornalistiche, la verità sembra ancora lontana. Quello che è certo però è che quel sequestro segnò una svolta. Da quel momento lo Stato intensificò la lotta ai rapimenti e negli anni successivi questo fenomeno criminale iniziò a scomparire dalla Sardegna. Ma ti lascio una domanda. Secondo te la verità su questo caso emergerà mai completamente? Scrivimelo nei commenti. Discutiamone insieme in modo tranquillo e costruttivo. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale, perché nei prossimi episodi di questa playlist racconteremo altri grandi casi di cronaca che hanno segnato la nostra isola. Grazie per la tua presenza e per il tuo tempo e noi ci vediamo nel prossimo video. Immagina un mondo dove lo Stato non esiste, dove un giudice non decide chi ha ragione e chi ha torto, dove la giustizia non passa per un'aula di tribunale, ma per la canna di un fucile. Immagina un codice d'onore così ferreo che un padre può essere costretto a uccidere per vendicare un figlio, e quel figlio un giorno dovrà vendicare il padre. Una catena infinita di sangue che si tramanda di generazione in generazione, come un'eredità maledetta. Non sto parlando del Medioevo, sto parlando della Sardegna, della Barbagia, degli anni 60, 70, 80, l'altro ieri praticamente. Oggi ti racconto la storia della faida barbaricina, una guerra silenziosa durata oltre 60 anni, che ha lasciato sul campo centinaia di morti e un'intera comunità segnata per sempre. Ma non è solo una storia del passato, perché le dinamiche che hanno alimentato quelle faide sono le stesse che oggi scatenano le guerre tra bande, nelle periferie delle nostre città. Dunque, cos'era la faida? La parola sarda è disamistade, inimicizia mortale. Ma non stiamo parlando di semplici risse o vendette casuali, stiamo parlando di un sistema giuridico parallelo, con regole precise, tramandato oralmente da generazioni. Il sociologo Antonio Pigliaru lo ha definito il codice barbaricino, un ordinamento giuridico non scritto che governava la vita della Barbagia, sostituendosi completamente allo Stato italiano. E qual era la regola fondamentale? Articolo 1. L'offesa deve essere vendicata. Vediamo ora come funzionava il meccanismo con un esempio concreto. Immagina un pastore a cui viene rubato il bestiame. Oggi chiameresti i carabinieri, giusto? Ma in Barbagia, negli anni 60, chiamare lo Stato significava disonorarsi. Significava ammettere pubblicamente di non essere in grado di difendere ciò che è tuo. Quindi cosa succedeva? Il pastore derubato doveva ristabilire il suo onore, non recuperando le pecore, ma lavando l'offesa con il sangue. E così partiva la spirale. L'offesa iniziale, un furto, uno sgarbo, un'offesa percepita. E poi la vendetta. La famiglia offesa uccide un membro della famiglia offenditrice. La controvendetta. La famiglia colpita deve rispondere, altrimenti perde l'onore. L'escalation infinita.
Ogni omicidio genera l'obbligo morale di un nuovo omicidio. I figli vendicavano i padri, i nipoti vendicavano i nonni. La memoria del torto si tramandava come un testamento di sangue. Non era anarchia, era un sistema. E qui arriviamo al punto più inquietante. La disamistade non era caos, era un sistema ordinato, con regole precise che tutti conoscevano e rispettavano. C'erano limiti. In teoria, donne e bambini non dovevano essere coinvolti. La vendetta doveva essere proporzionata, ma soprattutto la vendetta era un dovere sociale, non una scelta personale. Se tu non vendicavi un'offesa a tua famiglia, eri tu a perdere l'onore. Diventavi un vigliacco agli occhi della comunità. Eri escluso, disprezzato, annullato socialmente. Ti suona familiare? Dovrebbe, perché è esattamente la logica del rispetto che governa oggi le gang giovanili. Il caso più famoso è quello di Orgosolo, il paese che è diventato il simbolo stesso della faida barbaricina. Dal 1905 al 1917 due famiglie si sono massacrate a vicenda con una ferocia che sconvolse persino una società abituata alla violenza. Circa 40 omicidi in poco più di 10 anni, in un paese di poche migliaia di abitanti. Le strade d'Orgosolo erano un campo di battaglia, nessuno usciva disarmato. Le donne avevano paura a mandare i figli a scuola, gli anziani si chiudevano in casa al tramonto. Arriviamo ora al periodo storico del processo di Sassari, 1917. E qui succede una cosa incredibile. Lo Stato italiano decide di intervenire. Arresta i protagonisti della faida e li porta a processo a Sassari. È lo scontro finale tra la legge dello Stato e il codice barbaricino. E chi vince secondo te? Gli imputati vengono completamente assolti. La Corte di fatto riconosce la legittimità del codice della vendetta. Lo Stato italiano perde in tribunale contro un sistema giuridico tribale. Pensaci un attimo. Nel 1917, mentre in Europa infuriava la prima guerra mondiale e il mondo si modernizzava, in Sardegna un tribunale dello Stato riconosceva che la vendetta di sangue era legittima. Cosa ci dice questo? Ci dice che quando un sistema di valori è radicato abbastanza profondamente in una comunità, nemmeno lo Stato riesce a spezzarlo. E questo vale anche oggi. Negli anni 60, 70 e 80 la Barbagia vive il suo periodo più buio. Non solo le faide tradizionali continuano, ma si intrecciano con un nuovo fenomeno, l'anonima sequestri. In quegli anni la Sardegna diventa la capitale mondiale dei sequestri di persona. Imprenditori, bambini, turisti vengono rapiti e tenuti prigionieri per mesi nelle montagne della Barbagia, mentre le famiglie pagano riscatti milionari. E cosa succede quando girano tutti quei soldi? Nascono nuove faide, non più solo per l'onore o per il bestiame rubato, ma per la spartizione dei profitti dei sequestri. Famiglie che prima collaboravano diventano nemiche mortali. La violenza esplode. Parliamo di centinaia di omicidi in pochi decenni, e non solo al Gosolo, ma Moiada, Fonni, Nuoro, Oliena, Dorgali, Orosei. Ogni paese della Barbagia ha la sua faida, i suoi morti, le sue vedove vestite di nero. In alcuni paesi la popolazione maschile si dimezza. Intere generazioni di uomini scompaiono, uccisi in agguati, fucilati alle spalle, sterminati in vere e proprie esecuzioni di massa tra clan. E in tutto questo nessuno parla. L'omertà è totale, assoluta, inviolabile. I carabinieri arrivano sulla scena di un omicidio e trovano un paese cieco, sordo e muto. Tutti hanno visto, tutti sanno che è stato, ma nessuno dice nulla. Perché parlare con lo Stato significava tradire, e tradimento si paga con la vita. Secondo te cos'è più forte? La paura della legge o la paura della comunità? Forse già da un po' ti starei chiedendo perché ti sto raccontando tutto questo. Beh, perché la faida barbaricina non è solo storia antica, è un archetipo che si ripete ancora oggi sotto forme diverse. Ieri il pastore difendeva il suo Saltus, il suo territorio di pascolo. Era la sua identità, la sua sopravvivenza, il suo onore. Oggi le bande difendono il loro quartiere, la loro piazza di spaccio. Invadere quel territorio è un'offesa che richiede una risposta violenta. La logica è identica, cambia il contesto, ma il meccanismo psicologico è lo stesso. Il territorio non è solo uno spazio fisico, è un'estensione della propria identità. Ieri rubare il bestiame non era solo un danno economico, era un'offesa all'onore che doveva essere lavata con il sangue.
Oggi uno sguardo sbagliato, una frase sui social, un'invasione di campo, sono tutte offese al rispetto che scatenano la violenza. Ti faccio una domanda. Cosa c'è di diverso tra un pastore che uccide per vendicare il bestiame rubato e un ragazzo che accoltella un rivale per una storia su Instagram? La risposta è nulla. È la stessa identica dinamica. L'offesa percepita diventa più importante della vita stessa. Ieri un omicidio ne generava un altro. Le faide duravano generazioni. Oggi invece uno scontro tra bande genera una vendetta, che genera una controvendetta, che genera un'escalation senza fine. A Napoli, a Marsiglia, nelle banlieue parigine, nelle periferie di Milano, ovunque vediamo la stessa spirale, un morto che ama un altro morto all'infinito. Collaborare con i carabinieri ieri era un tradimento imperdonabile. Oggi chi parla viene punito. La legge del silenzio è ferrea. E anche qui la logica è identica. Lo Stato è il nemico, la vera giustizia è quella che ci facciamo da soli. E ora arriviamo al cuore del problema. Ieri lo Stato italiano era visto come un invasore straniero, incapace di capire le dinamiche locali e di garantire vera giustizia. Oggi, nei quartieri degradati, lo Stato è visto come assente, corrotto o ostile. Le istituzioni non arrivano o arrivano solo con la repressione. E quindi cosa succede? Nasce un sistema parallelo, un codice alternativo, una giustizia privata che sostituisce a quella pubblica. E qui secondo me dobbiamo farci una domanda fondamentale. Perché accade tutto questo? La giustizia privata emerge quando si verificano 4 condizioni. Lo Stato è assente, non arriva fisicamente nelle zone periferiche o marginali. Lo Stato è inefficace, non riesce a garantire sicurezza e giustizia rapida. Lo Stato è percepito come estraneo, non rappresenta i valori della comunità. Esiste un codice alternativo, un sistema di valori parallelo e radicato. Tutte e 4 queste condizioni erano presenti in Barbagia dagli anni 60-80 e sono presenti oggi in molte periferie urbane, da pastore al gangster. Facciamo un confronto diretto. Nella Barbagia del Novecento c'era il codice d'onore pastorale, la vendetta come dovere morale, la famiglia come unità combattente, il territorio come identità, l'omertà verso lo Stato. Nei quartieri degradati di oggi c'è il codice d'onore della strada, la vendetta come risposta obbligata, la banda come famiglia sostitutiva, il quartiere come identità, l'omertà verso la polizia. Cambiano le armi, dal fucile da caccia alla pistola, cambiano i luoghi, dalle montagne alle piazze, ma la struttura è identica. E qui ti faccio un'altra domanda. Siamo davvero così diversi dai nostri nonni? O stiamo semplicemente ripetendo gli stessi errori con abiti nuovi? In un contesto di faida permanente succede qualcosa di terribile. La violenza diventa normale. I bambini crescono sapendo che un giorno potrebbero dover vendicare il padre o il fratello. Le donne accettano che i loro uomini possano non tornare a casa. Andare armati diventa normale come portare il portafoglio. E la cosa più inquietante? Nessuno si scandalizza più. E come può svilupparsi economicamente un territorio dove nessuno investe per paura, i giovani emigrano per sfuggire alla violenza, lo Stato è visto come nemico, l'omertà blocca ogni forma di collaborazione? Non puoi. E infatti la Barbagia è rimasta per decenni una delle aree più arretrate d'Italia, nonostante le sue risorse naturali e la sua bellezza. La violenza non crea mai ricchezza, crea solo povertà e disperazione. E alla fine, perché si sono fermate? Negli anni 90 le faide barbaricine tradizionali si sono sostanzialmente esaurite. Perché questo? Beh, perché c'è stato un intervento massiccio dello Stato, operazioni di polizia su larga scala, presidi militari permanenti, cambiamento economico, declino della pastorizia tradizionale, nuove opportunità di lavoro, spopolamento, i giovani se ne sono andati, interrompendo la catena generazionale, stanchezza sociale, dopo decenni di morti le comunità hanno detto basta. E l'integrazione. Le nuove generazioni sono integrate nella società moderna. Certo, ci sono state eccezioni. L'omicidio di Don Graziano Montoni al Gosol nel 1998, alcuni omicidi negli anni 2000 legati a vecchie faide mai chiuse del tutto, ma sono eccezioni. Il fenomeno nella sua forma tradizionale è sostanzialmente finito. E questo ci insegna qualcosa di fondamentale. Le faide si possono fermare, ma solo con un mix di repressione, sviluppo economico e cambiamento culturale. La repressione da sola non basta.
Se arriva solo la polizia, senza servizi, senza opportunità, senza speranza, la violenza si sposta ma non si ferma. Allora, cosa ci insegna la storia della faida barbaricina? La giustizia privata è una malattia sociale. Non si cura solo con l'arresto dei criminali, serve intervenire sulle cause profonde: la povertà, la mancanza di opportunità, il senso di esclusione. Le vendette sono infinite. Una volta innescata la spirale è difficilissimo fermarla. Ogni morto genera un nuovo morto. Serve interrompere il ciclo, non alimentarlo. L'omertà protegge i criminali. Senza collaborazione della comunità la giustizia non funziona, ma la comunità collabora solo se si fida dello Stato, e si fida solo se lo Stato è presente non solo con la polizia ma con i servizi. Il codice d'onore è radicato. Cambiare la mentalità richiede generazioni. Non si può pensare di risolvere il problema in pochi anni con qualche operazione di polizia. Lo Stato deve essere più presente. Non basta arrivare quando c'è da arrestare qualcuno. Bisogna esserci prima, con scuole, ospedali, centri sportivi, opportunità di lavoro. Bisogna dare ai giovani un'alternativa alla violenza. E infine ti faccio l'ultima domanda. Secondo te stiamo applicando queste lezioni oggi? O stiamo ripetendo gli stessi errori pensando che basti più polizia per risolvere il problema delle gang? In conclusione, la faida barbaricina non è solo un pezzo di storia sarda, è un archetipo universale, è quello che succede ogni volta che lo Stato si ritira, la giustizia privata sostituisce quella pubblica, l'onore diventa più importante della vita, la vendetta diventa un dovere morale. Quella barbagia non esiste più, i pastori con i fucili a tracolla sono diventati impiegati studenti. Orgosolo oggi è un paese tranquillo, famoso più per i suoi murales che per le sue faide. Ma il meccanismo della faida, della vendetta, della giustizia privata è sempre lì, dormiente, pronto a risvegliarsi ogni volta che lo Stato fallisce nel suo compito fondamentale: garantire giustizia e speranza. E questo vale per la Barbagia come per le periferie di Napoli, per le banlieue di Parigi, per i quartieri di Marsiglia. Le armi cambiano, i luoghi cambiano, ma la logica mortale della giustizia privata rimane tragicamente la stessa. Raccontami se ti va nei commenti. Conosci storie di faide o vendette nella tua zona? Hai mai visto questa logica all'opera? Come pensi si possa spezzare il ciclo della violenza? Scrivimi la tua opinione, sono molto interessato. Con rispetto però, attenzione. Se questo video ti ha fatto riflettere, lascia un mi piace e iscriviti al canale, perché solo portando alla luce questi problemi, solo conoscendo la nostra storia, possiamo evitare di ripeterla. Noi ci vediamo al prossimo approfondimento. Grazie per la tua attenzione, ma soprattutto per la tua pazienza. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Quest'oggi ti porterò indietro nel tempo, precisamente al 1975, per raccontarti una storia che ha segnato per sempre la cronaca nera italiana e che, anche se non è avvenuta completamente in Sardegna, ha comunque dei legami con la nostra isola e con quella stagione di criminalità che ha caratterizzato gli anni 70. Ti parlerò del sequestro di Cristina Mazzotti, 18enne lombarda che divenne tristemente famosa per essere stata la prima vittima in Italia di un rapimento finito in tragedia. Una storia che cambierà per sempre il modo di vedere i sequestri di persona nel nostro paese. Prima di entrare nel dettaglio della vicenda di Cristina, è importante però capire il contesto storico in cui ci troviamo. Tra gli anni 70 e 80 l'Italia visse quella che gli esperti definiscono una vera epidemia di sequestri di persona. Parliamo di numeri impressionanti. Tra il 1972 e il 1985 si registrarono 671 sequestri, con 694 persone rapite. Di queste, 80 non fecero mai ritorno a casa. Le regioni più colpite erano la Lombardia, con 144 rapimenti e un bottino di quasi 275 miliardi di lire. La nostra Sardegna e la Calabria. Mentre in Sardegna operavano principalmente i banditi della Barbagia, sfruttando il territorio impervio, furono però le ndrine calabresi di Platì e dell'Aspromonte a trasformare i rapimenti in una vera industria del crimine. Cristina Mazzotti nasce il 24 giugno 1957. È una studentessa diciottenne del liceo classico Carducci di Milano, descritta da tutti come una ragazza dolce, solare, con lunghi capelli neri e un sorriso radiante. È la più giovane di 3 figli di una famiglia benestante, ma non ricchissima. Il padre, Elios Mazzotti, è un imprenditore e broker nel settore dei cereali. La madre si chiama Carla Iroldi. La famiglia possiede una villa a Piglio, sul largo di Como, dove Cristina ama trascorrere le sue vacanze estive.
Il 30 giugno 1975 Cristina festeggia il suo 18° compleanno e la promozione scolastica. Non sa però che quella sarà l'ultima serata della sua vita da ragazza libera. È l'1:30 di notte del 1 luglio 1975. Cristina sta tornando alla villa di famiglia insieme agli amici Carlo Galli ed Emanuela Lusari a bordo di una Mini Minor. Hanno appena finito di festeggiare al bar Il Bosisio di Erba. All'improvviso, un comando a bordo di un Alfa Romeo Giulia blu e una Fiat 125 gialla taglia loro la strada con una manovra di tipo militare. 4 uomini armati, con il volto coperto da passamontagna e un forte accento meridionale, li costringono a spostarsi sui sedili posteriori. Dopo circa 40 km l'auto si ferma da Piano Gentile. Uno dei rapitori chiede chi sia Cristina Mazzotti. La ragazza, coraggiosa, si fa avanti per proteggere gli amici. Viene immediatamente incappucciata e trasferita sulla Fiat 125. Carlo ed Emanuela vengono legati e abbandonati dopo un tentativo fallito di narcotizzarli con il cloroformio. Cristina viene condotta in una cascina chiamata Padre Eterno a Castelletto Ticino, in provincia di Novara. Qui l'aspetta un inferno che nessun essere umano dovrebbe mai vivere. La sua prigione è una cella sotterranea scavata nel garage, nascosta sotto un falso pavimento. Immagina, profonda 1,45 m, lunga 2,65 m e larga 1,55 m. L'altezza non le permette nemmeno di stare in piedi. Le pareti sono di cemento umido, la temperatura è costante sui 11 gradi, l'umidità al 95%, il buio è totale. L'unico contatto con l'esterno è un tubo di plastica del diametro di 5 cm, parzialmente ostruito da detriti. Un tunnel verso l'inferno, non una cella di prigionia. I carcerieri di Cristina sono Giuliano Angelini, un geometra pregiudicato appassionato di medicina, e la sua compagna Loredana Petroncini. Sono loro a gestire quotidianamente la prigionia della ragazza. Le condizioni sono disumane. Cristina riceve solo 2 panini al salame e 500 ml di acqua non potabile al giorno. Angelini le inietta quotidianamente dosi di massicce di Valium fino a 200 gocce al giorno per sedarla. Quando deve scrivere lettere alla famiglia o parlare al telefono, le somministra invece anfetamine ed eccitanti. Le analisi grafologiche delle sue lettere riveleranno 3 fasi. Una grafia traballante sotto l'effetto delle droghe, una persona disperata nei momenti di lucidità e una persona infantile a causa di un'aggressione psicotica. Petroncini la descriveva come un fantasma. Ma chi c'è dietro questo sequestro? L'ideatore è Giuseppe Morabito, boss della locale di Africo, una piccola cittadinanza calabrese. È lui che trasforma i sequestri di persona in un'industria a basso rischio per finanziare le attività dell''ndrangheta. Le trattative con la famiglia vengono gestite da Sebastiano Spadaro, detto il Marsigliese. La prima richiesta è di 5 miliardi di lire, una cifra esorbitante. Il padre di Cristina, Elios, si offre persino in cambio della figlia, ma i rapitori rifiutano. Le 23 telefonate seguono uno schema preciso per destabilizzare la famiglia, con squilli nel cuore della notte e minacce agghiaccianti. Spadaro arriva a minacciare di inviare un pezzetto al giorno della ragazza. Dopo settimane di trattative, la richiesta scende a 1 miliardo di lire. Elios Mazzotti ipoteca la casa, vende tutti i suoi beni e chiede prestiti per raccogliere 1 miliardo e 50 milioni di lire. Il 1 agosto 1975, seguendo le istruzioni, consegna il denaro in un appartamento di Appiano Gentile, ma non sa che sua figlia è già morta da almeno 24 ore. Cristina muore tra il 30 luglio e il 1 agosto per collasso cardiocircolatorio causato da ipotermia cronica, intossicazione da benzodiazepine e cachessia. Pesa solo 35 kg, il 42% in meno del suo peso normale. I rapitori gettano il suo corpo in una discarica a gagliate, coprendolo con una carrozzina giocattolo, sacchi di calcio e lamiere di Eternit. Il primo processo del 1977 condanna carcerieri e fiancheggiatori, ma i veri mandanti dell''ndrangheta restano impuniti. La svolta arriva solo nel 2006, quando nuove tecnologie permettono di attribuire un'impronta digitale trovata sulla Mini Minor a Demetrio Latella, uno degli esecutori materiali.
Arrestato, Latella confessa: Morabito ci promise il 10% del riscatto. Cristina morì perché Petroncini sbagliò le dosi. Fa anche i nomi dei suoi complici, Giuseppe Calabrò e Antonio Talia. Ma anche stavolta la giustizia sembra sfuggire. Nel 2012 il fascicolo viene archiviato per prescrizione. La svolta definitiva arriva nel 2015, quando la Cassazione stabilisce l'imprescrittibilità dell'omicidio volontario. Nel 2024, a quasi 50 anni dai fatti, si apre finalmente un nuovo processo a Como contro i presunti esecutori materiali. Giuseppe Calabrò, 74 anni, Antonio Talia, 73 anni e Demetrio Latella, 71 anni, reo confesso. Giuseppe Morabito, l'ideatore, è deceduto prima del processo. La procura antimafia di Milano chiede l'ergastolo per tutti e tre gli imputati, definendo il crimine disumano e riconducibile alla tortura. Le prove includono l'impronta di Latella, la sua confessione e la testimonianza del pentito Angelo Epaminonda, che nel 1985 riconobbe Antonio Talia come uno degli autori del sequestro. Il caso Mazzotti ha lasciato un'eredità importante e molto profonda nella società italiana. 7 settimane dopo il ritrovamento del corpo della figlia, Elios Mazzotti muore di infarto, ma prima esprime il desiderio di creare una fondazione intitolata Cristina. La Fondazione Cristina Mazzotti, finanziata da una raccolta fondi popolare che raggiunge i 100 milioni di lire, è tuttora attiva nella lotta al disagio giovanile. Il caso contribuisce anche a spingere per leggi più severe, ispirando la legge 82 del 91 sul blocco dei beni delle famiglie dei rapiti. Ai funerali di Cristina partecipano 30.000 persone. Ne sono state dedicate 87 vie in Italia e il suo caso ha ispirato opere teatrali rappresentate in 23 paesi europei. La storia di Cristina Mazzotti ci insegna che la memoria è fondamentale per costruire una società più giusta. Questo segnò un punto di non ritorno nella criminalità italiana, dimostrando che per i boss dell''ndrangheta la vita umana era diventata un fattore secondario rispetto al profitto. Oggi, a quasi 50 anni da quella tragica estate del 1975, la giustizia sta cercando di chiudere finalmente i conti con il passato. Ma la vera vittoria di Cristina è nella memoria collettiva. Il suo sacrificio ha contribuito a rendere l'Italia un paese più consapevole dei pericoli della criminalità organizzata. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale per non perdere le prossime storie che porterò prossimamente. Grazie per la visione e per il tuo tempo. Io ti saluto e ti auguro una grandiosa giornata. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Oggi voglio portarti indietro nel tempo agli anni 90 per raccontarti uno dei casi di cronaca più drammatici discussi che abbiano messo in atto la Sardegna. Il sequestro del piccolo Farouk Kassam. Questo video segna l'inizio di una nuova playlist che dedicherò ai grandi casi di cronaca nera della nostra isola. Storie dure, a volte scomode, ma che ci aiutano a capire la Sardegna di ieri e di oggi. Seguiranno poi altri episodi su casi che hanno fatto discutere giornali e famiglie intere. La storia di Farouk non è solo la cronaca di un sequestro, è un intreccio di misteri, versioni contrastanti e rivelazioni che ancora oggi fanno discutere. Pronto a iniziare questo viaggio? All'inizio degli anni 90 la Sardegna viveva una grande contraddizione. Da un lato c'era la Costa Smeralda, con il suo turismo di elite, yacht da milioni, ville sfarzose e un'immagine paradiso terrestre che attirava visiti da tutto il mondo. Dall'altro lato invece c'era un'isola che faceva i conti con difficoltà economiche enormi, disoccupazione alle stelle e soprattutto un fenomeno che per decenni l'aveva resa tristemente famosa: i sequestri di persone a scopo di estorsione. Era un periodo in cui la paura conviveva con la quotidianità. Anche le famiglie più insospettabili potevano diventare un bersaglio. E in questo clima di tensione sociale, dove ricchezza e disperazione convivevano a pochi chilometri di distanza, maturò quello che sarebbe diventato uno dei casi più controversi della storia criminale sarda. È il 15 gennaio del 92, Villa Pantogia, vicino a Portocervo. Farouk Kassam ha solo 7 anni. È figlio di Fateh Kassam, un imprenditore di origine indiana che gestisce l'hotel Luci di La Montagna, in Costa Smeralda.
Quella mattina un comando di 4 o 5 uomini armati fa irruzione nella villa. È un'azione militarmente organizzata, ma con alcuni dettagli strani che non tornano. I rapitori mobilizzano i presenti, e già qui avvengono le prime contraddizioni. Alcune fonti parlano di personale di servizio legato, altre dei genitori stessi. Il piccolo Farouk viene strappato alla famiglia, ma i banditi si accorgono di non aver portato un giubbotto per il bambino. Così gli mettono quello rosa della sorellina, Nur. Un errore banale che suona con la precisione dell'operazione. Il bambino sparisce nel nulla. A guidare l'operazione c'è Matteo Boi, uno dei più forti esponenti del banditismo sardo, evaso dal carcere dell'Asinara. La notizia del rapimento rimbalza ovunque. Un altro sequestro in Sardegna, ma questa volta la vittima è un bambino di 7 anni. Per 177 lunghi giorni, quasi 6 mesi, Farouk resta prigioniero principalmente in una grotta sul Monte Albo, vicino a Lula. 6 mesi di angoscia totale per la famiglia e per l'opinione pubblica. Il padre, Fateh Qassam, mantiene una linea durissima. Diventa celebre la sua frase sprezzante: «Non compro ciò che è già mio», arrivando persino a dire: «Se è così, tenetelo, sono giovane, ne faccio altri». Un atteggiamento che molti non capiscono. Ma la vicenda assume contorni di estrema brutalità quando, come terza prova di vita, i rapitori compiono un gesto che sconvolge l'Italia. Mutilano la parte superiore dell'orecchio sinistro di Farouk e la inviano alla famiglia. In questo periodo entra in scena Graziano Mesina, la primula rossa del banditismo sardo, che viene scarcerato appositamente per fare da mediatore. Il suo ruolo sarà centrale e controverso, e lui stesso rivendicherà il merito della liberazione finale. Nella notte tra il 10 e l'11 luglio del 92 arriva la notizia che tutti aspettavano. Farouk è stato liberato, ma anche qui iniziano i misteri. La versione ufficiale parla di pressioni dalle forze dell'ordine che hanno portato alla liberazione senza pagamento di riscatto. Graziano Mesina invece rivendica di aver negoziato personalmente il rilascio, anticipando addirittura la notizia al TG1 prima dell'annuncio ufficiale. Ma chi ha pagato davvero? Le cifre di riscatto variano da fonte a fonte. Si parla di 2 miliardi di lire secondo Mesina, di oltre 5 miliardi secondo altre fonti. E soprattutto, chi ha messo i soldi? La famiglia? Lo Stato? I servizi segreti? Fateh Qassam in dichiarazioni successive sarà enigmatico. Io non ho tirato fuori un soldo dalla mia tasca. Cosa significa? Che qualcun altro ha pagato per avere suo figlio? Ma la storia prende una piega completamente diversa con le rivelazioni del giornalista Antonello Zappadu, che getta una luce inquietante su tutta la vicenda. Ebbene, secondo Zappadu, il sequestro non era a scopo di estorsione, ma una ritorsione. Il padre di Farouk sarebbe stato un trafficante d'armi che aveva venduto armi difettose a indipendentisti corsi. I corsi avrebbero quindi chiesto ai banditi sardi di sequestrare Fateh Qassam per portarlo in Corsica. Ma ecco la rivelazione più sconvolgente. Al momento del rapimento, Fateh si sarebbe finto il giardiniere per non essere riconosciuto, lasciando che i banditi si portassero via il figlio al posto suo. A sostenere questa teoria ci sono alcuni indizi. I rapitori chiamavano Fateh con il suo secondo nome, Joseph, un dettaglio che solo i mandanti potevano conoscere. E Farouk avrebbe raccontato di aver visto il mare e un porticciolo, cosa impossibile dalla grotta del Montalbo, forse perché era stato davvero portato in Corsica. Oggi, a più di 30 anni di distanza, il caso Qassam ci aiuta a capire quanto sia cambiata la Sardegna. I sequestri a scopo di estorsione, che erano un incubo ricorrente, oggi sono praticamente scomparsi grazie a leggi più severe e controlli più efficaci. Ma la storia di Farouk ci insegna anche altro, che dietro la cronaca nera spesso si nascondono intrecci internazionali, traffici illeciti e il suo coinvolgimento di apparati dello Stato che a volte agiscono nell'ombra. Se le rivelazioni di Zappadu fossero vere, trasformerebbero il sequestro di Qassam da caso di banditismo a intrigo di portata internazionale, con implicazioni che andrebbero ben oltre la Sardegna. E forse è per questo che Fateh Qassam, prima di lasciare l'Italia, disse una frase che oggi suona profetica: «La verità voi non la saprete mai». Il sequestro di Farouk Qassam resta uno dei casi più enigmatici della cronaca italiana. Tra versioni ufficiali, rivelazioni di pentiti e teorie giornalistiche, la verità sembra ancora lontana.
Quello che è certo però è che quel sequestro segnò una svolta. Da quel momento lo Stato intensificò la lotta ai rapimenti e negli anni successivi questo fenomeno criminale iniziò a scomparire dalla Sardegna. Ma ti lascio una domanda. Secondo te la verità su questo caso emergerà mai completamente? Scrivimelo nei commenti. Discutiamolo insieme in modo tranquillo e costruttivo. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale, perché nei prossimi episodi di questa playlist racconteremo altri grandi casi di cronaca che hanno segnato la nostra isola. Grazie per la tua presenza e per il tuo tempo e noi ci vediamo nel prossimo video. Immagina un mondo dove lo Stato non esiste, dove un giudice non decide chi ha ragione e chi ha torto, dove la giustizia non passa per un'aula di tribunale ma per la canna di un fucile. Immagina un codice d'onore così ferreo che un padre può essere costretto a uccidere per vendicare un figlio, e quel figlio un giorno dovrà vendicare il padre. Una catena infinita di sangue che si tramanda di generazione in generazione, come un'eredità maledetta. Non sto parlando del Medioevo, sto parlando della Sardegna, della Barbagia, degli anni 60, 70, 80, l'altro ieri praticamente. Oggi ti racconto la storia della faida barbaricina, una guerra silenziosa durata oltre 60 anni, che ha lasciato sul campo centinaia di morti e un'intera comunità segnata per sempre. Ma non è solo una storia del passato, perché le dinamiche che hanno alimentato quelle faide sono le stesse che oggi scatenano le guerre tra bande, nelle periferie delle nostre città. Dunque, cos'era la faida? La parola sarda è disamistade, inimicizia mortale, ma non stiamo parlando di semplici risse o vendette casuali. Stiamo parlando di un sistema giuridico parallelo, con regole precise, tramandato oralmente da generazioni. Il sociologo Antonio Pigliaru lo ha definito il codice barbaricino, un ordinamento giuridico non scritto che governava la vita della Barbagia, sostituendosi completamente lo Stato italiano. E qual era la regola fondamentale? Articolo 1. L'offesa deve essere vendicata. Vediamo ora come funzionava il meccanismo con un esempio concreto. Immagina un pastore a cui viene rubato il bestiame. Oggi chiameresti i carabinieri, giusto? Ma in Barbagia, negli anni 60, chiamare lo Stato significava disonorarsi. Significava ammettere pubblicamente di non essere in grado di difendere ciò che è tuo. Quindi cosa succedeva? Il pastore derubato doveva ristabilire il suo onore, non recuperando le pecore, ma lavando l'offesa con il sangue. E così partiva la spirale. L'offesa iniziale, un furto, uno sgarbo, un'offesa percepita. E poi la vendetta. La famiglia offesa uccide un membro della famiglia offenditrice. La controvendetta. La famiglia colpita deve rispondere, altrimenti perde l'onore. L'escalation infinita. Ogni omicidio genera l'obbligo morale di un nuovo omicidio. I figli vendicavano i padri, i nipoti vendicavano i nonni. La memoria del torto si tramandava come un testamento di sangue. Non era anarchia, era un sistema. E qui arriviamo al punto più inquietante. La disamistade non era caos, era un sistema ordinato, con regole precise che tutti conoscevano e rispettavano. C'erano limiti. In teoria, donne e bambini non dovevano essere coinvolti. La vendetta doveva essere proporzionata, ma soprattutto la vendetta era un dovere sociale, non una scelta personale. Se tu non vendicavi un'offesa a tua famiglia, eri tu a perdere l'onore. Diventavi un vigliacco agli occhi della comunità. Eri escluso, disprezzato, annullato socialmente. Ti suona familiare? Dovrebbe, perché è esattamente la logica del rispetto che governa oggi le gang giovanili. Il caso più famoso è quello di Orgosolo, il paese che è diventato il simbolo stesso della faida barbaricina. Dal 1905 al 1917 due famiglie si sono massacrate a vicenda con una ferocia che sconvolse persino una società abituata alla violenza. Circa 40 omicidi in poco più di 10 anni, in un paese di poche migliaia di abitanti. Le strade d'Orgosolo erano un campo di battaglia, nessuno usciva disarmato. Le donne avevano paura a mandare i figli a scuola, gli anziani si chiudevano in casa al tramonto. Arriviamo ora al periodo storico del processo di Sassari, 1917. E qui succede una cosa incredibile. Lo Stato italiano decide di intervenire. Arresta i protagonisti della faida e li porta a processo a Sassari. È lo scontro finale tra la legge dello Stato e il codice barbaricino. E chi vince secondo te? Gli imputati vengono completamente assolti. La Corte di fatto riconosce la legittimità del codice della vendetta. Lo Stato italiano perde in tribunale contro un sistema giuridico tribale. Pensaci un attimo.
Nel 1917, mentre in Europa infuriava la prima guerra mondiale e il mondo si modernizzava, in Sardegna un tribunale dello Stato riconosceva che la vendetta di sangue era legittima. Cosa ci dice questo? Ci dice che quando un sistema di valori è radicato abbastanza profondamente in una comunità, nemmeno lo Stato riesce a spezzarlo. E questo vale anche oggi. Negli anni 60, 70 e 80 la Barbagia vive il suo periodo più buio. Non solo le faide tradizionali continuano, ma si intrecciano con un nuovo fenomeno, l'anonima sequestri. In quegli anni la Sardegna diventa la capitale mondiale dei sequestri di persona. Imprenditori, bambini, turisti vengono rapiti e tenuti prigionieri per mesi nelle montagne della Barbagia, mentre le famiglie pagano riscatti milionari. E cosa succede quando girano tutti quei soldi? Nascono nuove faide, non più solo per l'onore o per il bestiame rubato, ma per la spartizione dei profitti dei sequestri. Famiglie che prima collaboravano diventano nemiche mortali. La violenza esplode. Parliamo di centinaia di omicidi in pochi decenni, e non solo al Gosolo, ma Moiada, Fonni, Nuoro, Oliena, Dorgali, Orosei. Ogni paese della Barbagia ha la sua faida, i suoi morti, le sue vedove vestite di nero. In alcuni paesi la popolazione maschile si dimezza. Intere generazioni di uomini scompaiono, uccisi in agguati, fucilati alle spalle, sterminati in vere e proprie esecuzioni di massa tra clan. E in tutto questo nessuno parla. L'omertà è totale, assoluta, inviolabile. I carabinieri arrivano sulla scena di un omicidio e trovano un paese cieco, sordo e muto. Tutti hanno visto, tutti sanno che è stato, ma nessuno dice nulla. Perché parlare con lo Stato significava tradire, e tradimento si paga con la vita. Secondo te cos'è più forte? La paura della legge o la paura della comunità? Forse già da un po' ti starei chiedendo perché ti sto raccontando tutto questo. Beh, perché la faida barbaricina non è solo storia antica, è un archetipo che si ripete ancora oggi sotto forme diverse. Ieri il pastore difendeva il suo Saltus, il suo territorio di pascolo. Era la sua identità, la sua sopravvivenza, il suo onore. Oggi le bande difendono il loro quartiere, la loro piazza di spaccio. Invadere quel territorio è un'offesa che richiede una risposta violenta. La logica è identica, cambia il contesto, ma il meccanismo psicologico è lo stesso. Il territorio non è solo uno spazio fisico, è un'estensione della propria identità. Ieri rubare il bestiame non era solo un danno economico, era un'offesa all'onore che doveva essere lavata con il sangue. Oggi uno sguardo sbagliato, una frase sui social, un'invasione di campo, sono tutte offese al rispetto che scatenano la violenza. Ti faccio una domanda. Cosa c'è di diverso tra un pastore che uccide per vendicare il bestiame rubato e un ragazzo che accoltella un rivale per una storia su Instagram? La risposta è nulla. È la stessa identica dinamica. L'offesa percepita diventa più importante della vita stessa. Ieri un omicidio ne generava un altro. Le faide duravano generazioni. Oggi invece uno scontro tra bande genera una vendetta, che genera una controvendetta, che genera un'escalation senza fine. A Napoli, a Marsiglia, nelle banlieue parigine, nelle periferie di Milano, ovunque vediamo la stessa spirale, un morto che ama un altro morto all'infinito. Collaborare con i carabinieri ieri era un tradimento imperdonabile. Oggi chi parla viene punito. La legge del silenzio è ferrea. E anche qui la logica è identica. Lo Stato è il nemico, la vera giustizia è quella che ci facciamo da soli. E ora arriviamo al cuore del problema. Ieri lo Stato italiano era visto come un invasore straniero, incapace di capire le dinamiche locali e di garantire vera giustizia. Oggi, nei quartieri degradati, lo Stato è visto come assente, corrotto o ostile. Le istituzioni non arrivano o arrivano solo con la repressione. E quindi cosa succede? Nasce un sistema parallelo, un codice alternativo, una giustizia privata che sostituisce a quella pubblica. E qui secondo me dobbiamo farci una domanda fondamentale. Perché accade tutto questo? La giustizia privata emerge quando si verificano 4 condizioni. Lo Stato è assente, non arriva fisicamente nelle zone periferiche o marginali. Lo Stato è inefficace, non riesce a garantire sicurezza e giustizia rapida. Lo Stato è percepito come estraneo, non rappresenta i valori della comunità. Esiste un codice alternativo, un sistema di valori parallelo e radicato.
Tutte e quattro queste condizioni erano presenti in Barbagia dagli anni 60-80 e sono presenti oggi in molte periferie urbane, da pastore al gangster. Facciamo un confronto diretto. Nella Barbagia del Novecento c'era il codice d'onore pastorale, la vendetta come dovere morale, la famiglia come unità combattente, il territorio come identità, l'omertà verso lo Stato. Nei quartieri degradati di oggi c'è il codice d'onore della strada, la vendetta come risposta obbligata, la banda come famiglia sostitutiva, il quartiere come identità, l'omertà verso la polizia. Cambiano le armi, dal fucile da caccia alla pistola, cambiano i luoghi, dalle montagne alle piazze, ma la struttura è identica. E qui ti faccio un'altra domanda. Siamo davvero così diversi dai nostri nonni? O stiamo semplicemente ripetendo gli stessi errori con abiti nuovi? In un contesto di faida permanente succede qualcosa di terribile. La violenza diventa normale. I bambini crescono sapendo che un giorno potrebbero dover vendicare il padre o il fratello. Le donne accettano che i loro uomini possano non tornare a casa. Andare armati diventa normale come portare il portafoglio. E la cosa più inquietante? Nessuno si scandalizza più. E come può svilupparsi economicamente un territorio dove nessuno investe per paura? I giovani emigrano per sfuggire alla violenza. Lo Stato è visto come nemico. L'omertà blocca ogni forma di collaborazione. Non puoi. E infatti, la Barbagia è rimasta per decenni una delle aree più arretrate d'Italia, nonostante le sue risorse naturali e la sua bellezza. La violenza non crea mai ricchezza, crea solo povertà e disperazione. E alla fine, perché si sono fermate? Negli anni 90 le faide barbaricine tradizionali si sono sostanzialmente esaurite. Perché questo? Beh, perché c'è stato un intervento massiccio dello Stato, operazioni di polizia su larga scala, presidi militari permanenti, cambiamento economico, declino della pastorizia tradizionale, nuove opportunità di lavoro, spopolamento, i giovani se ne sono andati, interrompendo la catena generazionale, stanchezza sociale, dopo decenni di morti le comunità hanno detto basta, e l'integrazione, le nuove generazioni sono integrate nella società moderna. Certo, ci sono state eccezioni. L'omicidio di Don Graziano Montoni al Gosolo nel 1998, alcuni omicidi negli anni 2000 legati a vecchie faide mai chiuse del tutto, ma sono eccezioni. Il fenomeno nella sua forma tradizionale è sostanzialmente finito, e questo ci insegna qualcosa di fondamentale. Le faide si possono fermare, ma solo con un mix di repressione, sviluppo economico e cambiamento culturale. La repressione da sola non basta. Se arriva solo la polizia, senza servizi, senza opportunità, senza speranza, la violenza si sposta, ma non si ferma. Allora, cosa ci insegna la storia della faida barbaricina? La giustizia privata è una malattia sociale. Non si cura solo con l'arresto dei criminali, serve intervenire sulle cause profonde: la povertà, la mancanza di opportunità, il senso di esclusione. Le vendette sono infinite. Una volta innescata la spirale è difficilissimo fermarla. Ogni morto genera un nuovo morto. Serve interrompere il ciclo, non alimentarlo. L'omertà protegge i criminali. Senza collaborazione della comunità la giustizia non funziona, ma la comunità collabora solo se si fida dello Stato, e si fida solo se lo Stato è presente non solo con la polizia ma con i servizi. Il codice d'onore è radicato. Cambiare la mentalità richiede generazioni. Non si può pensare di risolvere il problema in pochi anni con qualche operazione di polizia. Lo Stato deve essere più presente. Non basta arrivare quando c'è da arrestare qualcuno. Bisogna esserci prima, con scuole, ospedali, centri sportivi, opportunità di lavoro. Bisogna dare ai giovani un'alternativa alla violenza. E infine ti faccio l'ultima domanda. Secondo te stiamo applicando queste lezioni oggi? O stiamo ripetendo gli stessi errori pensando che basti più polizia per risolvere il problema delle gang? In conclusione, la faida barbaricina non è solo un pezzo di storia sarda, è un archetipo universale, è quello che succede ogni volta che lo Stato si ritira, la giustizia privata sostituisce quella pubblica, l'onore diventa più importante della vita, la vendetta diventa un dovere morale. Quella Barbagia non esiste più, i pastori con i fucili a tracolla sono diventati impiegati studenti. Orgosolo oggi è un paese tranquillo, famoso più per i suoi murales che per le sue faide. Ma il meccanismo della faida, della vendetta, della giustizia privata è sempre lì, dormiente, pronto a risvegliarsi ogni volta che lo Stato fallisce nel suo compito fondamentale, garantire giustizia e speranza.
E questo vale per la Barbagia come per le periferie di Napoli, per le banlieue di Parigi, per i quartieri di Marsiglia. Le armi cambiano, i luoghi cambiano, ma la logica mortale della giustizia privata rimane tragicamente la stessa. Raccontami se ti va nei commenti. Conosci storie di faide o vendette nella tua zona? Hai mai visto questa logica all'opera? Come pensi si possa spezzare il ciclo della violenza? Scrivimi la tua opinione, sono molto interessato. Con rispetto però, attenzione. Se questo video ti ha fatto riflettere, lascia un mi piace e iscriviti al canale, perché solo portando alla luce questi problemi, solo conoscendo la nostra storia, possiamo evitare di ripeterla. Noi ci vediamo al prossimo approfondimento. Grazie per la tua attenzione, ma soprattutto per la tua pazienza. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Quest'oggi ti porterò indietro nel tempo, precisamente al 1975, per raccontarti una storia che ha segnato per sempre la cronaca nera italiana e che, anche se non è avvenuta completamente in Sardegna, ha comunque dei legami con la nostra isola e con quella stagione di criminalità che ha caratterizzato gli anni 70. Ti parlerò del sequestro di Cristina Mazzotti, 18enne lombarda che divenne tristemente famosa per essere stata la prima vittima in Italia di un rapimento finito in tragedia. Una storia che cambierà per sempre il modo di vedere i sequestri di persona nel nostro paese. Prima di entrare nel dettaglio della vicenda di Cristina, è importante però capire il contesto storico in cui ci troviamo. Tra gli anni 70 e 80 l'Italia visse quella che gli esperti definiscono una vera epidemia di sequestri di persona. Parliamo di numeri impressionanti. Tra il 1972 e il 1985 si registrarono 671 sequestri, con 694 persone rapite. Di queste, 80 non fecero mai ritorno a casa. Le regioni più colpite erano la Lombardia, con 144 rapimenti e un bottino di quasi 275 miliardi di lire. La nostra Sardegna e la Calabria. Mentre in Sardegna operavano principalmente i banditi della Barbagia, sfruttando il territorio impervio, furono però le endrine calabresi di Platì e dell'Aspromonte a trasformare i rapimenti in una vera industria del crimine. Cristina Mazzotti nasce il 24 giugno 1957. È una studentessa diciottenne del liceo classico Carducci di Milano, descritta da tutti come una ragazza dolce, solare, con lunghi capelli neri e un sorriso radiante. È la più giovane di 3 figli di una famiglia benestante, ma non ricchissima. Il padre, Elios Mazzotti, è un imprenditore e broker nel settore dei cereali. La madre si chiama Carla Iroldi. La famiglia possiede una villa al Piglio, sul largo di Como, dove Cristina ama trascorrere le sue vacanze estive. Il 30 giugno 1975 Cristina festeggia il suo 18° compleanno e la promozione scolastica. Non sa però che quella sarà l'ultima serata della sua vita da ragazza libera. È l'1:30 di notte del 1 luglio 1975. Cristina sta tornando alla villa di famiglia insieme agli amici Carlo Galli ed Emanuela Lusari a bordo di una Mini Minor. Hanno appena finito di festeggiare al bar Il Bosisio di Erba. All'improvviso, un comando a bordo di un Alfa Romeo Giulia blu e una Fiat 125 gialla taglia loro la strada con una manovra di tipo militare. 4 uomini armati, con il volto coperto da passamontagna e un forte accento meridionale, li costringono a spostarsi sui sedili posteriori. Dopo circa 40 km l'auto si ferma da Piano Gentile. Uno dei rapitori chiede chi sia Cristina Mazzotti. La ragazza, coraggiosa, si fa avanti per proteggere gli amici. Viene immediatamente incappucciata e trasferita sulla Fiat 125. Carlo ed Emanuela vengono legati e abbandonati dopo un tentativo fallito di narcotizzarli con il cloroformio. Cristina viene condotta in una cascina chiamata Padre Eterno a Castelletto Ticino, in provincia di Novara. Qui l'aspetta un inferno che nessun essere umano dovrebbe mai vivere. La sua prigione è una cella sotterranea scavata nel garage, nascosta sotto un falso pavimento. Immagina, profonda 1,45 metri, lunga 2,65 metri e larga 1,55 metri. L'altezza non le permette nemmeno di stare in piedi. Le pareti sono di cemento umido, la temperatura è costante sui 11 gradi, l'umidità al 95%, il buio è totale. L'unico contatto con l'esterno è un tubo di plastica del diametro di 5 cm, parzialmente ostruito da detriti. Un tunnel verso l'inferno, non una cella di prigionia. I carcerieri di Cristina sono Giuliano Angelini, un geometra pregiudicato appassionato di medicina, e la sua compagna Loredana Petroncini.
Sono loro a gestire quotidianamente la prigionia della ragazza. Le condizioni sono disumane. Cristina riceve solo 2 panini al salame e 500 ml di acqua non potabile al giorno. Angelini le inietta quotidianamente dosi di massicce di Valium fino a 200 gocce al giorno per sedarla. Quando deve scrivere lettere alla famiglia o parlare al telefono, le somministra invece anfetamine ed eccitanti. Le analisi grafologiche delle sue lettere riveleranno 3 fasi. Una grafia traballante sotto l'effetto delle droghe, una persona disperata nei momenti di lucidità e una persona infantile a causa di un'aggressione psicotica. Petroncini la descriveva come un fantasma. Ma chi c'è dietro questo sequestro? L'ideatore è Giuseppe Morabito, boss della locale di Africo, una piccola cittadinanza calabrese. È lui che trasforma i sequestri di persona in un'industria a basso rischio per finanziare le attività dell''ndrangheta. Le trattative con la famiglia vengono gestite da Sebastiano Spadaro, detto il Marsigliese. La prima richiesta è di 5 miliardi di lire, una cifra esorbitante. Il padre di Cristina, Elios, si offre persino in cambio della figlia, ma i rapitori rifiutano. Le 23 telefonate seguono uno schema preciso per destabilizzare la famiglia, con squilli nel cuore della notte e minacce agghiaccianti. Spadaro arriva a minacciare di inviare un pezzetto al giorno della ragazza. Dopo settimane di trattative, la richiesta scende a 1 miliardo di lire. Elios Mazzotti ipoteca la casa, vende tutti i suoi beni e chiede prestiti per raccogliere 1 miliardo e 50 milioni di lire. Il 1 agosto 1975, seguendo le istruzioni, consegna il denaro in un appartamento di Appiano Gentile, ma non sa che sua figlia è già morta da almeno 24 ore. Cristina muore tra il 30 luglio e il 1 agosto per collasso cardiocircolatorio causato da ipotermia cronica, intossicazione da benzodiazepine e cachessia. Pesa solo 35 kg, il 42% in meno del suo peso normale. I rapitori gettano il suo corpo in una discarica a gagliate, coprendolo con una carrozzina giocattolo, sacchi di calce e lamiere di Eternit. Il primo processo del 1977 condanna carcerieri e fiancheggiatori, ma i veri mandanti dell''ndrangheta restano impuniti. La svolta arriva solo nel 2006, quando nuove tecnologie permettono di attribuire un'impronta digitale trovata sulla Mini Minor a Demetrio Latella, uno degli esecutori materiali. Arrestato, Latella confessa: Morabito ci promise il 10% del riscatto. Cristina morì perché Petroncini sbagliò le dosi. Fa anche i nomi dei suoi complici, Giuseppe Calabrò e Antonio Talia. Ma anche stavolta la giustizia sembra sfuggire. Nel 2012 il fascicolo viene archiviato per prescrizione. La svolta definitiva arriva nel 2015, quando la Cassazione stabilisce l'imprescrittibilità dell'omicidio volontario. Nel 2024, a quasi 50 anni dai fatti, si apre finalmente un nuovo processo a Como contro i presunti esecutori materiali. Giuseppe Calabrò, 74 anni, Antonio Talia, 73 anni e Demetrio Latella, 71 anni, reo confesso. Giuseppe Morabito, l'ideatore, è deceduto prima del processo. La procura antimafia di Milano chiede l'ergastolo per tutti e 3 gli imputati, definendo il crimine disumano e riconducibile alla tortura. Le prove includono l'impronta di Latella, la sua confessione e la testimonianza del pentito Angelo Epaminonda, che nel 1985 riconobbe Antonio Talia come uno degli autori del sequestro. Il caso Mazzotti ha lasciato un'eredità importante e molto profonda nella società italiana. 7 settimane dopo il ritrovamento del corpo della figlia, Elios Mazzotti muore di infarto, ma prima esprime il desiderio di creare una fondazione intitolata Cristina. La Fondazione Cristina Mazzotti, finanziata da una raccolta fondi popolare che raggiunge i 100 milioni di lire, è tuttora attiva nella lotta al disagio giovanile. Il caso contribuisce anche a spingere per leggi più severe, ispirando la legge 82 del 91 sul blocco dei beni delle famiglie dei rapiti. Ai funerali di Cristina partecipano 30.000 persone. Ne sono state dedicate 87 vie in Italia e il suo caso ha ispirato opere teatrali rappresentate in 23 paesi europei.
La storia di Cristina Mazzotti ci insegna che la memoria è fondamentale per costruire una società più giusta. Questo segnò un punto di non ritorno nella criminalità italiana, dimostrando che per i boss dell''ndrangheta la vita umana era diventata un fattore secondario rispetto al profitto. Oggi, a quasi 50 anni da quella tragica estate del 1975, la giustizia sta cercando di chiudere finalmente i conti con il passato. Ma la vera vittoria di Cristina è nella memoria collettiva. Il suo sacrificio ha contribuito a rendere l'Italia un paese più consapevole dei pericoli della criminalità organizzata. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale per non perdere le prossime storie che porterò prossimamente. Grazie per la visione e per il tuo tempo. Io ti saluto e ti auguro una grandiosa giornata. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Oggi voglio portarti indietro nel tempo agli anni 90 per raccontarti uno dei casi di cronaca più drammatici discussi che abbiano messo in atto la Sardegna. Il sequestro del piccolo Farouk Kassam. Questo video segna l'inizio di una nuova playlist che dedicherò ai grandi casi di cronaca nera dalla nostra isola. Storie dure, a volte scomode, ma che ci aiutano a capire la Sardegna di ieri e di oggi. Seguiranno poi altri episodi su casi che hanno fatto discutere giornali e famiglie intere. La storia di Farouk non è solo la cronaca di un sequestro, è un intreccio di misteri, versioni contrastanti e rivelazioni che ancora oggi fanno discutere. Pronto a iniziare questo viaggio? All'inizio degli anni 90 la Sardegna viveva una grande contraddizione. Da un lato c'era la Costa Smeralda, con il suo turismo di elite, yacht da milioni, ville sfarzose e un'immagine paradiso terrestre che attirava vivere a tutto il mondo. Dall'altro lato invece c'era un'isola che faceva i conti con difficoltà economiche enormi, disoccupazione alle stelle e soprattutto un fenomeno che per decenni l'aveva resa tristemente famosa: i sequestri di persone a scopo di estorsione. Era un periodo in cui la paura conviveva con la quotidianità. Anche le famiglie più insospettabili potevano diventare un bersaglio. E in questo clima di tensione sociale, dove ricchezza e disperazione convivevano a pochi chilometri di distanza, maturò quello che sarebbe diventato uno dei casi più controversi della storia criminale sarda. È il 15 gennaio del 92, Villa Pantoja, vicino a Portocervo. Farouk Kassam ha solo 7 anni. È figlio di Fateh Kassam, un imprenditore di origine indiana che gestisce l'hotel Luci di La Montagna, in Costa Smeralda. Quella mattina un comando di 4 o 5 uomini armati fa irruzione nella villa. È un'azione militarmente organizzata, ma con alcuni dettagli strani che non tornano. I rapitori mobilizzano i presenti, e già qui emergono le prime contraddizioni. Alcune fonti parlano di personale di servizio legato, altre dei genitori stessi. Il piccolo Farouk viene strappato alla famiglia, ma i banditi si accorgono di non aver portato un giubbotto per il bambino. Così gli mettono quello rosa della sorellina, Nur. Un errore banale che suona con la precisione dell'operazione. Il bambino sparisce nel nulla. A guidare l'operazione c'è Matteo Boi, uno dei più forti esponenti del banditismo sardo, evaso dal carcere dell'Asinara. La notizia del rapimento rimbalza ovunque. Un altro sequestro in Sardegna, ma questa volta la vittima è un bambino di 7 anni. Per 177 lunghi giorni, quasi 6 mesi, Farouk resta prigioniero principalmente in una grotta sul Monte Albo, vicino a Lula. 6 mesi di angoscia totale per la famiglia e per l'opinione pubblica. Il padre Fateh Kassam mantiene una linea durissima. Diventa celebre la sua frase sprezzante: "Non compro ciò che è già mio", arrivando persino a dire: "Se è così, tenetelo, sono giovane, ne faccio altri". Un atteggiamento che molti non capiscono. Ma la vicenda assume contorni di estrema brutalità quando, come terza prova di vita, i rapitori compiono un gesto che sconvolge l'Italia. Mutilano la parte superiore dell'orecchio sinistro di Farouk e la inviano alla famiglia. In questo periodo entra in scena Graziano Mesina, la primula rossa del banditismo sardo, che viene scarcerato appositamente per fare da mediatore. Il suo ruolo sarà centrale e controverso. È lui stesso rivendicherà il merito della liberazione finale. Nella notte tra il 10 e l'11 luglio del 92 arriva la notizia che tutti aspettavano. Farouk è stato liberato, ma anche qui iniziano i misteri. La versione ufficiale parla di pressioni dalle forze dell'ordine che hanno portato alla liberazione senza pagamento di riscatto. Graziano Mesina invece rivendica di aver negoziato personalmente il rilascio, anticipando addirittura la notizia al TG1 prima dell'annuncio ufficiale.
Ma chi ha pagato davvero? Le cifre di riscatto variano da fonte a fonte. Si parla di 2 miliardi di lire secondo Mesina, di oltre 5 miliardi secondo altre fonti. E soprattutto, chi ha messo i soldi? La famiglia? Lo Stato? I servizi segreti? Fateh Qassam in dichiarazioni successive sarà enigmatico. Io non ho tirato fuori un soldo dalla mia tasca. Cosa significa? Che qualcun altro ha pagato per avere suo figlio? Ma la storia prende una piega completamente diversa con le rivelazioni del giornalista Antonello Zappadu, che getta una luce inquietante su tutta la vicenda. Ebbene, secondo Zappadu, il sequestro non era a scopo di estorsione, ma una ritorsione. Il padre di Farouk sarebbe stato un trafficante d'armi che aveva venduto armi difettose ai indipendentisti corsi. I corsi avrebbero quindi chiesto ai banditi sardi di sequestrare Fateh Qassam per portarlo in Corsica. Ma ecco la rivelazione più sconvolgente. Al momento del rapimento, Fateh si sarebbe finto il giardiniere per non essere riconosciuto, lasciando che i banditi si portassero via il figlio al posto suo. A sostenere questa teoria ci sono alcuni indizi. I rapitori chiamavano Fateh con il suo secondo nome, Joseph, un dettaglio che solo i mandanti potevano conoscere. E Farouk avrebbe raccontato di aver visto il mare e un porticciolo, cosa impossibile dalla grotta del Montalbo, forse perché era stato davvero portato in Corsica. Oggi, a più di 30 anni di distanza, il caso Qassam ci aiuta a capire quanto sia cambiata la Sardegna. I sequestri a scopo di estorsione, che erano un incubo ricorrente, oggi sono praticamente scomparsi grazie a leggi più severe e controlli più efficaci. Ma la storia di Farouk ci insegna anche altro, che dietro la cronaca nera spesso si nascondono intrecci internazionali, traffici illeciti e il suo coinvolgimento di apparati dello Stato che a volte agiscono nell'ombra. Se le rivelazioni di Zappadu fossero vere, trasformerebbero il sequestro di Qassam da caso di banditismo a intrigo di portata internazionale, con implicazioni che andrebbero ben oltre la Sardegna. E forse è per questo che Fateh Qassam, prima di lasciare l'Italia, disse una frase che oggi suona profetica: la verità voi non la saprete mai. Il sequestro di Farouk Qassam resta uno dei casi più enigmatici della cronaca italiana. Tra versioni ufficiali, rivelazioni di pentiti e teorie giornalistiche, la verità sembra ancora lontana. Quello che è certo però è che quel sequestro segnò una svolta. Da quel momento lo Stato intensificò la lotta ai rapimenti e negli anni successivi questo fenomeno criminale iniziò a scomparire dalla Sardegna. Ma ti lascio una domanda. Secondo te la verità su questo caso emergerà mai completamente? Scrivimelo nei commenti. Discutiamolo insieme in modo tranquillo e costruttivo. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale, perché nei prossimi episodi di questa playlist racconteremo altri grandi casi di cronaca che hanno segnato la nostra isola. Grazie per la tua presenza e per il tuo tempo e noi ci vediamo nel prossimo video. Immagina un mondo dove lo Stato non esiste, dove un giudice non decide chi ha ragione e chi ha torto, dove la giustizia non passa per un'aula di tribunale, ma per la canna di un fucile. Immagina un codice d'onore così ferreo che un padre può essere costretto a uccidere per vendicare un figlio, e quel figlio un giorno dovrà vendicare il padre. Una catena infinita di sangue che si tramanda di generazione in generazione, come un'eredità maledetta. Non sto parlando del Medioevo, sto parlando della Sardegna, della Barbagia, degli anni 60, 70, 80, l'altro ieri praticamente. Oggi ti racconto la storia della faida barbaricina, una guerra silenziosa durata oltre 60 anni, che ha lasciato sul campo centinaia di morti e un'intera comunità segnata per sempre. Ma non è solo una storia del passato, perché le dinamiche che hanno alimentato quelle faide sono le stesse che oggi scatenano le guerre tra bande, nelle periferie delle nostre città. Dunque, cos'era la faida? La parola sarda è disamistade, inimicizia mortale, ma non stiamo parlando di semplici risse o vendette casuali. Stiamo parlando di un sistema giuridico parallelo, con regole precise, tramandato oralmente da generazioni. Il sociologo Antonio Pigliaru lo ha definito il codice barbaricino, un ordinamento giuridico non scritto che governava la vita della Barbagia, sostituendosi completamente lo Stato italiano. E qual era la regola fondamentale? Articolo 1. L'offesa deve essere vendicata. Vediamo ora come funzionava il meccanismo con un esempio concreto. Immagina un pastore a cui viene rubato il bestiame. Oggi chiameresti i carabinieri, giusto?
ma in Barbagia, negli anni 60, chiamare lo Stato significava disonorarsi, significava ammettere pubblicamente di non essere in grado di difendere ciò che è tuo. Quindi cosa succedeva? Il pastore derubato doveva ristabilire il suo onore, non recuperando le pecore, ma lavando l'offesa con il sangue. E così partiva la spirale. L'offesa iniziale, un furto, uno sgarbo, un'offesa percepita. E poi la vendetta. La famiglia offesa uccide un membro della famiglia offenditrice. La controvendetta. La famiglia colpita deve rispondere, altrimenti perde l'onore. L'escalation infinita. Ogni omicidio genera l'obbligo morale di un nuovo omicidio. I figli vendicavano i padri, i nipoti vendicavano i nonni. La memoria del torto si tramandava come un testamento di sangue. Non era anarchia, era un sistema. E qui arriviamo al punto più inquietante. La disamistade non era caos, era un sistema ordinato, con regole precise che tutti conoscevano e rispettavano. C'erano limiti. In teoria, donne e bambini non dovevano essere coinvolti. La vendetta doveva essere proporzionata, ma soprattutto la vendetta era un dovere sociale, non una scelta personale. Se tu non vendicavi un'offesa a tua famiglia, eri tu a perdere l'onore. Diventavi un vigliacco agli occhi della comunità. Eri escluso, disprezzato, annullato socialmente. Ti suona familiare? Dovrebbe, perché è esattamente la logica del rispetto che governa oggi le gang giovanili. Il caso più famoso è quello di Orgosolo, il paese che è diventato il simbolo stesso della faida barbaricina. Dal 1905 al 1917 due famiglie si sono massacrate a vicenda con una ferocia che sconvolse persino una società abituata alla violenza. Circa 40 omicidi in poco più di 10 anni, in un paese di poche migliaia di abitanti. Le strade di Orgosolo erano un campo di battaglia, nessuno usciva disarmato. Le donne avevano paura a mandare i figli a scuola, gli anziani si chiudevano in casa al tramonto. Arriviamo ora al periodo storico del processo di Sassari, 1917. E qui succede una cosa incredibile. Lo Stato italiano decide di intervenire. Arresta i protagonisti della faida e li porta a processo a Sassari. È lo scontro finale tra la legge dello Stato e il codice barbaricino. E chi vince secondo te? Gli imputati vengono completamente assolti. La Corte di fatto riconosce la legittimità del codice della vendetta. Lo Stato italiano perde in tribunale contro un sistema giuridico tribale. Pensaci un attimo. Nel 1917, mentre in Europa infuriava la Prima Guerra Mondiale e il mondo si modernizzava, in Sardegna un tribunale dello Stato riconosceva che la vendetta di sangue era legittima. Cosa ci dice questo? Ci dice che quando un sistema di valori è radicato abbastanza profondamente in una comunità, nemmeno lo Stato riesce a spezzarlo. E questo vale anche oggi. Negli anni 60, 70 e 80 la Barbagia vive il suo periodo più buio. Non solo le faide tradizionali continuano, ma si intrecciano con un nuovo fenomeno, l'anonima sequestri. In quegli anni la Sardegna diventa la capitale mondiale dei sequestri di persona. Imprenditori, bambini, turisti vengono rapiti e tenuti prigionieri per mesi nelle montagne della Barbagia, mentre le famiglie pagano riscatti milionari. E cosa succede quando girano tutti quei soldi? Nascono nuove faide. Non più solo per l'onore o per il bestiame rubato, ma per la spartizione dei profitti dei sequestri. Famiglie che prima collaboravano diventano nemiche mortali. La violenza esplode. Parliamo di centinaia di omicidi in pochi decenni, e non solo al Gosolo, ma Moiada, Fonni, Nuoro, Oliena, Dorgali, Orosei. Ogni paese della Barbagia ha la sua faida, i suoi morti, le sue vedove vestite di nero. In alcuni paesi la popolazione maschile si dimezza. Intere generazioni di uomini scompaiono, uccisi in agguati, fucilati alle spalle, sterminati in vere e proprie esecuzioni di massa tra clan. E in tutto questo nessuno parla. L'omertà è totale, assoluta, inviolabile. I carabinieri arrivano sulla scena di un omicidio e trovano un paese cieco, sordo e muto. Tutti hanno visto, tutti sanno che è stato, ma nessuno dice nulla. Perché parlare con lo Stato significava tradire, e tradimento si paga con la vita. Secondo te cos'è più forte? La paura della legge o la paura della comunità? Forse già da un po' ti starei chiedendo perché ti sto raccontando tutto questo. Beh, perché la faida barbaricina non è solo storia antica, è un archetipo che si ripete ancora oggi sotto forme diverse.
Ieri il pastore difendeva il suo Saltus, il suo territorio di pascolo. Era la sua identità, la sua sopravvivenza, il suo onore. Oggi le bande difendono il loro quartiere, la loro piazza di spaccio. Invadere quel territorio è un'offesa che richiede una risposta violenta. La logica è identica, cambia il contesto, ma il meccanismo psicologico è lo stesso. Il territorio non è solo uno spazio fisico, è un'estensione della propria identità. Ieri rubare il bestiame non era solo un danno economico, era un'offesa all'onore che doveva essere lavata con il sangue. Oggi uno sguardo sbagliato, una frase sui social, un'invasione di campo, sono tutte offese al rispetto che scatenano la violenza. Ti faccio una domanda. Cosa c'è di diverso tra un pastore che uccide per vendicare il bestiame rubato e un ragazzo che accoltella un rivale per una storia su Instagram? La risposta è nulla. È la stessa identica dinamica. L'offesa percepita diventa più importante della vita stessa. Ieri un omicidio ne generava un altro. Le faide duravano generazioni. Oggi invece uno scontro tra bande genera una vendetta, che genera una controvendetta, che genera un'escalation senza fine. A Napoli, a Marsiglia, nelle banlieue parigine, nelle periferie di Milano, ovunque vediamo la stessa spirale, un morto che ama un altro morto all'infinito. Collaborare con i carabinieri ieri era un tradimento imperdonabile. Oggi chi parla viene punito. La legge del silenzio è ferrea. E anche qui la logica è identica. Lo Stato è il nemico, la vera giustizia è quella che ci facciamo da soli. E ora arriviamo al cuore del problema. Ieri lo Stato italiano era visto come un invasore straniero, incapace di capire le dinamiche locali e di garantire vera giustizia. Oggi, nei quartieri degradati, lo Stato è visto come assente, corrotto o ostile. Le istituzioni non arrivano o arrivano solo con la repressione. E quindi cosa succede? Nasce un sistema parallelo, un codice alternativo, una giustizia privata che sostituisce a quella pubblica. E qui secondo me dobbiamo farci una domanda fondamentale. Perché accade tutto questo? La giustizia privata emerge quando si verificano 4 condizioni. Lo Stato è assente, non arriva fisicamente nelle zone periferiche o marginali. Lo Stato è inefficace, non riesce a garantire sicurezza e giustizia rapida. Lo Stato è percepito come estraneo, non rappresenta i valori della comunità. Esiste un codice alternativo, un sistema di valori parallelo e radicato. Tutte e 4 queste condizioni erano presenti in Barbagia dagli anni 60-80 e sono presenti oggi in molte periferie urbane, da pastore al gangster. Facciamo un confronto diretto. Nella Barbagia del Novecento c'era il codice d'onore pastorale, la vendetta come dovere morale, la famiglia come unità combattente, il territorio come identità, l'omertà verso lo Stato. Nei quartieri degradati di oggi c'è il codice d'onore della strada, la vendetta come risposta obbligata, la banda come famiglia sostitutiva, il quartiere come identità, l'omertà verso la polizia. Cambiano le armi, dal fucile da caccia alla pistola, cambiano i luoghi, dalle montagne alle piazze, ma la struttura è identica. E qui ti faccio un'altra domanda. Siamo davvero così diversi dai nostri nonni? O stiamo semplicemente ripetendo gli stessi errori con abiti nuovi? In un contesto di faida permanente succede qualcosa di terribile. La violenza diventa normale. I bambini crescono sapendo che un giorno potrebbero dover vendicare il padre o il fratello. Le donne accettano che i loro uomini possano non tornare a casa. Andare armati diventa normale come portare il portafoglio. E la cosa più inquietante? Nessuno si scandalizza più. E come può svilupparsi economicamente un territorio dove nessuno investe per paura? I giovani emigrano per sfuggire alla violenza. Lo Stato è visto come nemico. L'omertà blocca ogni forma di collaborazione. Non puoi. E infatti, la Barbagia è rimasta per decenni una delle aree più arretrate d'Italia, nonostante le sue risorse naturali e la sua bellezza. La violenza non crea mai ricchezza, crea solo povertà e disperazione. E alla fine, perché si sono fermate? Negli anni 90 le faide barbaricine tradizionali si sono sostanzialmente esaurite. Perché questo? Beh, perché c'è stato un intervento massiccio dello Stato. Operazioni di polizia su larga scala, presidi militari permanenti, cambiamento economico, declino della pastorizia tradizionale, nuove opportunità di lavoro, spopolamento, i giovani se ne sono andati, interrompendo la catena generazionale, stanchezza sociale, dopo decenni di morti le comunità hanno detto basta, e l'integrazione, le nuove generazioni sono integrate nella società moderna.
Certo, ci sono state eccezioni. L'omicidio di Don Graziano Montoni al Gosolo nel 1998, alcuni omicidi negli anni 2000 legati a vecchie faide mai chiuse del tutto, ma sono eccezioni. Il fenomeno nella sua forma tradizionale è sostanzialmente finito, e questo ci insegna qualcosa di fondamentale. Le faide si possono fermare, ma solo con un mix di repressione, sviluppo economico e cambiamento culturale. La repressione da sola non basta. Se arriva solo la polizia, senza servizi, senza opportunità, senza speranza, la violenza si sposta, ma non si ferma. Allora, cosa ci insegna la storia della faida barbaricina? La giustizia privata è una malattia sociale. Non si cura solo con l'arresto dei criminali, serve intervenire sulle cause profonde: la povertà, la mancanza di opportunità, il senso di esclusione. Le vendette sono infinite. Una volta innescata la spirale è difficilissimo fermarla. Ogni morto genera un nuovo morto. Serve interrompere il ciclo, non alimentarlo. L'omertà protegge i criminali. Senza collaborazione della comunità la giustizia non funziona, ma la comunità collabora solo se si fida dello Stato, e si fida solo se lo Stato è presente non solo con la polizia ma con i servizi. Il codice d'onore è radicato. Cambiare la mentalità richiede generazioni. Non si può pensare di risolvere il problema in pochi anni con qualche operazione di polizia. Lo Stato deve essere più presente. Non basta arrivare quando c'è da arrestare qualcuno. Bisogna esserci prima, con scuole, ospedali, centri sportivi, opportunità di lavoro. Bisogna dare ai giovani un'alternativa alla violenza. E infine ti faccio l'ultima domanda. Secondo te stiamo applicando queste lezioni oggi? O stiamo ripetendo gli stessi errori pensando che basti più polizia per risolvere il problema delle gang? In conclusione, la faida barbaricina non è solo un pezzo di storia sarda, è un archetipo universale, è quello che succede ogni volta che lo Stato si ritira, la giustizia privata sostituisce quella pubblica, l'onore diventa più importante della vita, la vendetta diventa un dovere morale. Quella barbagia non esiste più, i pastori con i fucili a tracolla sono diventati impiegati studenti. Orgosolo oggi è un paese tranquillo, famoso più per i suoi murales che per le sue faide. Ma il meccanismo della faida, della vendetta, della giustizia privata è sempre lì, dormiente, pronto a risvegliarsi ogni volta che lo Stato fallisce nel suo compito fondamentale: garantire giustizia e speranza. E questo vale per la Barbagia come per le periferie di Napoli, per le banlieue di Parigi, per i quartieri di Marsiglia. Le armi cambiano, i luoghi cambiano, ma la logica mortale della giustizia privata rimane tragicamente la stessa. Raccontami se ti va nei commenti. Conosci storie di faide o vendette nella tua zona? Hai mai visto questa logica all'opera? Come pensi si possa spezzare il ciclo della violenza? Scrivimi la tua opinione, sono molto interessato. Con rispetto però, attenzione. Se questo video ti ha fatto riflettere, lascia un mi piace e iscriviti al canale, perché solo portando alla luce questi problemi, solo conoscendo la nostra storia, possiamo evitare di ripeterla. Noi ci vediamo al prossimo approfondimento. Grazie per la tua attenzione, ma soprattutto per la tua pazienza. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Quest'oggi ti porterò indietro nel tempo, precisamente al 1975, per raccontarti una storia che ha segnato per sempre la cronaca nera italiana e che, anche se non è avvenuta completamente in Sardegna, ha comunque dei legami con la nostra isola e con quella stagione di criminalità che ha caratterizzato gli anni 70. Ti parlerò del sequestro di Cristina Mazzotti, 18enne lombarda che divenne tristemente famosa per essere stata la prima vittima in Italia di un rapimento finito in tragedia. Una storia che cambierà per sempre il modo di vedere i sequestri di persona nel nostro paese. Prima di entrare nel dettaglio della vicenda di Cristina, è importante però capire il contesto storico in cui ci troviamo. Tra gli anni 70 e 80 l'Italia visse quella che gli esperti definiscono una vera epidemia di sequestri di persona. Parliamo di numeri impressionanti. Tra il 1972 e il 1985 si registrarono 671 sequestri, con 694 persone rapite. Di queste, 80 non fecero mai ritorno a casa. Le regioni più colpite erano la Lombardia, con 144 rapimenti e un bottino di quasi 275 miliardi di lire. La nostra Sardegna e la Calabria. Mentre in Sardegna operavano principalmente i banditi della Barbagia, sfruttando il territorio impervio, furono però le endrine calabresi di Platì e dell'Aspromonte a trasformare i rapimenti in una vera industria del crimine. Cristina Mazzotti nasce il 24 giugno 1957. È una studentessa diciottenne del liceo classico Carducci di Milano.
descritta da tutti come una ragazza dolce, solare, con lunghi capelli neri e un sorriso radiante. È la più giovane di 3 figli di una famiglia benestante, ma non ricchissima. Il padre, Elios Mazzotti, è un imprenditore e broker nel settore dei cereali. La madre si chiama Carla Iroldi. La famiglia possiede una villa a Opiglio, sul largo di Como, dove Cristina ama trascorrere le sue vacanze estive. Il 30 giugno 1975 Cristina festeggia il suo 18° compleanno e la promozione scolastica. Non sa però che quella sarà l'ultima serata della sua vita da ragazza libera. È l'1:30 di notte del 1 luglio 1975. Cristina sta tornando alla villa di famiglia insieme agli amici Carlo Galli ed Emanuela Lusari a bordo di una Mini Minor. Hanno appena finito di festeggiare al bar Bosisio di Erba. All'improvviso, un comando a bordo di un Alfa Romeo Giulia blu e una Fiat 125 gialla taglia loro la strada con una manovra di tipo militare. 4 uomini armati, con il volto coperto da passamontagna e un forte accento meridionale, li costringono a spostarsi sui sedili posteriori. Dopo circa 40 km l'auto si ferma da Piano Gentile. Uno dei rapitori chiede chi sia Cristina Mazzotti. La ragazza, coraggiosa, si fa avanti per proteggere gli amici. Viene immediatamente incappucciata e trasferita sulla Fiat 125. Carlo ed Emanuela vengono legati e abbandonati dopo un tentativo fallito di narcotizzarli con il cloroformio. Cristina viene condotta in una cascina chiamata Padre Eterno a Castelletto Ticino, in provincia di Novara. Qui l'aspetta un inferno che nessun essere umano dovrebbe mai vivere. La sua prigione è una cella sotterranea scavata nel garage, nascosta sotto un falso pavimento. Immagina, profonda 1,45 metri, lunga 2,65 metri e larga 1,55 metri. L'altezza non le permette nemmeno di stare in piedi. Le pareti sono di cemento umido, la temperatura è costante sui 11 gradi, l'umidità al 95%, il buio è totale. L'unico contatto con l'esterno è un tubo di plastica del diametro di 5 cm, parzialmente ostruito da detriti. Un tunnel verso l'inferno, non una cella di prigionia. I carcerieri di Cristina sono Giuliano Angelini, un geometra pregiudicato appassionato di medicina, e la sua compagna Loredana Petroncini. Sono loro a gestire quotidianamente la prigionia della ragazza. Le condizioni sono disumane. Cristina riceve solo 2 panini al salame e 500 ml di acqua non potabile al giorno. Angelini le inietta quotidianamente dosi di massicce di Valium fino a 200 gocce al giorno per sedarla. Quando deve scrivere lettere alla famiglia o parlare al telefono, le somministra invece anfetamine ed eccitanti. Le analisi grafologiche delle sue lettere riveleranno 3 fasi. Una grafia traballante sotto l'effetto delle droghe, una persona disperata nei momenti di lucidità e una persona infantile a causa di un'aggressione psicotica. Petroncini la descriveva come un fantasma. Ma chi c'è dietro questo sequestro? L'ideatore è Giuseppe Morabito, boss della locale di Africo, una piccola cittadinanza calabrese. È lui che trasforma i sequestri di persona in un'industria a basso rischio per finanziare le attività dell''ndrangheta. Le trattative con la famiglia vengono gestite da Sebastiano Spadaro, detto il Marsigliese. La prima richiesta è di 5 miliardi di lire, una cifra esorbitante. Il padre di Cristina, Elios, si offre persino in cambio della figlia, ma i rapitori rifiutano. Le 23 telefonate seguono uno schema preciso per destabilizzare la famiglia, con squilli nel cuore della notte e minacce agghiaccianti. Spadaro arriva a minacciare di inviare un pezzetto al giorno della ragazza. Dopo settimane di trattative, la richiesta scende a 1 miliardo di lire. Elios Mazzotti ipoteca la casa, vende tutti i suoi beni e chiede prestiti per raccogliere 1 miliardo e 50 milioni di lire. Il 1 agosto 1975, seguendo le istruzioni, consegna il denaro in un appartamento di Appiano Gentile, ma non sa che sua figlia è già morta da almeno 24 ore. Cristina muore tra il 30 luglio e il 1 agosto per collasso cardiocircolatorio causato da ipotermia cronica, intossicazione da benzodiazepine e cachessia. Pesa solo 35 kg, il 42% in meno del suo peso normale. I rapitori gettano il suo corpo in una discarica a gagliate, coprendolo con una carrozzina giocattolo, sacchi di calce e lamiere di Eternit.
Il primo processo del 1977 condanna carcerieri e fiancheggiatori, ma i veri mandanti dell''ndrangheta restano impuniti. La svolta arriva solo nel 2006, quando nuove tecnologie permettono di attribuire un'impronta digitale trovata sulla Mini Minor a Demetrio Latella, uno degli esecutori materiali. Arrestato, Latella confessa: Morabito ci promise il 10% del riscatto. Cristina morì perché Petroncini sbagliò le dosi. Fa anche i nomi dei suoi complici, Giuseppe Calabrò e Antonio Talia. Ma anche stavolta la giustizia sembra sfuggire. Nel 2012 il fascicolo viene archiviato per prescrizione. La svolta definitiva arriva nel 2015, quando la Cassazione stabilisce l'imprescrittibilità dell'omicidio volontario. Nel 2024, a quasi 50 anni dai fatti, si apre finalmente un nuovo processo a Como contro i presunti esecutori materiali. Giuseppe Calabrò, 74 anni, Antonio Talia, 73 anni e Demetrio Latella, 71 anni, reo confesso. Giuseppe Morabito, l'ideatore, è deceduto prima del processo. La procura antimafia di Milano chiede l'ergastolo per tutti e tre gli imputati, definendo il crimine disumano e riconducibile alla tortura. Le prove includono l'impronta di Latella, la sua confessione e la testimonianza del pentito Angelo Epaminonda, che nel 1985 riconobbe Antonio Talia come uno degli autori del sequestro. Il caso Mazzotti ha lasciato un'eredità importante e molto profonda nella società italiana. 7 settimane dopo il ritrovamento del corpo della figlia, Elios Mazzotti muore di infarto, ma prima esprime il desiderio di creare una fondazione intitolata Cristina. La Fondazione Cristina Mazzotti, finanziata da una raccolta fondi popolare che raggiunge i 100 milioni di lire, è tuttora attiva nella lotta al disagio giovanile. Il caso contribuisce anche a spingere per leggi più severe, ispirando la legge 82 del 91 sul blocco dei beni delle famiglie dei rapiti. Ai funerali di Cristina partecipano 30.000 persone. Ne sono state dedicate 87 vie in Italia e il suo caso ha ispirato opere teatrali rappresentate in 23 paesi europei. La storia di Cristina Mazzotti ci insegna che la memoria è fondamentale per costruire una società più giusta. Quel sequestro segna un punto di non ritorno nella criminalità italiana, dimostrando che per i boss dell''ndrangheta la vita umana era diventata un fattore secondario rispetto al profitto. Oggi, a quasi 50 anni da quella tragica estate del 1975, la giustizia sta cercando di chiudere finalmente i conti con il passato. Ma la vera vittoria di Cristina è nella memoria collettiva. Il suo sacrificio ha contribuito a rendere l'Italia un paese più consapevole dei pericoli della criminalità organizzata. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale per non perdere le prossime storie che porterò prossimamente. Grazie per la visione e per il tuo tempo. Io ti saluto e ti auguro una grandiosa giornata. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Oggi voglio portarti indietro nel tempo agli anni 90 per raccontarti uno dei casi di cronaca più drammatici discussi che abbiano messo in atto la Sardegna. Il sequestro del piccolo Farouk Kassam. Questo video segna l'inizio di una nuova playlist che dedicherò ai grandi casi di cronaca nera dalla nostra isola. Storie dure, a volte scomode, ma che ci aiutano a capire la Sardegna di ieri e di oggi. Seguiranno poi altri episodi su casi che hanno fatto discutere giornali e famiglie intere. La storia di Farouk non è solo la cronaca di un sequestro, è un intreccio di misteri, versioni contrastanti e rivelazioni che ancora oggi fanno discutere. Pronto a iniziare questo viaggio? All'inizio degli anni 90 la Sardegna viveva una grande contraddizione. Da un lato c'era la Costa Smeralda, con il suo turismo di elite, yacht da milioni, ville sfarzose e un'immagine paradiso terrestre che attirava vivere a tutto il mondo. Dall'altro lato invece c'era un'isola che faceva i conti con difficoltà economiche enormi, disoccupazione alle stelle e soprattutto un fenomeno che per decenni l'aveva resa tristemente famosa: i sequestri di persone a scopo di estorsione. Era un periodo in cui la paura conviveva con la quotidianità. Anche le famiglie più insospettabili potevano diventare un bersaglio. E in questo clima di tensione sociale, dove ricchezza e disperazione convivevano a pochi chilometri di distanza, maturò quello che sarebbe diventato uno dei casi più controversi della storia criminale sarda. È il 15 gennaio del 92.
Villa Pantoja, vicino a Portocervo. Farooq Qassam ha solo 7 anni. È figlio di Fateh Qassam, un imprenditore di origine indiana che gestisce l'hotel Luci di La Montagna, in Costa Smeralda. Quella mattina un comando di 4 o 5 uomini armati fa irruzione nella villa. È un'azione militarmente organizzata, ma con alcuni dettagli strani che non tornano. I rapitori mobilizzano i presenti, e già qui avvengono le prime contraddizioni. Alcune fonti parlano di personale di servizio legato, altre dei genitori stessi. Il piccolo Farooq viene strappato alla famiglia, ma i banditi si accorgono di non aver portato un giubbotto per il bambino. Così gli mettono quello rosa della sorellina, Nur. Un errore banale che suona con la precisione dell'operazione. Il bambino sparisce nel nulla. A guidare l'operazione c'è Matteo Boi, uno dei più forti esponenti del banditismo sardo, evaso dal carcere dell'Asinara. La notizia del rapimento rimbalza ovunque. Un altro sequestro in Sardegna, ma questa volta la vittima è un bambino di 7 anni. Per 177 lunghi giorni, quasi 6 mesi, Farooq resta prigioniero principalmente in una grotta sul Monte Albo, vicino a Lula. 6 mesi di angoscia totale per la famiglia e per l'opinione pubblica. Il padre Fateh Qassam mantiene una linea durissima. Diventa celebre la sua frase sprezzante: "Non compro ciò che è già mio", arrivando persino a dire: "Se è così, tenetelo, sono giovane, ne faccio altri". Un atteggiamento che molti non capiscono. Ma la vicenda assume contorni di estrema brutalità quando, come terza prova di vita, i rapitori compiono un gesto che sconvolge l'Italia. Mutilano la parte superiore dell'orecchio sinistro di Farooq e la inviano alla famiglia. In questo periodo entra in scena Graziano Mesina, la primula rossa del banditismo sardo, che viene scarcerato appositamente per fare da mediatore. Il suo ruolo sarà centrale e controverso, e lui stesso rivendicherà il merito della liberazione finale. Nella notte tra il 10 e l'11 luglio del 92 arriva la notizia che tutti aspettavano. Farooq è stato liberato, ma anche qui iniziano i misteri. La versione ufficiale parla di pressioni dalle forze dell'ordine che hanno portato alla liberazione senza pagamento di riscatto. Graziano Mesina invece rivendica di aver negoziato personalmente il rilascio, anticipando addirittura la notizia al TG1 prima dell'annuncio ufficiale. Ma chi ha pagato davvero? Le cifre di riscatto variano da fonte a fonte. Si parla di 2 miliardi di lire secondo Mesina, di oltre 5 miliardi secondo altre fonti. E soprattutto, chi ha messo i soldi? La famiglia? Lo Stato? I servizi segreti? Fateh Qassam in dichiarazioni successive sarà enigmatico. Io non ho tirato fuori un soldo dalla mia tasca. Cosa significa? Che qualcun altro ha pagato per avere suo figlio? Ma la storia prende una piega completamente diversa con le rivelazioni del giornalista Antonello Zappadu, che getta una luce inquietante su tutta la vicenda. Ebbene, secondo Zappadu, il sequestro non era a scopo di estorsione, ma una ritorsione. Il padre di Farooq sarebbe stato un trafficante d'armi che aveva venduto armi difettose ai indipendentisti corsi. I corsi avrebbero quindi chiesto ai banditi sardi di sequestrare Fateh Qassam per portarlo in Corsica. Ma ecco la rivelazione più sconvolgente. Al momento del rapimento, Fateh si sarebbe finto il giardiniere per non essere riconosciuto, lasciando che i banditi si portassero via il figlio al posto suo. A sostegno di questa teoria ci sono alcuni indizi. I rapitori chiamavano Fateh con il suo secondo nome, Joseph, un dettaglio che solo i mandanti potevano conoscere. E Farooq avrebbe raccontato di aver visto il mare e un porticciolo, cosa impossibile dalla grotta del Montalbo, forse perché era stato davvero portato in Corsica. Oggi, a più di 30 anni di distanza, il caso Qassam ci aiuta a capire quanto sia cambiata la Sardegna. I sequestri a scopo di estorsione, che erano un incubo ricorrente, oggi sono praticamente scomparsi grazie a leggi più severe e controlli più efficaci. Ma la storia di Farooq ci insegna anche altro, che dietro la cronaca nera spesso si nascondono intrecci internazionali, traffici illeciti e il suo coinvolgimento di apparati dello Stato che a volte agiscono nell'ombra. Se le rivelazioni di Zappadu fossero vere, trasformerebbero il sequestro di Qassam da caso di banditismo a intrigo di portata internazionale, con implicazioni che andrebbero ben oltre la Sardegna. E forse è per questo che Fateh Qassam, prima di lasciare l'Italia, disse una frase che oggi suona profetica: "La verità voi non la saprete mai".
Il sequestro di Farooq Qassam resta uno dei casi più enigmatici della cronaca italiana. Tra versioni ufficiali, rivelazioni di pentiti e teorie giornalistiche, la verità sembra ancora lontana. Quello che è certo però è che quel sequestro segnò una svolta. Da quel momento lo Stato intensificò la lotta ai rapimenti e negli anni successivi questo fenomeno criminale iniziò a scomparire dalla Sardegna. Ma ti lascio una domanda. Secondo te la verità su questo caso emergerà mai completamente? Scrivimelo nei commenti. Discutiamolo insieme in modo tranquillo e costruttivo. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale, perché nei prossimi episodi di questa playlist racconteremo altri grandi casi di cronaca che hanno segnato la nostra isola. Grazie per la tua presenza e per il tuo tempo e noi ci vediamo nel prossimo video. Immagina un mondo dove lo Stato non esiste, dove un giudice non decide chi ha ragione e chi ha torto, dove la giustizia non passa per un'aula di tribunale, ma per la canna di un fucile. Immagina un codice d'onore così ferreo che un padre può essere costretto a uccidere per vendicare un figlio, e quel figlio un giorno dovrà vendicare il padre. Una catena infinita di sangue che si tramanda di generazione in generazione, come un'eredità maledetta. Non sto parlando del Medioevo, sto parlando della Sardegna, della Barbagia, degli anni 60, 70, 80, l'altro ieri praticamente. Oggi ti racconto la storia della faida barbaricina, una guerra silenziosa durata oltre 60 anni, che ha lasciato sul campo centinaia di morti e un'intera comunità segnata per sempre. Ma non è solo una storia del passato, perché le dinamiche che hanno alimentato quelle faide sono le stesse che oggi scatenano le guerre tra bande, nelle periferie delle nostre città. Dunque, cos'era la faida? La parola sarda è disamistade, inimicizia mortale, ma non stiamo parlando di semplici risse o vendette casuali. Stiamo parlando di un sistema giuridico parallelo, con regole precise, tramandato oralmente da generazioni. Il sociologo Antonio Pigliaru lo ha definito il codice barbaricino, un ordinamento giuridico non scritto che governava la vita della Barbagia, sostituendosi completamente lo Stato italiano. E qual era la regola fondamentale? Articolo 1. L'offesa deve essere vendicata. Vediamo ora come funzionava il meccanismo con un esempio concreto. Immagina un pastore a cui viene rubato il bestiame. Oggi chiameresti i carabinieri, giusto? Ma in Barbagia, negli anni 60, chiamare lo Stato significava disonorarsi. Significava ammettere pubblicamente di non essere in grado di difendere ciò che è tuo. Quindi cosa succedeva? Il pastore derubato doveva ristabilire il suo onore, non recuperando le pecore, ma lavando l'offesa con il sangue. E così partiva la spirale. L'offesa iniziale, un furto, uno sgarbo, un'offesa percepita. E poi la vendetta. La famiglia offesa uccide un membro della famiglia offenditrice. La controvendetta. La famiglia colpita deve rispondere, altrimenti perde l'onore. L'escalation infinita. Ogni omicidio genera l'obbligo morale di un nuovo omicidio. I figli vendicavano i padri, i nipoti vendicavano i nonni. La memoria del torto si tramandava come un testamento di sangue. Non era anarchia, era un sistema. E qui arriviamo al punto più inquietante. La disamistade non era caos, era un sistema ordinato, con regole precise che tutti conoscevano e rispettavano. C'erano limiti. In teoria, donne e bambini non dovevano essere coinvolti. La vendetta doveva essere proporzionata, ma soprattutto la vendetta era un dovere sociale, non una scelta personale. Se tu non vendicavi un'offesa a tua famiglia, eri tu a perdere l'onore. Diventavi un vigliacco agli occhi della comunità. Eri escluso, disprezzato, annullato socialmente. Ti suona familiare? Dovrebbe, perché è esattamente la logica del rispetto che governa oggi le gang giovanili. Il caso più famoso è quello di Orgosolo, il paese che è diventato il simbolo stesso della faida barbaricina. Dal 1905 al 1917 due famiglie si sono massacrate a vicenda con una ferocia che sconvolse persino una società abituata alla violenza. Circa 40 omicidi in poco più di 10 anni, in un paese di poche migliaia di abitanti. Le strade d'Orgosolo erano un campo di battaglia, nessuno usciva disarmato. Le donne avevano paura a mandare i figli a scuola, gli anziani si chiudevano in casa al tramonto. Arriviamo ora al periodo storico del processo di Sassari, 1917. E qui succede una cosa incredibile. Lo Stato italiano decide di intervenire. Arresta i protagonisti della faida e li porta a processo a Sassari. È lo scontro finale tra la legge dello Stato e il codice barbaricino. E chi vince secondo te? Gli imputati vengono completamente assolti,
La Corte di fatto riconosce la legittimità del codice della vendetta. Lo Stato italiano perde in tribunale contro un sistema giuridico tribale. Pensaci un attimo. Nel 1917, mentre in Europa infuriava la Prima Guerra Mondiale e il mondo si modernizzava, in Sardegna un tribunale dello Stato riconosceva che la vendetta di sangue era legittima. Cosa ci dice questo? Ci dice che quando un sistema di valori è radicato abbastanza profondamente in una comunità, nemmeno lo Stato riesce a spezzarlo. E questo vale anche oggi. Negli anni 60, 70 e 80 la Barbagia vive il suo periodo più buio. Non solo le faide tradizionali continuano, ma si intrecciano con un nuovo fenomeno, l'anonima sequestri. In quegli anni la Sardegna diventa la capitale mondiale dei sequestri di persona. Imprenditori, bambini, turisti vengono rapiti e tenuti prigionieri per mesi nelle montagne della Barbagia, mentre le famiglie pagano riscatti milionari. E cosa succede quando girano tutti quei soldi? Nascono nuove faide, non più solo per l'onore o per il bestiame rubato, ma per la spartizione dei profitti dei sequestri. Famiglie che prima collaboravano diventano nemiche mortali. La violenza esplode. Parliamo di centinaia di omicidi in pochi decenni, e non solo al Gosolo, ma Moiada, Fonni, Nuoro, Oliena, Dorgali, Orosei. Ogni paese della Barbagia ha la sua faida, i suoi morti, le sue vedove vestite di nero. In alcuni paesi la popolazione maschile si dimezza. Intere generazioni di uomini scompaiono, uccisi in agguati, fucilati alle spalle, sterminati in vere e proprie esecuzioni di massa tra clan. E in tutto questo nessuno parla. L'omertà è totale, assoluta, inviolabile. I carabinieri arrivano sulla scena di un omicidio e trovano un paese cieco, sordo e muto. Tutti hanno visto, tutti sanno che è stato, ma nessuno dice nulla. Perché parlare con lo Stato significava tradire, e tradimento si paga con la vita. Secondo te cos'è più forte? La paura della legge o la paura della comunità? Forse già da un po' ti starei chiedendo perché ti sto raccontando tutto questo. Beh, perché la faida barbaricina non è solo storia antica, è un archetipo che si ripete ancora oggi sotto forme diverse. Ieri il pastore difendeva il suo Saltus, il suo territorio di pascolo. Era la sua identità, la sua sopravvivenza, il suo onore. Oggi le bande difendono il loro quartiere, la loro piazza di spaccio. Invadere quel territorio è un'offesa che richiede una risposta violenta. La logica è identica, cambia il contesto, ma il meccanismo psicologico è lo stesso. Il territorio non è solo uno spazio fisico, è un'estensione della propria identità. Ieri rubare il bestiame non era solo un danno economico, era un'offesa all'onore che doveva essere lavata con il sangue. Oggi uno sguardo sbagliato, una frase sui social, un'invasione di campo, sono tutte offese al rispetto che scatenano la violenza. Ti faccio una domanda. Cosa c'è di diverso tra un pastore che uccide per vendicare il bestiame rubato e un ragazzo che accoltella un rivale per una storia su Instagram? La risposta è nulla. È la stessa identica dinamica. L'offesa percepita diventa più importante della vita stessa. Ieri un omicidio ne generava un altro. Le faide duravano generazioni. Oggi invece uno scontro tra bande genera una vendetta, che genera una controvendetta, che genera un'escalation senza fine. A Napoli, a Marsiglia, nelle banlieue parigine, nelle periferie di Milano, ovunque vediamo la stessa spirale, un morto chiama un altro morto all'infinito. Collaborare con i carabinieri ieri era un tradimento imperdonabile. Oggi chi parla viene punito. La legge del silenzio è ferrea. E anche qui la logica è identica. Lo Stato è il nemico, la vera giustizia è quella che ci facciamo da soli. E ora arriviamo al cuore del problema. Ieri lo Stato italiano era visto come un invasore straniero, incapace di capire le dinamiche locali e di garantire vera giustizia. Oggi, nei quartieri degradati, lo Stato è visto come assente, corrotto o ostile. Le istituzioni non arrivano o arrivano solo con la repressione. E quindi cosa succede? Nasce un sistema parallelo, un codice alternativo, una giustizia privata che sostituisce a quella pubblica. E qui secondo me dobbiamo farci una domanda fondamentale. Perché accade tutto questo? La giustizia privata emerge quando si verificano 4 condizioni. Lo Stato è assente, non arriva fisicamente nelle zone periferiche o marginali. Lo Stato è inefficace, non riesce a garantire sicurezza e giustizia rapida.
Lo Stato è percepito come estraneo, non rappresenta i valori della comunità. Esiste un codice alternativo, un sistema di valori parallelo e radicato. Tutte e quattro queste condizioni erano presenti in Barbagia dagli anni 60-80 e sono presenti oggi in molte periferie urbane, da pastore al gangster. Facciamo un confronto diretto. Nella Barbagia del Novecento c'era il codice d'onore pastorale, la vendetta come dovere morale, la famiglia come unità combattente, il territorio come identità, l'omertà verso lo Stato. Nei quartieri degradati di oggi c'è il codice d'onore della strada, la vendetta come risposta obbligata, la banda come famiglia sostitutiva, il quartiere come identità, l'omertà verso la polizia. Cambiano le armi, dal fucile da caccia alla pistola, cambiano i luoghi, dalle montagne alle piazze, ma la struttura è identica. E qui ti faccio un'altra domanda. Siamo davvero così diversi dai nostri nonni? O stiamo semplicemente ripetendo gli stessi errori con abiti nuovi? In un contesto di faida permanente succede qualcosa di terribile. La violenza diventa normale. I bambini crescono sapendo che un giorno potrebbero dover vendicare il padre o il fratello. Le donne accettano che i loro uomini possano non tornare a casa. Andare armati diventa normale come portare il portafoglio. E la cosa più inquietante? Nessuno si scandalizza più. E come può svilupparsi economicamente un territorio dove nessuno investe per paura? I giovani emigrano per sfuggire alla violenza. Lo Stato è visto come nemico. L'omertà blocca ogni forma di collaborazione. Non puoi. E infatti la Barbagia è rimasta per decenni una delle aree più arretrate d'Italia, nonostante le sue risorse naturali e la sua bellezza. La violenza non crea mai ricchezza, crea solo povertà e disperazione. E alla fine, perché si sono fermate? Negli anni 90 le faide barbaricine tradizionali si sono sostanzialmente esaurite. Perché questo? Beh, perché c'è stato un intervento massiccio dello Stato. Operazioni di polizia su larga scala, presidi militari permanenti, cambiamento economico, declino della pastorizia tradizionale, nuove opportunità di lavoro, spopolamento, i giovani se ne sono andati, interrompendo la catena generazionale, stanchezza sociale, dopo decenni di morti le comunità hanno detto basta, e l'integrazione, le nuove generazioni sono integrate nella società moderna. Certo, ci sono state eccezioni. L'omicidio di Don Graziano Montoni al Gosolo nel 1998, alcuni omicidi negli anni 2000 legati a vecchie faide mai chiuse del tutto, ma sono eccezioni. Il fenomeno nella sua forma tradizionale è sostanzialmente finito, e questo ci insegna qualcosa di fondamentale. Le faide si possono fermare, ma solo con un mix di repressione, sviluppo economico e cambiamento culturale. La repressione da sola non basta. Se arriva solo la polizia, senza servizi, senza opportunità, senza speranza, la violenza si sposta, ma non si ferma. Allora, cosa ci insegna la storia della faida barbaricina? La giustizia privata è una malattia sociale. Non si cura solo con l'arresto dei criminali, serve intervenire sulle cause profonde, la povertà, la mancanza di opportunità, il senso di esclusione. Le vendette sono infinite. Una volta innescata la spirale è difficilissimo fermarla. Ogni morto genera un nuovo morto. Serve interrompere il ciclo, non alimentarlo. L'omertà protegge i criminali. Senza collaborazione della comunità la giustizia non funziona, ma la comunità collabora solo se si fida dello Stato, e si fida solo se lo Stato è presente non solo con la polizia ma con i servizi. Il codice d'onore è radicato. Cambiare la mentalità richiede generazioni. Non si può pensare di risolvere il problema in pochi anni con qualche operazione di polizia. Lo Stato deve essere più presente. Non basta arrivare quando c'è da arrestare qualcuno. Bisogna esserci prima, con scuole, ospedali, centri sportivi, opportunità di lavoro. Bisogna dare ai giovani un'alternativa alla violenza. E infine ti faccio l'ultima domanda. Secondo te stiamo applicando queste lezioni oggi? O stiamo ripetendo gli stessi errori pensando che basti più polizia per risolvere il problema delle gang? In conclusione, la faida barbaricina non è solo un pezzo di storia sarda, è un archetipo universale, è quello che succede ogni volta che lo Stato si ritira, la giustizia privata sostituisce quella pubblica, l'onore diventa più importante della vita, la vendetta diventa un dovere morale. Quella Barbagia non esiste più, i pastori con i fucili a tracolla sono diventati impiegati studenti. Orgosolo oggi è un paese tranquillo, famoso più per i suoi murales che per le sue faide.
Ma il meccanismo della faida, della vendetta, della giustizia privata è sempre lì, dormiente, pronto a risvegliarsi ogni volta che lo Stato fallisce nel suo compito fondamentale, garantire giustizia e speranza. E questo vale per la Barbagia come per le periferie di Napoli, per le banlieue di Parigi, per i quartieri di Marsiglia. Le armi cambiano, i luoghi cambiano, ma la logica mortale della giustizia privata rimane tragicamente la stessa. Raccontami se ti va nei commenti. Conosci storie di faide o vendette nella tua zona? Hai mai visto questa logica all'opera? Come pensi si possa spezzare il ciclo della violenza? Scrivimi la tua opinione, sono molto interessato. Con rispetto però, attenzione. Se questo video ti ha fatto riflettere, lascia un mi piace e iscriviti al canale, perché solo portando alla luce questi problemi, solo conoscendo la nostra storia, possiamo evitare di ripeterla. Noi ci vediamo al prossimo approfondimento. Grazie per la tua attenzione, ma soprattutto per la tua pazienza. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Quest'oggi ti porterò indietro nel tempo, precisamente al 1975, per raccontarti una storia che ha segnato per sempre la cronaca nera italiana e che, anche se non è avvenuta completamente in Sardegna, ha comunque dei legami con la nostra isola e con quella stagione di criminalità che ha caratterizzato gli anni 70. Ti parlerò del sequestro di Cristina Mazzotti, 18enne lombarda che divenne tristemente famosa per essere stata la prima vittima in Italia di un rapimento finito in tragedia. Una storia che cambierà per sempre il modo di vedere i sequestri di persona nel nostro paese. Prima di entrare nel dettaglio della vicenda di Cristina, è importante però capire il contesto storico in cui ci troviamo. Tra gli anni 70 e 80 l'Italia visse quella che gli esperti definiscono una vera epidemia di sequestri di persona. Parliamo di numeri impressionanti. Tra il 1972 e il 1985 si registrarono 671 sequestri, con 694 persone rapite. Di queste 80 non fecero mai ritorno a casa. Le regioni più colpite erano la Lombardia, con 144 rapimenti e un bottino di quasi 275 miliardi di lire. La nostra Sardegna e la Calabria. Mentre in Sardegna operavano principalmente i banditi della Barbagia, sfruttando il territorio impervio, furono però le endrine calabresi di Platì e dell'Aspromonte a trasformare i rapimenti in una vera industria del crimine. Cristina Mazzotti nasce il 24 giugno 1957. È una studentessa diciottenne del liceo classico Carducci di Milano, descritta da tutti come una ragazza dolce, solare, con lunghi capelli neri e un sorriso radiante. È la più giovane di 3 figli di una famiglia benestante, ma non ricchissima. Il padre è Elios Mazzotti, un imprenditore e broker nel settore dei cereali. La madre si chiama Carla Iroldi. La famiglia possiede una villa a Epiglio, sul largo di Como, dove Cristina ama trascorrere le sue vacanze estive. Il 30 giugno 1975 Cristina festeggia il suo 18° compleanno e la promozione scolastica. Non sa però che quella sarà l'ultima serata della sua vita da ragazza libera. È l'1:30 di notte del 1 luglio 1975. Cristina sta tornando alla villa di famiglia insieme agli amici Carlo Galli ed Emanuela Lusari a bordo di una Mini Minor. Hanno appena finito di festeggiare al bar Bosisio di Erba. All'improvviso, un comando a bordo di un Alfa Romeo Giulia blu e una Fiat 125 gialla taglia loro la strada con una manovra di tipo militare. 4 uomini armati, con il volto coperto da passamontagna e un forte accento meridionale, li costringono a spostarsi sui sedili posteriori. Dopo circa 40 km l'auto si ferma da Piano Gentile. Uno dei rapitori chiede chi sia Cristina Mazzotti. La ragazza, coraggiosa, si fa avanti per proteggere gli amici. Viene immediatamente incappucciata e trasferita sulla Fiat 125. Carlo ed Emanuela vengono legati e abbandonati dopo un tentativo fallito di narcotizzarli con il cloroformio. Cristina viene condotta in una cascina chiamata Padre Eterno a Castelletto Ticino, in provincia di Novara. Qui l'aspetta un inferno che nessun essere umano dovrebbe mai vivere. La sua prigione è una cella sotterranea scavata nel garage, nascosta sotto un falso pavimento. Immagina, profonda 1,45 m, lunga 2,65 metri e larga 1,55 metri. L'altezza non le permette nemmeno di stare in piedi. Le pareti sono di cemento umido, la temperatura è costante sui 11 gradi, l'umidità al 95%, il buio è totale. L'unico contatto con l'esterno è un tubo di plastica del diametro di 5 cm, parzialmente ostruito da detriti. Un tunnel verso l'inferno, non una cella di prigionia.
I carcerieri di Cristina sono Giuliano Angelini, un geometra pregiudicato appassionato di medicina, e la sua compagna Loredana Petroncini. Sono loro a gestire quotidianamente la prigionia della ragazza. Le condizioni sono disumane. Cristina riceve solo 2 panini al salame e 500 ml di acqua non potabile al giorno. Angelini le inietta quotidianamente dosi di massicce di Valium fino a 200 gocce al giorno per sedarla. Quando deve scrivere lettere alla famiglia o parlare al telefono, le somministra invece anfetamine ed eccitanti. Le analisi grafologiche delle sue lettere riveleranno 3 fasi. Una grafia traballante sotto l'effetto delle droghe, una persona disperata nei momenti di lucidità e una persona infantile a causa di un'aggressione psicotica. Petroncini la descriveva come un fantasma. Ma chi c'è dietro questo sequestro? L'ideatore è Giuseppe Morabito, boss della locale di Africo, una piccola cittadinanza calabrese. È lui che trasforma i sequestri di persona in un'industria a basso rischio per finanziare le attività dell''ndrangheta. Le trattative con la famiglia vengono gestite da Sebastiano Spadaro, detto il Marsigliese. La prima richiesta è di 5 miliardi di lire, una cifra esorbitante. Il padre di Cristina, Elios, si offre persino in cambio della figlia, ma i rapitori rifiutano. Le 23 telefonate seguono uno schema preciso per destabilizzare la famiglia, con squilli nel cuore della notte e minacce agghiaccianti. Spadaro arriva a minacciare di inviare un pezzetto al giorno della ragazza. Dopo settimane di trattative, la richiesta scende a 1 miliardo di lire. Elios Mazzotti ipoteca la casa, vende tutti i suoi beni e chiede prestiti per raccogliere 1 miliardo e 50 milioni di lire. Il 1 agosto 1975, seguendo le istruzioni, consegna il denaro in un appartamento di Appiano Gentile, ma non sa che sua figlia è già morta da almeno 24 ore. Cristina muore tra il 30 luglio e il 1 agosto per collasso cardiocircolatorio causato da ipotermia cronica, intossicazione da benzodiazepine e cachessia. Pesa solo 35 kg, il 42% in meno del suo peso normale. I rapitori gettano il suo corpo in una discarica a gagliate, coprendolo con una carrozzina giocattolo, sacchi di calce e lamiere di Eternit. Il primo processo del 1977 condanna carcerieri e fiancheggiatori, ma i veri mandanti dell''ndrangheta restano impuniti. La svolta arriva solo nel 2006, quando nuove tecnologie permettono di attribuire un'impronta digitale trovata sulla Mini Minor a Demetrio Latella, uno degli esecutori materiali. Arrestato, Latella confessa: Morabito ci promise il 10% del riscatto. Cristina morì perché Petroncini sbagliò le dosi. Fa anche i nomi dei suoi complici, Giuseppe Calabrò e Antonio Talia. Ma anche stavolta la giustizia sembra sfuggire. Nel 2012 il fascicolo viene archiviato per prescrizione. La svolta definitiva arriva nel 2015, quando la Cassazione stabilisce l'imprescrittibilità dell'omicidio volontario. Nel 2024, a quasi 50 anni dai fatti, si apre finalmente un nuovo processo a Como contro i presunti esecutori materiali. Giuseppe Calabrò, 74 anni, Antonio Talia, 73 anni e Demetrio Latella, 71 anni, reo confesso. Giuseppe Morabito, l'ideatore, è deceduto prima del processo. La procura antimafia di Milano chiede l'ergastolo per tutti e 3 gli imputati, definendo il crimine disumano e riconducibile alla tortura. Le prove includono l'impronta di Latella, la sua confessione e la testimonianza del pentito Angelo Epaminonda, che nel 1985 riconobbe Antonio Talia come uno degli autori del sequestro. Il caso Mazzotti ha lasciato un'eredità importante e molto profonda nella società italiana. 7 settimane dopo il ritrovamento del corpo della figlia, Elios Mazzotti muore di infarto, ma prima esprime il desiderio di creare una fondazione intitolata Cristina. La Fondazione Cristina Mazzotti, finanziata da una raccolta fondi popolare che raggiunge i 100 milioni di lire, è tuttora attiva nella lotta al disagio giovanile. Il caso contribuisce anche a spingere per leggi più severe, ispirando la legge 82 del 91 sul blocco dei beni delle famiglie dei rapiti. Ai funerali di Cristina partecipano 30.000 persone.
Ne sono state dedicate 87 vie in Italia e il suo caso ha ispirato opere teatrali rappresentate in 23 paesi europei. La storia di Cristina Mazzotti ci insegna che la memoria è fondamentale per costruire una società più giusta. Quel sequestro segnò un punto di non ritorno nella criminalità italiana, dimostrando che per i boss dell''ndrangheta la vita umana era diventata un fattore secondario rispetto al profitto. Oggi, a quasi 50 anni da quella tragica estate del 1975, la giustizia sta cercando di chiudere finalmente i conti con il passato. Ma la vera vittoria di Cristina è nella memoria collettiva. Il suo sacrificio ha contribuito a rendere l'Italia un paese più consapevole dei pericoli della criminalità organizzata. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale per non perdere le prossime storie che porterò prossimamente. Grazie per la visione e per il tuo tempo. Io ti saluto e ti auguro una grandiosa giornata. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Oggi voglio portarti indietro nel tempo agli anni 90 per raccontarti uno dei casi di cronaca più drammatici discussi che abbiano messo in atto la Sardegna. Il sequestro del piccolo Farouk Kassam. Questo video segna l'inizio di una nuova playlist che dedicherò ai grandi casi di cronaca nera della nostra isola. Storie dure, a volte scomode, ma che ci aiutano a capire la Sardegna di ieri e di oggi. Seguiranno poi altri episodi su casi che hanno fatto discutere giornali e famiglie intere. La storia di Farouk non è solo la cronaca di un sequestro, è un intreccio di misteri, versioni contrastanti e rivelazioni che ancora oggi fanno discutere. Pronto a iniziare questo viaggio? All'inizio degli anni 90 la Sardegna viveva una grande contraddizione. Da un lato c'era la Costa Smeralda, con il suo turismo di elite, yacht da milioni, ville sfarzose e un'immagine paradiso terrestre che attirava visiti da tutto il mondo. Dall'altro lato invece c'era un'isola che faceva i conti con difficoltà economiche enormi, disoccupazione alle stelle e soprattutto un fenomeno che per decenni l'aveva resa tristemente famosa: i sequestri di persone a scopo di estorsione. Era un periodo in cui la paura conviveva con la quotidianità. Anche le famiglie più insospettabili potevano diventare un bersaglio. E in questo clima di tensione sociale, dove ricchezza e disperazione convivevano a pochi chilometri di distanza, maturò quello che sarebbe diventato uno dei casi più controversi della storia criminale sarda. È il 15 gennaio del 92, Villa Pantoja, vicino a Portocervo. Farouk Kassam ha solo 7 anni. È figlio di Fateh Kassam, un imprenditore di origine indiana che gestisce l'hotel Luci di La Montagna, in Costa Smeralda. Quella mattina un comando di 4 o 5 uomini armati fa irruzione nella villa. È un'azione militarmente organizzata, ma con alcuni dettagli strani che non tornano. I rapitori mobilizzano i presenti, e già qui emergono le prime contraddizioni. Alcune fonti parlano di personale di servizio legato, altre dei genitori stessi. Il piccolo Farouk viene strappato alla famiglia, ma i banditi si accorgono di non aver portato un giubbotto per il bambino. Così gli mettono quello rosa della sorellina, Nur. Un errore banale che suona con la precisione dell'operazione. Il bambino sparisce nel nulla. A guidare l'operazione c'è Matteo Boi, uno dei più forti esponenti del banditismo sardo, evaso dal carcere dell'Asinara. La notizia del rapimento rimbalza ovunque. Un altro sequestro in Sardegna, ma questa volta la vittima è un bambino di 7 anni. Per 177 lunghi giorni, quasi 6 mesi, Farouk resta prigioniero principalmente in una grotta sul Monte Albo, vicino a Lula. 6 mesi di angoscia totale per la famiglia e per l'opinione pubblica. Il padre Fateh Kassam mantiene una linea durissima. Diventa celebre la sua frase sprezzante: "Non compro ciò che è già mio", arrivando persino a dire: "Se è così, tenetelo, sono giovane, ne faccio altri". Un atteggiamento che molti non capiscono. Ma la vicenda assume contorni di estrema brutalità quando, come terza prova di vita, i rapitori compiono un gesto che sconvolge l'Italia. Mutilano la parte superiore dell'orecchio sinistro di Farouk e la inviano alla famiglia. In questo periodo entra in scena Graziano Mesina, la primula rossa del banditismo sardo, che viene scarcerato appositamente per fare da mediatore. Il suo ruolo sarà centrale e controverso. È lui stesso rivendicherà il merito della liberazione finale. Nella notte tra il 10 e l'11 luglio del 92 arriva la notizia che tutti aspettavano. Farouk è stato liberato, ma anche qui iniziano i misteri.
La versione ufficiale parla di pressioni dalle forze dell'ordine che hanno portato alla liberazione senza pagamento di riscatto. Graziano Mesina invece rivendica di aver negoziato personalmente il rilascio, anticipando addirittura la notizia al TG1 prima dell'annuncio ufficiale. Ma chi ha pagato davvero? Le cifre di riscatto variano da fonte a fonte. Si parla di 2 miliardi di lire secondo Mesina, di oltre 5 miliardi secondo altre fonti. E soprattutto, chi ha messo i soldi? La famiglia? Lo Stato? I servizi segreti? Fateh Qassam in dichiarazioni successive sarà enigmatico. Io non ho tirato fuori un soldo dalla mia tasca. Cosa significa? Che qualcun altro ha pagato per avere suo figlio? Ma la storia prende una piega completamente diversa con le rivelazioni del giornalista Antonello Zappadu, che getta una luce inquietante su tutta la vicenda. Ebbene, secondo Zappadu, il sequestro non era a scopo di estorsione, ma una ritorsione. Il padre di Farouk sarebbe stato un trafficante d'armi che aveva venduto armi difettose ai indipendentisti corsi. I corsi avrebbero quindi chiesto ai banditi sardi di sequestrare Fateh Qassam per portarlo in Corsica. Ma ecco la rivelazione più sconvolgente. Al momento del rapimento, Fateh si sarebbe finto il giardiniere per non essere riconosciuto, lasciando che i banditi si portassero via il figlio al posto suo. A sostegno di questa teoria ci sono alcuni indizi. I rapitori chiamavano Fateh con il suo secondo nome, Joseph, un dettaglio che solo i mandanti potevano conoscere. E Farouk avrebbe raccontato di aver visto il mare e un porticciolo, cosa impossibile dalla grotta del Montalbo, forse perché era stato davvero portato in Corsica. Oggi, a più di 30 anni di distanza, il caso Qassam ci aiuta a capire quanto sia cambiata la Sardegna. I sequestri a scopo di estorsione, che erano un incubo ricorrente, oggi sono praticamente scomparsi grazie a leggi più severe e controlli più efficaci. Ma la storia di Farouk ci insegna anche altro, che dietro la cronaca nera spesso si nascondono intrecci internazionali, traffici illeciti e il suo coinvolgimento di apparati dello Stato che a volte agiscono nell'ombra. Se le rivelazioni di Zappadu fossero vere, trasformerebbero il sequestro di Qassam da caso di banditismo a intrigo di portata internazionale, con implicazioni che andrebbero ben oltre la Sardegna. E forse è per questo che Fateh Qassam, prima di lasciare l'Italia, disse una frase che oggi suona profetica: la verità voi non la saprete mai. Il sequestro di Farouk Qassam resta uno dei casi più enigmatici della cronaca italiana. Tra versioni ufficiali, rivelazioni di pentiti e teorie giornalistiche, la verità sembra ancora lontana. Quello che è certo però è che quel sequestro segnò una svolta. Da quel momento lo Stato intensificò la lotta ai rapimenti e negli anni successivi questo fenomeno criminale iniziò a scomparire dalla Sardegna. Ma ti lascio una domanda. Secondo te la verità su questo caso emergerà mai completamente? Scrivimelo nei commenti. Discutiamolo insieme in modo tranquillo e costruttivo. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale, perché nei prossimi episodi di questa playlist racconteremo altri grandi casi di cronaca che hanno segnato la nostra isola. Grazie per la tua presenza e per il tuo tempo e noi ci vediamo nel prossimo video. Immagina un mondo dove lo Stato non esiste, dove un giudice non decide chi ha ragione e chi ha torto, dove la giustizia non passa per un'aula di tribunale, ma per la canna di un fucile. Immagina un codice d'onore così ferreo che un padre può essere costretto a uccidere per vendicare un figlio, e quel figlio un giorno dovrà vendicare il padre. Una catena infinita di sangue che si tramanda di generazione in generazione, come un'eredità maledetta. Non sto parlando del Medioevo, sto parlando della Sardegna, della Barbagia, degli anni 60, 70, 80, l'altro ieri praticamente. Oggi ti racconto la storia della faida barbaricina, una guerra silenziosa durata oltre 60 anni, che ha lasciato sul campo centinaia di morti e un'intera comunità segnata per sempre. Ma non è solo una storia del passato, perché le dinamiche che hanno alimentato quelle faide sono le stesse che oggi scatenano le guerre tra bande, nelle periferie delle nostre città. Dunque, cos'era la faida? La parola sarda è disamistade, inimicizia mortale. Ma non stiamo parlando di semplici risse o vendette casuali, stiamo parlando di un sistema giuridico parallelo, con regole precise, tramandato oralmente da generazioni. Il sociologo Antonio Pigliaru lo ha definito il codice barbaricino, un ordinamento giuridico non scritto che governava la vita della Barbagia, sostituendosi completamente allo Stato italiano. E qual era la regola fondamentale?
Articolo 1. L'offesa deve essere vendicata. Vediamo ora come funzionava il meccanismo con un esempio concreto. Immagina un pastore a cui viene rubato il bestiame. Oggi chiameresti i carabinieri, giusto? Ma in Barbagia, negli anni 60, chiamare lo Stato significava disonorarsi. Significava ammettere pubblicamente di non essere in grado di difendere ciò che è tuo. Quindi cosa succedeva? Il pastore derubato doveva ristabilire il suo onore, non recuperando le pecore, ma lavando l'offesa con il sangue. E così partiva la spirale. L'offesa iniziale, un furto, uno sgarbo, un'offesa percepita. E poi la vendetta. La famiglia offesa uccide un membro della famiglia offenditrice. La controvendetta. La famiglia colpita deve rispondere, altrimenti perde l'onore. L'escalation infinita. Ogni omicidio genera l'obbligo morale di un nuovo omicidio. I figli vendicavano i padri, i nipoti vendicavano i nonni. La memoria del torto si tramandava come un testamento di sangue. Non era anarchia, era un sistema. E qui arriviamo al punto più inquietante. La disamistade non era caos, era un sistema ordinato, con regole precise che tutti conoscevano e rispettavano. C'erano limiti. In teoria, donne e bambini non dovevano essere coinvolti. La vendetta doveva essere proporzionata, ma soprattutto la vendetta era un dovere sociale, non una scelta personale. Se tu non vendicavi un'offesa a tua famiglia, eri tu a perdere l'onore. Diventavi un vigliacco agli occhi della comunità. Eri escluso, disprezzato, annullato socialmente. Ti suona familiare? Dovrebbe, perché è esattamente la logica del rispetto che governa oggi le gang giovanili. Il caso più famoso è quello di Orgosolo, il paese che è diventato il simbolo stesso della faida barbaricina. Dal 1905 al 1917 due famiglie si sono massacrate a vicenda con una ferocia che sconvolse persino una società abituata alla violenza. Circa 40 omicidi in poco più di 10 anni, in un paese di poche migliaia di abitanti. Le strade d'Orgosolo erano un campo di battaglia, nessuno usciva disarmato. Le donne avevano paura a mandare i figli a scuola, gli anziani si chiudevano in casa al tramonto. Arriviamo ora al periodo storico del processo di Sassari, 1917. E qui succede una cosa incredibile. Lo Stato italiano decide di intervenire. Arresta i protagonisti della faida e li porta a processo a Sassari. È lo scontro finale tra la legge dello Stato e il codice barbaricino. E chi vince secondo te? Gli imputati vengono completamente assolti. La Corte di fatto riconosce la legittimità del codice della vendetta. Lo Stato italiano perde in tribunale contro un sistema giuridico tribale. Pensaci un attimo. Nel 1917, mentre in Europa infuriava la Prima Guerra Mondiale e il mondo si modernizzava, in Sardegna un tribunale dello Stato riconosceva che la vendetta di sangue era legittima. Cosa ci dice questo? Ci dice che quando un sistema di valori è radicato abbastanza profondamente in una comunità, nemmeno lo Stato riesce a spezzarlo. E questo vale anche oggi. Negli anni 60, 70 e 80 la Barbagia vive il suo periodo più buio. Non solo le faide tradizionali continuano, ma si intrecciano con un nuovo fenomeno, l'anonima sequestri. In quegli anni la Sardegna diventa la capitale mondiale dei sequestri di persona. Imprenditori, bambini, turisti vengono rapiti e tenuti prigionieri per mesi nelle montagne della Barbagia, mentre le famiglie pagano riscatti milionari. E cosa succede quando girano tutti quei soldi? Nascono nuove faide. Non più solo per l'onore o per il bestiame rubato, ma per la spartizione dei profitti dei sequestri. Famiglie che prima collaboravano diventano nemiche mortali. La violenza esplode. Parliamo di centinaia di omicidi in pochi decenni, e non solo al Gosolo, ma Moiada, Fonni, Nuoro, Oliena, Dorgali, Orosei. Ogni paese della Barbagia ha la sua faida, i suoi morti, le sue vedove vestite di nero. In alcuni paesi la popolazione maschile si dimezza. Intere generazioni di uomini scompaiono, uccisi in agguati, fucilati alle spalle, sterminati in vere e proprie esecuzioni di massa tra clan. E in tutto questo nessuno parla. L'omertà è totale, assoluta, inviolabile. I carabinieri arrivano sulla scena di un omicidio e trovano un paese cieco, sordo e muto. Tutti hanno visto, tutti sanno che è stato, ma nessuno dice nulla. Perché parlare con lo Stato significava tradire, e tradimento si paga con la vita. Secondo te cos'è più forte? La paura della legge o la paura della comunità?
Forse già da un po' ti starei chiedendo perché ti sto raccontando tutto questo. Beh, perché la faida barbaricina non è solo storia antica, è un archetipo che si ripete ancora oggi sotto forme diverse. Ieri il pastore difendeva il suo Saltus, il suo territorio di pascolo. Era la sua identità, la sua sopravvivenza, il suo onore. Oggi le bande difendono il loro quartiere, la loro piazza di spaccio. Invadere quel territorio è un'offesa che richiede una risposta violenta. La logica è identica, cambia il contesto, ma il meccanismo psicologico è lo stesso. Il territorio non è solo uno spazio fisico, è un'estensione della propria identità. Ieri rubare il bestiame non era solo un danno economico, era un'offesa all'onore che doveva essere lavata con il sangue. Oggi uno sguardo sbagliato, una frase sui social, un'invasione di campo, sono tutte offese al rispetto che scatenano la violenza. Ti faccio una domanda. Cosa c'è di diverso tra un pastore che uccide per vendicare il bestiame rubato e un ragazzo che accoltella un rivale per una storia su Instagram? La risposta è nulla. È la stessa identica dinamica. L'offesa percepita diventa più importante della vita stessa. Ieri un omicidio ne generava un altro, le faide duravano generazioni. Oggi invece uno scontro tra bande genera una vendetta, che genera una controvendetta, che genera un'escalation senza fine. A Napoli, a Marsiglia, nelle banlieue parigine, nelle periferie di Milano, ovunque vediamo la stessa spirale, un morto chiama un altro morto all'infinito. Collaborare con i carabinieri ieri era un tradimento imperdonabile. Oggi chi parla viene punito. La legge del silenzio è ferrea. E anche qui la logica è identica. Lo Stato è il nemico, la vera giustizia è quella che ci facciamo da soli. E ora arriviamo al cuore del problema. Ieri lo Stato italiano era visto come un invasore straniero, incapace di capire le dinamiche locali e di garantire vera giustizia. Oggi, nei quartieri degradati, lo Stato è visto come assente, corrotto o ostile. Le istituzioni non arrivano o arrivano solo con la repressione. E quindi cosa succede? Nasce un sistema parallelo, un codice alternativo, una giustizia privata che sostituisce a quella pubblica. E qui secondo me dobbiamo farci una domanda fondamentale. Perché accade tutto questo? La giustizia privata emerge quando si verificano 4 condizioni. Lo Stato è assente, non arriva fisicamente nelle zone periferiche o marginali. Lo Stato è inefficace, non riesce a garantire sicurezza e giustizia rapida. Lo Stato è percepito come estraneo, non rappresenta i valori della comunità. Esiste un codice alternativo, un sistema di valori parallelo e radicato. Tutte e 4 queste condizioni erano presenti in Barbagia dagli anni 60-80 e sono presenti oggi in molte periferie urbane, da pastore al gangster. Facciamo un confronto diretto. Nella Barbagia del Novecento c'era il codice d'onore pastorale, la vendetta come dovere morale, la famiglia come unità combattente, il territorio come identità, l'omertà verso lo Stato. Nei quartieri degradati di oggi c'è il codice d'onore della strada, la vendetta come risposta obbligata, la banda come famiglia sostitutiva, il quartiere come identità, l'omertà verso la polizia. Cambiano le armi, dal fucile da caccia alla pistola, cambiano i luoghi, dalle montagne alle piazze, ma la struttura è identica. E qui ti faccio un'altra domanda. Siamo davvero così diversi dai nostri nonni? O stiamo semplicemente ripetendo gli stessi errori con abiti nuovi? In un contesto di faida permanente succede qualcosa di terribile. La violenza diventa normale. I bambini crescono sapendo che un giorno potrebbero dover vendicare il padre o il fratello. Le donne accettano che i loro uomini possano non tornare a casa. Andare armati diventa normale come portare il portafoglio. E la cosa più inquietante? Nessuno si scandalizza più. E come può svilupparsi economicamente un territorio dove nessuno investe per paura? I giovani emigrano per sfuggire alla violenza. Lo Stato è visto come nemico. L'omertà blocca ogni forma di collaborazione. Non puoi. E infatti la Barbagia è rimasta per decenni una delle aree più arretrate d'Italia, nonostante le sue risorse naturali e la sua bellezza. La violenza non crea mai ricchezza, crea solo povertà e disperazione. E alla fine, perché si sono fermate? Negli anni 90 le faide barbaricine tradizionali si sono sostanzialmente esaurite. Perché questo? Beh, perché c'è stato un intervento massiccio dello Stato, operazioni di polizia su larga scala, presidi militari permanenti, cambiamento economico, declino della pastorizia tradizionale, nuove opportunità di lavoro.
Spopolamento, i giovani se ne sono andati, interrompendo la catena generazionale. Stanchezza sociale, dopo decine di morti le comunità hanno detto basta. E l'integrazione, le nuove generazioni sono integrate nella società moderna. Certo, ci sono state eccezioni. L'omicidio di Don Graziano Montoni al Gosolo nel 1998, alcuni omicidi negli anni 2000 legati a vecchie faide mai chiuse del tutto, ma sono eccezioni. Il fenomeno nella sua forma tradizionale è sostanzialmente finito, e questo ci insegna qualcosa di fondamentale. Le faide si possono fermare, ma solo con un mix di repressione, sviluppo economico e cambiamento culturale. La repressione da sola non basta. Se arriva solo la polizia, senza servizi, senza opportunità, senza speranza, la violenza si sposta, ma non si ferma. Allora, cosa ci insegna la storia della faida barbaricina? La giustizia privata è una malattia sociale. Non si cura solo con l'arresto dei criminali, serve intervenire sulle cause profonde. La povertà, la mancanza di opportunità, il senso di esclusione. Le vendette sono infinite. Una volta innescata la spirale è difficilissimo fermarla. Ogni morto genera un nuovo morto. Serve interrompere il ciclo, non alimentarlo. L'omertà protegge i criminali. Senza collaborazione della comunità la giustizia non funziona, ma la comunità collabora solo se si fida dello Stato, e si fida solo se lo Stato è presente non solo con la polizia ma con i servizi. Il codice d'onore è radicato. Cambiare la mentalità richiede generazioni. Non si può pensare di risolvere il problema in pochi anni con qualche operazione di polizia. Lo Stato deve essere più presente. Non basta arrivare quando c'è da arrestare qualcuno. Bisogna esserci prima, con scuole, ospedali, centri sportivi, opportunità di lavoro. Bisogna dare ai giovani un'alternativa alla violenza. E infine ti faccio l'ultima domanda. Secondo te stiamo applicando queste lezioni oggi? O stiamo ripetendo gli stessi errori pensando che basti più polizia per risolvere il problema delle gang? In conclusione, la faida barbaricina non è solo un pezzo di storia sarda, è un archetipo universale, è quello che succede ogni volta che lo Stato si ritira, la giustizia privata sostituisce quella pubblica, l'onore diventa più importante della vita, la vendetta diventa un dovere morale. Quella barbagia non esiste più, i pastori con i fucili a tracolla sono diventati impiegati studenti. Orgosolo oggi è un paese tranquillo, famoso più per i suoi murales che per le sue faide. Ma il meccanismo della faida, della vendetta, della giustizia privata è sempre lì, dormiente, pronto a risvegliarsi ogni volta che lo Stato fallisce nel suo compito fondamentale, garantire giustizia e speranza. E questo vale per la Barbagia come per le periferie di Napoli, per le banlieue di Parigi, per i quartieri di Marsiglia. Le armi cambiano, i luoghi cambiano, ma la logica mortale della giustizia privata rimane tragicamente la stessa. Raccontami se ti va nei commenti. Conosci storie di faide o vendette nella tua zona? Hai mai visto questa logica all'opera? Come pensi si possa spezzare il ciclo della violenza? Scrivimi la tua opinione, sono molto interessato. Con rispetto però, attenzione. Se questo video ti ha fatto riflettere, lascia un mi piace e iscriviti al canale, perché solo portando alla luce questi problemi, solo conoscendo la nostra storia, possiamo evitare di ripeterla. Noi ci vediamo al prossimo approfondimento. Grazie per la tua attenzione, ma soprattutto per la tua pazienza. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Quest'oggi ti porterò indietro nel tempo, precisamente al 1975, per raccontarti una storia che ha segnato per sempre la cronaca nera italiana e che, anche se non è avvenuta completamente in Sardegna, ha comunque dei legami con la nostra isola e con quella stagione di criminalità che ha caratterizzato gli anni 70. Ti parlerò del sequestro di Cristina Mazzotti, 18enne lombarda che divenne tristemente famosa per essere stata la prima vittima in Italia di un rapimento finito in tragedia. Una storia che cambierà per sempre il modo di vedere i sequestri di persona nel nostro paese. Prima di entrare nel dettaglio della vicenda di Cristina, è importante però capire il contesto storico in cui ci troviamo. Tra gli anni 70 e 80 l'Italia visse quella che gli esperti definiscono una vera epidemia di sequestri di persona. Parliamo di numeri impressionanti. Tra il 1972 e il 1985 si registrarono 671 sequestri, con 694 persone rapite. Di queste, 80 non fecero mai ritorno a casa. Le regioni più colpite erano la Lombardia, con 144 rapimenti e un bottino di quasi 275 miliardi di lire. La nostra Sardegna e la Calabria. Mentre in Sardegna operavano principalmente i banditi della Barbagia, sfruttando il territorio impervio,
Furono però le Endrine calabresi di Platì e dell'Aspromonte a trasformare i rapimenti in una vera industria del crimine. Cristina Mazzotti nasce il 24 giugno 1957. È una studentessa diciottenne del liceo classico Carducci di Milano, descritta da tutti come una ragazza dolce, solare, con lunghi capelli neri e un sorriso radiante. È la più giovane di 3 figli di una famiglia benestante, ma non ricchissima. Il padre è Elios Mazzotti, un imprenditore e broker nel settore dei cereali. La madre si chiama Carla Iroldi. La famiglia possiede una villa a Piglio, sul largo di Como, dove Cristina ama trascorrere le sue vacanze estive. Il 30 giugno 1975 Cristina festeggia il suo 18° compleanno e la promozione scolastica. Non sa però che quella sarà l'ultima serata della sua vita da ragazza libera. È l'1:30 di notte del 1 luglio 1975. Cristina sta tornando alla villa di famiglia insieme agli amici Carlo Galli ed Emanuela Lusari a bordo di una Mini Minor. Hanno appena finito di festeggiare al bar Il Bosisio di Erba. All'improvviso, un comando a bordo di un Alfa Romeo Giulia blu e una Fiat 125 gialla taglia loro la strada con una manovra di tipo militare. 4 uomini armati, con il volto coperto da passamontagna e un forte accento meridionale, li costringono a spostarsi sui sedili posteriori. Dopo circa 40 km l'auto si ferma da Piano Gentile. Uno dei rapitori chiede chi sia Cristina Mazzotti. La ragazza, coraggiosa, si fa avanti per proteggere gli amici. Viene immediatamente incappucciata e trasferita sulla Fiat 125. Carlo ed Emanuela vengono legati e abbandonati dopo un tentativo fallito di narcotizzarli con il cloroformio. Cristina viene condotta in una cascina chiamata Padre Eterno a Castelletto Ticino, in provincia di Novara. Qui l'aspetta un inferno che nessun essere umano dovrebbe mai vivere. La sua prigione è una cella sotterranea scavata nel garage, nascosta sotto un falso pavimento. Immagina, profonda 1,45 m, lunga 2,65 m e larga 1,55 m. L'altezza non le permette nemmeno di stare in piedi. Le pareti sono di cemento umido, la temperatura è costante sui 11 gradi, l'umidità al 95%, il buio è totale. L'unico contatto con l'esterno è un tubo di plastica del diametro di 5 cm, parzialmente ostruito da detriti. Un tunnel verso l'inferno, non una cella di prigionia. I carcerieri di Cristina sono Giuliano Angelini, un geometra pregiudicato appassionato di medicina, e la sua compagna Loredana Petroncini. Sono loro a gestire quotidianamente la prigionia della ragazza. Le condizioni sono disumane. Cristina riceve solo 2 panini al salame e 500 ml di acqua non potabile al giorno. Angelini le inietta quotidianamente dosi di massicce di Valium, fino a 200 gocce al giorno, per sedarla. Quando deve scrivere lettere alla famiglia o parlare al telefono, le somministra invece anfetamine ed eccitanti. Le analisi grafologiche delle sue lettere riveleranno 3 fasi. Una grafia traballante sotto l'effetto delle droghe, una persona disperata nei momenti di lucidità e una persona infantile a causa di un'aggressione psicotica. Petroncini la descriveva come un fantasma. Ma chi c'è dietro questo sequestro? L'ideatore è Giuseppe Morabito, boss della locale di Africo, una piccola cittadinanza calabrese. È lui che trasforma i sequestri di persona in un'industria a basso rischio per finanziare le attività dell''ndrangheta. Le trattative con la famiglia vengono gestite da Sebastiano Spadaro, detto il Marsigliese. La prima richiesta è di 5 miliardi di lire, una cifra esorbitante. Il padre di Cristina, Elios, si offre persino in cambio della figlia, ma i rapitori rifiutano. Le 23 telefonate seguono uno schema preciso per destabilizzare la famiglia, con squilli nel cuore della notte e minacce agghiaccianti. Spadaro arriva a minacciare di inviare un pezzetto al giorno della ragazza. Dopo settimane di trattative, la richiesta scende a 1 miliardo di lire. Elios Mazzotti ipoteca la casa, vende tutti i suoi beni e chiede prestiti per raccogliere 1 miliardo e 50 milioni di lire. Il 1 agosto 1975, seguendo le istruzioni, consegna il denaro in un appartamento di Appiano Gentile, ma non sa che sua figlia è già morta da almeno 24 ore.
Cristina muore tra il 30 luglio e il 1 agosto per collasso cardiocircolatorio causato da ipotermia cronica, intossicazione da benzodiazepine e cachessia. Pesa solo 35 kg, il 42% in meno del suo peso normale. I rapitori gettano il suo corpo in una discarica a gagliate, coprendolo con una carrozzina giocattolo, sacchi di calce e lamiere di Eternit. Il primo processo del 1977 condanna carcerieri e fiancheggiatori, ma i veri mandanti dell''ndrangheta restano impuniti. La svolta arriva solo nel 2006, quando nuove tecnologie permettono di attribuire un'impronta digitale trovata sulla Mini Minor a Demetrio Latella, uno degli esecutori materiali. Arrestato, Latella confessa: Morabito ci promise il 10% del riscatto. Cristina morì perché Petroncini sbagliò le dosi. Fa anche i nomi dei suoi complici, Giuseppe Calabrò e Antonio Talia. Ma anche stavolta la giustizia sembra sfuggire. Nel 2012 il fascicolo viene archiviato per prescrizione. La svolta definitiva arriva nel 2015, quando la Cassazione stabilisce l'imprescrittibilità dell'omicidio volontario. Nel 2024, a quasi 50 anni dai fatti, si apre finalmente un nuovo processo a Como contro i presunti esecutori materiali. Giuseppe Calabrò, 74 anni, Antonio Talia, 73 anni e Demetrio Latella, 71 anni, reo confesso. Giuseppe Morabito, l'ideatore, è deceduto prima del processo. La procura antimafia di Milano chiede l'ergastolo per tutti e tre gli imputati, definendo il crimine disumano e riconducibile alla tortura. Le prove includono l'impronta di Latella, la sua confessione e la testimonianza del pentito Angelo Epaminonda, che nel 1985 riconobbe Antonio Talia come uno degli autori del sequestro. Il caso Mazzotti ha lasciato un'eredità importante e molto profonda nella società italiana. 7 settimane dopo il ritrovamento del corpo della figlia, Elios Mazzotti muore di infarto, ma prima esprime il desiderio di creare una fondazione intitolata Cristina. La Fondazione Cristina Mazzotti, finanziata da una raccolta fondi popolare che raggiunge i 100 milioni di lire, è tuttora attiva nella lotta al disagio giovanile. Il caso contribuisce anche a spingere per leggi più severe, ispirando la legge 82 del 91 sul blocco dei beni delle famiglie dei rapiti. Ai funerali di Cristina partecipano 30.000 persone. Ne sono state dedicate 87 vie in Italia e il suo caso ha ispirato opere teatrali rappresentate in 23 paesi europei. La storia di Cristina Mazzotti ci insegna che la memoria è fondamentale per costruire una società più giusta. Questo segnò un punto di non ritorno nella criminalità italiana, dimostrando che per i boss dell''ndrangheta la vita umana era diventata un fattore secondario rispetto al profitto. Oggi, a quasi 50 anni da quella tragica estate del 1975, la giustizia sta cercando di chiudere finalmente i conti con il passato. Ma la vera vittoria di Cristina è nella memoria collettiva. Il suo sacrificio ha contribuito a rendere l'Italia un paese più consapevole dei pericoli della criminalità organizzata. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale per non perdere le prossime storie che porterò prossimamente. Grazie per la visione e per il tuo tempo. Io ti saluto e ti auguro una grandiosa giornata. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Oggi voglio portarti indietro nel tempo agli anni 90 per raccontarti uno dei casi di cronaca più drammatici discussi che abbiano messo in atto la Sardegna. Il sequestro del piccolo Farouk Kassam. Questo video segna l'inizio di una nuova playlist che dedicherò ai grandi casi di cronaca nera della nostra isola. Storie dure, a volte scomode, ma che ci aiutano a capire la Sardegna di ieri e di oggi. Seguiranno poi altri episodi su casi che hanno fatto discutere giornali e famiglie intere. La storia di Farouk non è solo la cronaca di un sequestro, è un intreccio di misteri, versioni contrastanti e rivelazioni che ancora oggi fanno discutere. Pronto a iniziare questo viaggio? All'inizio degli anni 90 la Sardegna viveva una grande contraddizione. Da un lato c'era la Costa Smeralda, con il suo turismo di elite, yacht da milioni, ville sfarzose e un'immagine paradiso terrestre che attirava visiti da tutto il mondo. Dall'altro lato invece c'era un'isola che faceva i conti con difficoltà economiche enormi, disoccupazione alle stelle e soprattutto un fenomeno che per decenni l'aveva resa tristemente famosa.
i sequestri di persona a scopo di estorsione. Era un periodo in cui la paura conviveva con la quotidianità. Anche le famiglie più insospettabili potevano diventare un bersaglio. E in questo clima di tensione sociale, dove ricchezza e disperazione convivevano a pochi chilometri di distanza, maturò quello che sarebbe diventato uno dei casi più controversi della storia criminale sarda. È il 15 gennaio del 92, Villa Pantoja, vicino a Portocervo. Farooq Kassam ha solo 7 anni. È figlio di Fateh Kassam, un imprenditore di origine indiana che gestisce l'hotel Luci di La Montagna, in Costa Smeralda. Quella mattina un comando di 4 o 5 uomini armati fa irruzione nella villa. È un'azione militarmente organizzata, ma con alcuni dettagli strani che non tornano. I rapitori mobilizzano i presenti, e già qui avvengono le prime contraddizioni. Alcune fonti parlano di personale di servizio legato, altre dei genitori stessi. Il piccolo Farooq viene strappato alla famiglia, ma i banditi si accorgono di non aver portato un giubbotto per il bambino. Così gli mettono quello rosa della sorellina, Nur. Un errore banale che suona con la precisione dell'operazione. Il bambino sparisce nel nulla. A guidare l'operazione c'è Matteo Boi, uno dei più forti esponenti del banditismo sardo, evaso dal carcere dell'Asinara. La notizia del rapimento rimbalza ovunque. Un altro sequestro in Sardegna, ma questa volta la vittima è un bambino di 7 anni. Per 177 lunghi giorni, quasi 6 mesi, Farooq resta prigioniero principalmente in una grotta sul Monte Albo, vicino a Lula. 6 mesi di angoscia totale per la famiglia e per l'opinione pubblica. Il padre Fateh Kassam mantiene una linea durissima. Diventa celebre la sua frase sprezzante: "Non compro ciò che è già mio", arrivando persino a dire: "Se è così, tenetelo, sono giovane, ne faccio altri". Un atteggiamento che molti non capiscono. Ma la vicenda assume contorni di estrema brutalità quando, come terza prova di vita, i rapitori compiono un gesto che sconvolge l'Italia. Mutilano la parte superiore dell'orecchio sinistro di Farooq e la inviano alla famiglia. In questo periodo entra in scena Graziano Mesina, la primula rossa del banditismo sardo, che viene scarcerato appositamente per fare da mediatore. Il suo ruolo sarà centrale e controverso, e lui stesso rivendicherà il merito della liberazione finale. Nella notte tra il 10 e l'11 luglio del 92 arriva la notizia che tutti aspettavano. Farooq è stato liberato, ma anche qui iniziano i misteri. La versione ufficiale parla di pressioni dalle forze dell'ordine che hanno portato alla liberazione senza pagamento di riscatto. Graziano Mesina invece rivendica di aver negoziato personalmente il rilascio, anticipando addirittura la notizia al TG1 prima dell'annuncio ufficiale. Ma chi ha pagato davvero? Le cifre di riscatto variano da fonte a fonte. Si parla di 2 miliardi di lire secondo Mesina, di oltre 5 miliardi secondo altre fonti. E soprattutto, chi ha messo i soldi? La famiglia? Lo Stato? I servizi segreti? Fateh Kassam in dichiarazioni successive sarà enigmatico. Io non ho tirato fuori un soldo dalla mia tasca. Cosa significa? Che qualcun altro ha pagato per avere suo figlio? Ma la storia prende una piega completamente diversa con le rivelazioni del giornalista Antonello Zappadu, che getta una luce inquietante su tutta la vicenda. Ebbene, secondo Zappadu, il sequestro non era a scopo di estorsione, ma una ritorsione. Il padre di Farooq sarebbe stato un trafficante d'armi che aveva venduto armi difettose a indipendentisti corsi. I corsi avrebbero quindi chiesto ai banditi sardi di sequestrare Fateh Kassam per portarlo in Corsica. Ma ecco la rivelazione più sconvolgente. Al momento del rapimento, Fateh si sarebbe finto il giardiniere per non essere riconosciuto, lasciando che i banditi si portassero via il figlio al posto suo. A sostenere questa teoria ci sono alcuni indizi. I rapitori chiamavano Fateh con il suo secondo nome, Joseph, un dettaglio che solo i mandanti potevano conoscere. E Farooq avrebbe raccontato di aver visto il mare e un porticciolo, cosa impossibile dalla grotta del Montalbo, forse perché era stato davvero portato in Corsica. Oggi, a più di 30 anni di distanza, il caso Kassam ci aiuta a capire quanto sia cambiata la Sardegna. I sequestri a scopo di estorsione, che erano un incubo ricorrente, oggi sono praticamente scomparsi grazie a leggi più severe e controlli più efficaci. Ma la storia di Farooq ci insegna anche altro, che dietro la cronaca nera spesso si nascondono intrecci internazionali, traffici illeciti e il suo coinvolgimento
di apparati dello Stato che a volte agiscono nell'ombra. Se le rivelazioni di Zapadu fossero vere, trasformerebbero il sequestro Qassam da caso di banditismo a intrigo di portata internazionale, con implicazioni che andrebbero ben oltre la Sardegna. E forse è per questo che Fateh Qassam, prima di lasciare l'Italia, disse una frase che oggi suona profetica: la verità voi non la saprete mai. Il sequestro di Farooq Qassam resta uno dei casi più enigmatici della cronaca italiana. Tra versioni ufficiali, rivelazioni di pentiti e teorie giornalistiche, la verità sembra ancora lontana. Quello che è certo però è che quel sequestro segnò una svolta. Da quel momento lo Stato intensificò la lotta ai rapimenti e negli anni successivi questo fenomeno criminale iniziò a scomparire dalla Sardegna. Ma ti lascio una domanda. Secondo te la verità su questo caso emergerà mai completamente? Scrivimelo nei commenti. Discutiamone insieme in modo tranquillo e costruttivo. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale, perché nei prossimi episodi di questa playlist racconteremo altri grandi casi di cronaca che hanno segnato la nostra isola. Grazie per la tua presenza e per il tuo tempo e noi ci vediamo nel prossimo video. Immagina un mondo dove lo Stato non esiste, dove un giudice non decide chi ha ragione e chi ha torto, dove la giustizia non passa per un'aula di tribunale, ma per la canna di un fucile. Immagina un codice d'onore così ferreo che un padre può essere costretto a uccidere per vendicare un figlio, e quel figlio un giorno dovrà vendicare il padre. Una catena infinita di sangue che si tramanda di generazione in generazione, come un'eredità maledetta. Non sto parlando del Medioevo, sto parlando della Sardegna, della Barbagia, degli anni 60, 70, 80, l'altro ieri praticamente. Oggi ti racconto la storia della faida barbaricina, una guerra silenziosa durata oltre 60 anni, che ha lasciato sul campo centinaia di morti e un'intera comunità segnata per sempre. Ma non è solo una storia del passato, perché le dinamiche che hanno alimentato quelle faide sono le stesse che oggi scatenano le guerre tra bande, nelle periferie delle nostre città. Dunque, cos'era la faida? La parola sarda è disamistade, inimicizia mortale, ma non stiamo parlando di semplici risse o vendette casuali. Stiamo parlando di un sistema giuridico parallelo, con regole precise, tramandato oralmente da generazioni. Il sociologo Antonio Pigliaru lo ha definito il codice barbaricino, un ordinamento giuridico non scritto che governava la vita della Barbagia, sostituendosi completamente allo Stato italiano. E qual era la regola fondamentale? Articolo 1. L'offesa deve essere vendicata. Vediamo ora come funzionava il meccanismo con un esempio concreto. Immagina un pastore a cui viene rubato il bestiame. Oggi chiameresti i carabinieri, giusto? Ma in Barbagia, negli anni 60, chiamare lo Stato significava disonorarsi. Significava ammettere pubblicamente di non essere in grado di difendere ciò che è tuo. Quindi cosa succedeva? Il pastore derubato doveva ristabilire il suo onore, non recuperando le pecore, ma lavando l'offesa con il sangue. E così partiva la spirale. L'offesa iniziale, un furto, uno sgarbo, un'offesa percepita. E poi la vendetta. La famiglia offesa uccide un membro della famiglia offenditrice. La controvendetta. La famiglia colpita deve rispondere, altrimenti perde l'onore. L'escalation infinita. Ogni omicidio genera l'obbligo morale di un nuovo omicidio. I figli vendicavano i padri, i nipoti vendicavano i nonni. La memoria del torto si tramandava come un testamento di sangue. Non era anarchia, era un sistema. E qui arriviamo al punto più inquietante. La disamistade non era caos, era un sistema ordinato, con regole precise che tutti conoscevano e rispettavano. C'erano limiti. In teoria, donne e bambini non dovevano essere coinvolti. La vendetta doveva essere proporzionata, ma soprattutto la vendetta era un dovere sociale, non una scelta personale. Se tu non vendicavi un'offesa alla tua famiglia, eri tu a perdere l'onore. Diventavi un vigliacco agli occhi della comunità. Eri escluso, disprezzato, annullato socialmente. Ti suona familiare? Dovrebbe, perché è esattamente la logica del rispetto che governa oggi le gang giovanili. Il caso più famoso è quello di Orgosolo, il paese che è diventato il simbolo stesso della faida barbaricina. Dal 1905 al 1917 due famiglie si sono massacrate a vicenda con una ferocia che sconvolse persino una società abituata alla violenza. Circa 40 omicidi in poco più di 10 anni, in un paese di poche migliaia di abitanti. Le strade d'Orgosolo erano un campo di battaglia,
Nessuno usciva disarmato. Le donne avevano paura a mandare i figli a scuola, gli anziani si chiudevano in casa al tramonto. Arriviamo ora al periodo storico del processo di Sassari, 1917. E qui succede una cosa incredibile. Lo Stato italiano decide di intervenire. Arresta i protagonisti della faida e li porta a processo a Sassari. È lo scontro finale tra la legge dello Stato e il codice barbaricino. E che vince secondo te? Gli imputati vengono completamente assolti. La Corte di fatto riconosce la legittimità del codice della vendetta. Lo Stato italiano perde in tribunale contro un sistema giuridico tribale. Pensaci un attimo. Nel 1917, mentre in Europa infuriava la prima guerra mondiale e il mondo si modernizzava, in Sardegna un tribunale dello Stato riconosceva che la vendetta di sangue era legittima. Cosa ci dice questo? Ci dice che quando un sistema di valori è radicato abbastanza profondamente in una comunità, nemmeno lo Stato riesce a spezzarlo. E questo vale anche oggi. Negli anni 60, 70 e 80 la Barbagia vive il suo periodo più buio. Non solo le faide tradizionali continuano, ma si intrecciano con un nuovo fenomeno, l'anonima sequestri. In quegli anni la Sardegna diventa la capitale mondiale dei sequestri di persona. Imprenditori, bambini, turisti vengono rapiti e tenuti prigionieri per mesi nelle montagne della Barbagia, mentre le famiglie pagano riscatti milionari. E cosa succede quando girano tutti quei soldi? Nascono nuove faide, non più solo per l'onore o per il bestiame rubato, ma per la spartizione dei profitti dei sequestri. Famiglie che prima collaboravano diventano nemiche mortali. La violenza esplode. Parliamo di centinaia di omicidi in pochi decenni, e non solo al Gosolo, ma Moiada, Fonni, Nuoro, Oliena, Dorgali, Orosei. Ogni paese della Barbagia ha la sua faida, i suoi morti, le sue vedove vestite di nero. In alcuni paesi la popolazione maschile si dimezza. Intere generazioni di uomini scompaiono, uccisi in agguati, fucilati alle spalle, sterminati in vere e proprie esecuzioni di massa tra clan. E in tutto questo nessuno parla. L'omertà è totale, assoluta, inviolabile. I carabinieri arrivano sulla scena di un omicidio e trovano un paese cieco, sordo e muto. Tutti hanno visto, tutti sanno che è stato, ma nessuno dice nulla. Perché parlare con lo Stato significava tradire, e tradimento si paga con la vita. Secondo te cos'è più forte? La paura della legge o la paura della comunità? Forse già da un po' ti starei chiedendo perché ti sto raccontando tutto questo. Beh, perché la faida barbaricina non è solo storia antica, è un archetipo che si ripete ancora oggi sotto forme diverse. Ieri il pastore difendeva il suo Saltus, il suo territorio di pascolo. Era la sua identità, la sua sopravvivenza, il suo onore. Oggi le bande difendono il loro quartiere, la loro piazza di spaccio. Invadere quel territorio è un'offesa che richiede una risposta violenta. La logica è identica, cambia il contesto, ma il meccanismo psicologico è lo stesso. Il territorio non è solo uno spazio fisico, è un'estensione della propria identità. Ieri rubare il bestiame non era solo un danno economico, era un'offesa all'onore che doveva essere lavata con il sangue. Oggi uno sguardo sbagliato, una frase sui social, un'invasione di campo, sono tutte offese al rispetto che scatenano la violenza. Ti faccio una domanda. Cosa c'è di diverso tra un pastore che uccide per vendicare il bestiame rubato e un ragazzo che accoltella un rivale per una storia su Instagram? La risposta è nulla. È la stessa identica dinamica. L'offesa percepita diventa più importante della vita stessa. Ieri un omicidio ne generava un altro. Le faide duravano generazioni. Oggi invece uno scontro tra bande genera una vendetta, che genera una controvendetta, che genera un'escalation senza fine. A Napoli, a Marsiglia, nelle banlieue parigine, nelle periferie di Milano, ovunque vediamo la stessa spirale, un morto che ama un altro morto all'infinito. Collaborare con i carabinieri ieri era un tradimento imperdonabile. Oggi chi parla viene punito. La legge del silenzio è ferrea. E anche qui la logica è identica. Lo Stato è il nemico, la vera giustizia è quella che ci facciamo da soli. E ora arriviamo al cuore del problema. Ieri lo Stato italiano era visto come un invasore straniero, incapace di capire le dinamiche locali e di garantire vera giustizia. Oggi, nei quartieri degradati, lo Stato è visto come assente, corrotto o ostile. Le istituzioni non arrivano o arrivano solo con la repressione. E quindi cosa succede?
Nasce un sistema parallelo, un codice alternativo, una giustizia privata che sostituisce a quella pubblica. E qui secondo me dobbiamo farci una domanda fondamentale. Perché accade tutto questo? La giustizia privata emerge quando si verificano 4 condizioni. Lo Stato è assente, non arriva fisicamente nelle zone periferiche o marginali. Lo Stato è inefficace, non riesce a garantire sicurezza e giustizia rapida. Lo Stato è percepito come estraneo, non rappresenta i valori della comunità. Esiste un codice alternativo, un sistema di valori parallelo e radicato. Tutte e 4 queste condizioni erano presenti in Barbagia dagli anni 60-80 e sono presenti oggi in molte periferie urbane, da pastore al gangster. Facciamo un confronto diretto. Nella Barbagia del Novecento c'era il codice d'onore pastorale, la vendetta come dovere morale, la famiglia come unità combattente, il territorio come identità, l'omertà verso lo Stato. Nei quartieri degradati di oggi c'è il codice d'onore della strada, la vendetta come risposta obbligata, la banda come famiglia sostitutiva, il quartiere come identità, l'omertà verso la polizia. Cambiano le armi, dal fucile da caccia alla pistola, cambiano i luoghi, dalle montagne alle piazze, ma la struttura è identica. E qui ti faccio un'altra domanda. Siamo davvero così diversi dai nostri nonni? O stiamo semplicemente ripetendo gli stessi errori con abiti nuovi? In un contesto di faida permanente succede qualcosa di terribile. La violenza diventa normale. I bambini crescono sapendo che un giorno potrebbero dover vendicare il padre o il fratello. Le donne accettano che i loro uomini possano non tornare a casa. Andare armati diventa normale come portare il portafoglio. E la cosa più inquietante? Nessuno si scandalizza più. E come può svilupparsi economicamente un territorio dove nessuno investe per paura? I giovani emigrano per sfuggire alla violenza. Lo Stato è visto come nemico. L'omertà blocca ogni forma di collaborazione. Non puoi. E infatti, la Barbagia è rimasta per decenni una delle aree più arretrate d'Italia, nonostante le sue risorse naturali e la sua bellezza. La violenza non crea mai ricchezza, crea solo povertà e disperazione. E alla fine, perché si sono fermate? Negli anni 90 le faide barbaricine tradizionali si sono sostanzialmente esaurite. Perché questo? Beh, perché c'è stato un intervento massiccio dello Stato. Operazioni di polizia su larga scala, presidi militari permanenti, cambiamento economico, declino della pastorizia tradizionale, nuove opportunità di lavoro, spopolamento, i giovani se ne sono andati, interrompendo la catena generazionale, stanchezza sociale, dopo decenni di morti le comunità hanno detto basta, e l'integrazione, le nuove generazioni sono integrate nella società moderna. Certo, ci sono state eccezioni. L'omicidio di Don Graziano Muntoni al Gosol nel 1998, alcuni omicidi negli anni 2000 legati a vecchie faide mai chiuse del tutto, ma sono eccezioni. Il fenomeno nella sua forma tradizionale è sostanzialmente finito, e questo ci insegna qualcosa di fondamentale. Le faide si possono fermare, ma solo con un mix di repressione, sviluppo economico e cambiamento culturale. La repressione da sola non basta. Se arriva solo la polizia, senza servizi, senza opportunità, senza speranza, la violenza si sposta, ma non si ferma. Allora, cosa ci insegna la storia della faida barbaricina? La giustizia privata è una malattia sociale. Non si cura solo con l'arresto dei criminali, serve intervenire sulle cause profonde, la povertà, la mancanza di opportunità, il senso di esclusione. Le vendette sono infinite. Una volta innescata la spirale è difficilissimo fermarla. Ogni morto genera un nuovo morto. Serve interrompere il ciclo, non alimentarlo. L'omertà protegge i criminali. Senza collaborazione della comunità la giustizia non funziona, ma la comunità collabora solo se si fida dello Stato, e si fida solo se lo Stato è presente non solo con la polizia ma con i servizi. Il codice d'onore è radicato. Cambiare la mentalità richiede generazioni. Non si può pensare di risolvere il problema in pochi anni con qualche operazione di polizia. Lo Stato deve essere più presente. Non basta arrivare quando c'è da arrestare qualcuno. Bisogna esserci prima, con scuole, ospedali, centri sportivi, opportunità di lavoro. Bisogna dare ai giovani un'alternativa alla violenza. E infine ti faccio l'ultima domanda. Secondo te stiamo applicando queste lezioni oggi? O stiamo ripetendo gli stessi errori pensando che basti più polizia per risolvere il problema delle gang?
In conclusione, la faida barbaricina non è solo un pezzo di storia sarda, è un archetipo universale, è quello che succede ogni volta che lo Stato si ritira, la giustizia privata sostituisce quella pubblica, l'onore diventa più importante della vita, la vendetta diventa un dovere morale. Quella barbagia non esiste più, i pastori con i fucili a tracolla sono diventati impiegati studenti. Orgosolo oggi è un paese tranquillo, famoso più per i suoi murales che per le sue faide. Ma il meccanismo della faida, della vendetta, della giustizia privata è sempre lì, dormiente, pronto a risvegliarsi ogni volta che lo Stato fallisce nel suo compito fondamentale, garantire giustizia e speranza. E questo vale per la Barbagia come per le periferie di Napoli, per le banlieue di Parigi, per i quartieri di Marsiglia. Le armi cambiano, i luoghi cambiano, ma la logica mortale della giustizia privata rimane tragicamente la stessa. Raccontami se ti va nei commenti. Conosci storie di faide o vendette nella tua zona? Hai mai visto questa logica all'opera? Come pensi si possa spezzare il ciclo della violenza? Scrivimi la tua opinione, sono molto interessato. Con rispetto però, attenzione. Se questo video ti ha fatto riflettere, lascia un mi piace e iscriviti al canale, perché solo portando alla luce questi problemi, solo conoscendo la nostra storia, possiamo evitare di ripeterla. Noi ci vediamo al prossimo approfondimento. Grazie per la tua attenzione, ma soprattutto per la tua pazienza. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Quest'oggi ti porterò indietro nel tempo, precisamente al 1975, per raccontarti una storia che ha segnato per sempre la cronaca nera italiana e che, anche se non è avvenuta completamente in Sardegna, ha comunque dei legami con la nostra isola e con quella stagione di criminalità che ha caratterizzato gli anni 70. Ti parlerò del sequestro di Cristina Mazzotti, 18enne lombarda che divenne tristemente famosa per essere stata la prima vittima in Italia di un rapimento finito in tragedia. Una storia che cambierà per sempre il modo di vedere i sequestri di persona nel nostro paese. Prima di entrare nel dettaglio della vicenda di Cristina, è importante però capire il contesto storico in cui ci troviamo. Tra gli anni 70 e 80 l'Italia visse quella che gli esperti definiscono una vera epidemia di sequestri di persona. Parliamo di numeri impressionanti. Tra il 1972 e il 1985 si registrarono 671 sequestri, con 694 persone rapite. Di queste, 80 non fecero mai ritorno a casa. Le regioni più colpite erano la Lombardia, con 144 rapimenti e un bottino di quasi 275 miliardi di lire. La nostra Sardegna e la Calabria. Mentre in Sardegna operavano principalmente i banditi della Barbagia, sfruttando il territorio impervio, furono però le endrine calabresi di Platì e dell'Aspromonte a trasformare i rapimenti in una vera industria del crimine. Cristina Mazzotti nasce il 24 giugno 1957. È una studentessa diciottenne del liceo classico Carducci di Milano, descritta da tutti come una ragazza dolce, solare, con lunghi capelli neri e un sorriso radiante. È la più giovane di 3 figli di una famiglia benestante, ma non ricchissima. Il padre, Elios Mazzotti, è un imprenditore e broker nel settore dei cereali. La madre si chiama Carla Iroldi. La famiglia possiede una villa a Piglio, sul largo di Como, dove Cristina ama trascorrere le sue vacanze estive. Il 30 giugno 1975 Cristina festeggia il suo 18° compleanno e la promozione scolastica. Non sa però che quella sarà l'ultima serata della sua vita da ragazza libera. È l'1:30 di notte del 1 luglio 1985. Cristina sta tornando alla villa di famiglia insieme agli amici Carlo Galli ed Emanuela Lusari a bordo di una Mini Minor. Hanno appena finito di festeggiare al bar Il Bosisio di Erba. All'improvviso, un comando a bordo di un Alfa Romeo Giulia blu e una Fiat 125 gialla taglia loro la strada con una manovra di tipo militare. 4 uomini armati, con il volto coperto da passamontagna e un forte accento meridionale, li costringono a spostarsi sui sedili posteriori. Dopo circa 40 km l'auto si ferma da Piano Gentile. Uno dei rapitori chiede chi sia Cristina Mazzotti. La ragazza, coraggiosa, si fa avanti per proteggere gli amici. Viene immediatamente incappucciata e trasferita sulla Fiat 125. Carlo ed Emanuela vengono legati e abbandonati dopo un tentativo fallito di narcotizzarli con il cloroformio. Cristina viene condotta in una cascina chiamata Padre Eterno a Castelletto Ticino, in provincia di Novara. Qui l'aspetta un inferno che nessun essere umano dovrebbe mai vivere. La sua prigione è una cella sotterranea scavata nel garage, nascosta sotto un falso pavimento. Immagina, profonda 1,45 m,
lunga 2,65 metri e larga 1,55 metri. L'altezza non le permette nemmeno di stare in piedi. Le pareti sono di cemento umido, la temperatura è costante sui 11 gradi, l'umidità al 95%, il buio è totale. L'unico contatto con l'esterno è un tubo di plastica del diametro di 5 cm, parzialmente ostruito da detriti. Un tunnel verso l'inferno, non una cella di prigionia. I carcerieri di Cristina sono Giuliano Angelini, un geometra pregiudicato appassionato di medicina, e la sua compagna Loredana Petroncini. Sono loro a gestire quotidianamente la prigionia della ragazza. Le condizioni sono disumane. Cristina riceve solo 2 panini al salame e 500 ml di acqua non potabile al giorno. Angelini le inietta quotidianamente dosi di massicce di Valium, fino a 200 gocce al giorno, per sedarla. Quando deve scrivere lettere alla famiglia o parlare al telefono, le somministra invece anfetamine ed eccitanti. Le analisi grafologiche delle sue lettere riveleranno 3 fasi. Una grafia traballante sotto l'effetto delle droghe, una persona disperata nei momenti di lucidità e una persona infantile a causa di un'aggressione psicotica. Petroncini la descriveva come un fantasma. Ma chi c'è dietro questo sequestro? L'ideatore è Giuseppe Morabito, boss della locale di Africo, una piccola cittadinanza calabrese. È lui che trasforma i sequestri di persona in un'industria a basso rischio per finanziare le attività dell''ndrangheta. Le trattative con la famiglia vengono gestite da Sebastiano Spadaro, detto il Marsigliese. La prima richiesta è di 5 miliardi di lire, una cifra esorbitante. Il padre di Cristina, Elios, si offre persino in cambio della figlia, ma i rapitori rifiutano. Le 23 telefonate seguono uno schema preciso per destabilizzare la famiglia, con squilli nel cuore della notte e minacce agghiaccianti. Spadaro arriva a minacciare di inviare un pezzetto al giorno della ragazza. Dopo settimane di trattative, la richiesta scende a 1 miliardo di lire. Elios Mazzotti ipoteca la casa, vende tutti i suoi beni e chiede prestiti per raccogliere 1 miliardo e 50 milioni di lire. Il 1 agosto 1975 seguono le istruzioni, consegna il denaro in un appartamento di Appiano Gentile, ma non sa che sua figlia è già morta da almeno 24 ore. Cristina muore tra il 30 luglio e il 1 agosto per collasso cardiocircolatorio causato da ipotermia cronica, intossicazione da benzodiazepine e cachessia. Pesa solo 35 kg, il 42% in meno del suo peso normale. I rapitori gettano il suo corpo in una discarica a gagliate, coprendolo con una carrozzina giocattolo, sacchi di calce e lamiere di Eternit. Il primo processo del 1977 condanna carcerieri e fiancheggiatori, ma i veri mandanti dell''ndrangheta restano impuniti. La svolta arriva solo nel 2006, quando nuove tecnologie permettono di attribuire un'impronta digitale trovata sulla Mini Minor a Demetrio Latella, uno degli esecutori materiali. Arrestato, Latella confessa: Morabito ci promise il 10% del riscatto. Cristina morì perché Petroncini sbagliò le dosi. Fa anche i nomi dei suoi complici, Giuseppe Calabrò e Antonio Talia. Ma anche stavolta la giustizia sembra sfuggire. Nel 2012 il fascicolo viene archiviato per prescrizione. La svolta definitiva arriva nel 2015, quando la Cassazione stabilisce l'imprescrittibilità dell'omicidio volontario. Nel 2024, a quasi 50 anni dai fatti, si apre finalmente un nuovo processo a Como contro i presunti esecutori materiali. Giuseppe Calabrò, 74 anni, Antonio Talia, 73 anni e Demetrio Latella, 71 anni, reo confesso. Giuseppe Morabito, l'ideatore, è deceduto prima del processo. La procura antimafia di Milano chiede l'ergastolo per tutti e 3 gli imputati, definendo il crimine disumano e riconducibile alla tortura. Le prove includono l'impronta di Latella, la sua confessione e la testimonianza del pentito Angelo Epaminonda, che nel 1985 riconobbe Antonio Talia come uno degli autori del sequestro. Il caso Mazzotti ha lasciato un'eredità importante e molto profonda nella società italiana.
7 settimane dopo il ritrovamento del corpo della figlia, Elios Mazzotti muore di infarto, ma prima esprime il desiderio di creare una fondazione intitolata Cristina. La Fondazione Cristina Mazzotti, finanziata da una raccolta fondi popolare che raggiunge i 100 milioni di lire, è tuttora attiva nella lotta al disagio giovanile. Il caso contribuisce anche a spingere per leggi più severe, ispirando la legge 82 del 91 sul blocco dei beni delle famiglie dei rapiti. Ai funerali di Cristina partecipano 30.000 persone. Ne sono state dedicate 87 vie in Italia e il suo caso ha ispirato opere teatrali rappresentate in 23 paesi europei. La storia di Cristina Mazzotti ci insegna che la memoria è fondamentale per costruire una società più giusta. Questo segnò un punto di non ritorno nella criminalità italiana, dimostrando che per i boss dell''ndrangheta la vita umana era diventata un fattore secondario rispetto al profitto. Oggi, a quasi 50 anni da quella tragica estate del 1975, la giustizia sta cercando di chiudere finalmente i conti con il passato. Ma la vera vittoria di Cristina è nella memoria collettiva. Il suo sacrificio ha contribuito a rendere l'Italia un paese più consapevole dei pericoli della criminalità organizzata. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale per non perdere le prossime storie che porterò prossimamente. Grazie per la visione e per il tuo tempo. Io ti saluto e ti auguro una grandiosa giornata. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Oggi voglio portarti indietro nel tempo agli anni 90 per raccontarti uno dei casi di cronaca più drammatici discussi che abbiano messo in atto la Sardegna. Il sequestro del piccolo Farouk Kassam. Questo video segna l'inizio di una nuova playlist che dedicherò ai grandi casi di cronaca nera della nostra isola. Storie dure, a volte scomode, ma che ci aiutano a capire la Sardegna di ieri e di oggi. Seguiranno poi altri episodi su casi che hanno fatto discutere giornali e famiglie intere. La storia di Farouk non è solo la cronaca di un sequestro, è un intreccio di misteri, versioni contrastanti e rivelazioni che ancora oggi fanno discutere. Pronto a iniziare questo viaggio? All'inizio degli anni 90 la Sardegna viveva una grande contraddizione. Da un lato c'era la Costa Smeralda, con il suo turismo di elite, yacht da milioni, ville sfarzose e un'immagine paradiso terrestre che attirava visiti da tutto il mondo. Dall'altro lato invece c'era un'isola che faceva i conti con difficoltà economiche enormi, disoccupazione alle stelle e soprattutto un fenomeno che per decenni l'aveva resa tristemente famosa: i sequestri di persone a scopo di estorsione. Era un periodo in cui la paura conviveva con la quotidianità. Anche le famiglie più insospettabili potevano diventare un bersaglio. E in questo clima di tensione sociale, dove ricchezza e disperazione convivevano a pochi chilometri di distanza, maturò quello che sarebbe diventato uno dei casi più controversi della storia criminale sarda. È il 15 gennaio del 92, Villa Pantogia, vicino a Portocervo. Farouk Kassam ha solo 7 anni. È figlio di Fateh Kassam, un imprenditore di origine indiana che gestisce l'hotel Luci di La Montagna, in Costa Smeralda. Quella mattina un comando di 4 o 5 uomini armati fa irruzione nella villa. È un'azione militarmente organizzata, ma con alcuni dettagli strani che non tornano. I rapitori mobilizzano i presenti, e già qui emergono le prime contraddizioni. Alcune fonti parlano di personale di servizio legato, altre dei genitori stessi. Il piccolo Farouk viene strappato alla famiglia, ma i banditi si accorgono di non aver portato un giubbotto per il bambino. Così gli mettono quello rosa della sorellina, Nur. Un errore banale che suona con la precisione dell'operazione. Il bambino sparisce nel nulla. A guidare l'operazione c'è Matteo Boi, uno dei più forti esponenti del banditismo sardo, evaso dal carcere dell'Asinara. La notizia del rapimento rimbalza ovunque. Un altro sequestro in Sardegna, ma questa volta la vittima è un bambino di 7 anni. Per 177 lunghi giorni, quasi 6 mesi, Farouk resta prigioniero principalmente in una grotta sul Monte Albo, vicino a Lula. 6 mesi di angoscia totale per la famiglia e per l'opinione pubblica. Il padre Fateh Kassam mantiene una linea durissima. Diventa celebre la sua frase sprezzante: "Non compro ciò che è già mio", arrivando persino a dire: "Se è così, tenetelo, sono giovane, ne faccio altri". Un atteggiamento che molti non capiscono. Ma la vicenda assume contorni di estrema brutalità quando, come terza prova di vita, i rapitori compiono un gesto che sconvolge l'Italia. Mutilano la parte superiore dell'orecchio sinistro di Farouk e la inviano alla famiglia.
In questo periodo entra in scena Graziano Mesina, la primula rossa del banditismo sardo, che viene scarcerato appositamente per fare da mediatore. Il suo ruolo sarà centrale e controverso, e lui stesso rivendicherà il merito della liberazione finale. Nella notte tra il 10 e l'11 luglio del 92 arriva la notizia che tutti aspettavano. Farouk è stato liberato, ma anche qui iniziano i misteri. La versione ufficiale parla di pressioni dalle forze dell'ordine che hanno portato alla liberazione senza pagamento di riscatto. Graziano Mesina invece rivendica di aver negoziato personalmente il rilascio, anticipando addirittura la notizia al TG1 prima dell'annuncio ufficiale. Ma chi ha pagato davvero? Le cifre di riscatto variano da fonte a fonte. Si parla di 2 miliardi di lire secondo Mesina, di oltre 5 miliardi secondo altre fonti. E soprattutto, chi ha messo i soldi? La famiglia? Lo Stato? I servizi segreti? Fatteh Qassam in dichiarazioni successive sarà enigmatico. Io non ho tirato fuori un soldo dalla mia tasca. Cosa significa? Che qualcun altro ha pagato per avere suo figlio? Ma la storia prende una piega completamente diversa con le rivelazioni del giornalista Antonello Zappadu, che getta una luce inquietante su tutta la vicenda. Ebbene, secondo Zappadu, il sequestro non era a scopo di estorsione, ma una ritorsione. Il padre di Farouk sarebbe stato un trafficante d'armi che aveva venduto armi difettose a indipendentisti corsi. I corsi avrebbero quindi chiesto ai banditi sardi di sequestrare Fatteh Qassam per portarlo in Corsica. Ma ecco la rivelazione più sconvolgente. Al momento del rapimento, Fatteh si sarebbe finto il giardiniere per non essere riconosciuto, lasciando che i banditi si portassero via il figlio al posto suo. A sostenere questa teoria ci sono alcuni indizi. I rapitori chiamavano Fatteh con il suo secondo nome, Joseph, un dettaglio che solo i mandanti potevano conoscere. E Farouk avrebbe raccontato di aver visto il mare e un porticciolo, cosa impossibile dalla grotta del Montalbo, forse perché era stato davvero portato in Corsica. Oggi, a più di 30 anni di distanza, il caso Qassam ci aiuta a capire quanto sia cambiata la Sardegna. I sequestri a scopo di estorsione, che erano un incubo ricorrente, oggi sono praticamente scomparsi grazie a leggi più severe e controlli più efficaci. Ma la storia di Farouk ci insegna anche altro, che dietro la cronaca nera spesso si nascondono intrecci internazionali, traffici illeciti e il suo coinvolgimento di apparati dello Stato che a volte agiscono nell'ombra. Se le rivelazioni di Zappadu fossero vere, trasformerebbero il sequestro di Qassam da caso di banditismo a intrigo di portata internazionale, con implicazioni che andrebbero ben oltre la Sardegna. E forse è per questo che Fatteh Qassam, prima di lasciare l'Italia, disse una frase che oggi suona profetica: la verità voi non la saprete mai. Il sequestro di Farouk Qassam resta uno dei casi più enigmatici della cronaca italiana. Tra versioni ufficiali, rivelazioni di pentiti e teorie giornalistiche, la verità sembra ancora lontana. Quello che è certo però è che quel sequestro segnò una svolta. Da quel momento lo Stato intensificò la lotta ai rapimenti e negli anni successivi questo fenomeno criminale iniziò a scomparire dalla Sardegna. Ma ti lascio una domanda. Secondo te la verità su questo caso emergerà mai completamente? Scrivimelo nei commenti. Discutiamone insieme in modo tranquillo e costruttivo. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale, perché nei prossimi episodi di questa playlist racconteremo altri grandi casi di cronaca che hanno segnato la nostra isola. Grazie per la tua presenza e per il tuo tempo e noi ci vediamo nel prossimo video. Immagina un mondo dove lo Stato non esiste, dove un giudice non decide chi ha ragione e chi ha torto, dove la giustizia non passa per un'aula di tribunale, ma per la canna di un fucile. Immagina un codice d'onore così ferreo che un padre può essere costretto a uccidere per vendicare un figlio, e quel figlio un giorno dovrà vendicare il padre. Una catena infinita di sangue che si tramanda di generazione in generazione, come un'eredità maledetta. Non sto parlando del Medioevo, sto parlando della Sardegna, della Barbagia, degli anni 60, 70, 80, l'altro ieri praticamente. Oggi ti racconto la storia della faida barbaricina, una guerra silenziosa durata oltre 60 anni, che ha lasciato sul campo centinaia di morti e un'intera comunità segnata per sempre. Ma non è solo una storia del passato, perché le dinamiche che hanno alimentato quelle faide sono le stesse che oggi scatenano le guerre tra bande, nelle periferie delle nostre città. Dunque, cos'era la faida?
La parola sarda è disamistade, inimicizia mortale. Ma non stiamo parlando di semplici risse o vendette casuali, stiamo parlando di un sistema giuridico parallelo, con regole precise, tramandato oralmente da generazioni. Il sociologo Antonio Pigliaru lo ha definito il codice barbaricino, un ordinamento giuridico non scritto che governava la vita della Barbagia, sostituendosi completamente allo Stato italiano. E qual era la regola fondamentale? Articolo 1. L'offesa deve essere vendicata. Vediamo ora come funzionava il meccanismo con un esempio concreto. Immagina un pastore a cui viene rubato il bestiame. Oggi chiameresti i carabinieri, giusto? Ma in Barbagia, negli anni 60, chiamare lo Stato significava disonorarsi. Significava ammettere pubblicamente di non essere in grado di difendere ciò che è tuo. Quindi cosa succedeva? Il pastore derubato doveva ristabilire il suo onore, non recuperando le pecore, ma lavando l'offesa con il sangue. E così partiva la spirale. L'offesa iniziale, un furto, uno sgarbo, un'offesa percepita. E poi la vendetta. La famiglia offesa uccide un membro della famiglia offenditrice. La controvendetta. La famiglia colpita deve rispondere, altrimenti perde l'onore. L'escalation infinita. Ogni omicidio genera l'obbligo morale di un nuovo omicidio. I figli vendicavano i padri, i nipoti vendicavano i nonni. La memoria del torto si tramandava come un testamento di sangue. Non era anarchia, era un sistema. E qui arriviamo al punto più inquietante. La disamistade non era caos, era un sistema ordinato, con regole precise che tutti conoscevano e rispettavano. C'erano limiti. In teoria, donne e bambini non dovevano essere coinvolti. La vendetta doveva essere proporzionata, ma soprattutto la vendetta era un dovere sociale, non una scelta personale. Se tu non vendicavi un'offesa a tua famiglia, eri tu a perdere l'onore. Diventavi un vigliacco agli occhi della comunità. Eri escluso, disprezzato, annullato socialmente. Ti suona familiare? Dovrebbe, perché è esattamente la logica del rispetto che governa oggi le gang giovanili. Il caso più famoso è quello di Orgosolo, il paese che è diventato il simbolo stesso della faida barbaricina. Dal 1905 al 1917 due famiglie si sono massacrate a vicenda con una ferocia che sconvolse persino una società abituata alla violenza. Circa 40 omicidi in poco più di 10 anni, in un paese di poche migliaia di abitanti. Le strade d'Orgosolo erano un campo di battaglia, nessuno usciva disarmato. Le donne avevano paura a mandare i figli a scuola, gli anziani si chiudevano in casa al tramonto. Arriviamo ora al periodo storico del processo di Sassari, 1917. E qui succede una cosa incredibile. Lo Stato italiano decide di intervenire. Arresta i protagonisti della faida e li porta a processo a Sassari. È lo scontro finale tra la legge dello Stato e il codice barbaricino. E chi vince secondo te? Gli imputati vengono completamente assolti. La Corte di fatto riconosce la legittimità del codice della vendetta. Lo Stato italiano perde in tribunale contro un sistema giuridico tribale. Pensaci un attimo. Nel 1917, mentre in Europa infuriava la prima guerra mondiale e il mondo si modernizzava, in Sardegna un tribunale dello Stato riconosceva che la vendetta di sangue era legittima. Cosa ci dice questo? Ci dice che quando un sistema di valori è radicato abbastanza profondamente in una comunità, nemmeno lo Stato riesce a spezzarlo. E questo vale anche oggi. Negli anni 60, 70 e 80 la Barbagia vive il suo periodo più buio. Non solo le faide tradizionali continuano, ma si intrecciano con un nuovo fenomeno, l'anonima sequestri. In quegli anni la Sardegna diventa la capitale mondiale dei sequestri di persona. Imprenditori, bambini, turisti vengono rapiti e tenuti prigionieri per mesi nelle montagne della Barbagia, mentre le famiglie pagano riscatti milionari. E cosa succede quando girano tutti quei soldi? Nascono nuove faide, non più solo per l'onore o per il bestiame rubato, ma per la spartizione dei profitti dei sequestri. Famiglie che prima collaboravano diventano nemiche mortali. La violenza esplode. Parliamo di centinaia di omicidi in pochi decenni, e non solo al Gosolo, ma Moiada, Fonni, Nuoro, Oliena, Dorgali, Orosei. Ogni paese della Barbagia ha la sua faida, i suoi morti, le sue vedove vestite di nero. In alcuni paesi la popolazione maschile si dimezza. Intere generazioni di uomini scompaiono, uccisi in agguati, fucilati alle spalle, sterminati in vere e proprie esecuzioni di massa tra clan.
E in tutto questo nessuno parla. L'omertà è totale, assoluta, inviolabile. I carabinieri arrivano sulla scena di un omicidio e trovano un paese cieco, sordo e muto. Tutti hanno visto, tutti sanno che è stato, ma nessuno dice nulla. Perché parlare con lo Stato significava tradire, e tradimento si paga con la vita. Secondo te cos'è più forte? La paura della legge o la paura della comunità? Forse già da un po' ti starei chiedendo perché ti sto raccontando tutto questo. Beh, perché la faida barbaricina non è solo storia antica, è un archetipo che si ripete ancora oggi sotto forme diverse. Ieri il pastore difendeva il suo Saltus, il suo territorio di pascolo. Era la sua identità, la sua sopravvivenza, il suo onore. Oggi le bande difendono il loro quartiere, la loro piazza di spaccio. Invadere quel territorio è un'offesa che richiede una risposta violenta. La logica è identica, cambia il contesto, ma il meccanismo psicologico è lo stesso. Il territorio non è solo uno spazio fisico, è un'estensione della propria identità. Ieri rubare il bestiame non era solo un danno economico, era un'offesa all'onore che doveva essere lavata con il sangue. Oggi uno sguardo sbagliato, una frase sui social, un'invasione di campo, sono tutte offese al rispetto che scatenano la violenza. Ti faccio una domanda. Cosa c'è di diverso tra un pastore che uccide per vendicare il bestiame rubato e un ragazzo che accoltella un rivale per una storia su Instagram? La risposta è nulla. È la stessa identica dinamica. L'offesa percepita diventa più importante della vita stessa. Ieri un omicidio ne generava un altro, le faide duravano generazioni. Oggi invece uno scontro tra bande genera una vendetta, che genera una controvendetta, che genera un'escalation senza fine. A Napoli, a Marsiglia, nelle banlieue parigine, nelle periferie di Milano, ovunque vediamo la stessa spirale, un morto che ama un altro morto all'infinito. Collaborare con i carabinieri ieri era un tradimento imperdonabile. Oggi chi parla viene punito. La legge del silenzio è ferrea. E anche qui la logica è identica. Lo Stato è il nemico, la vera giustizia è quella che ci facciamo da soli. E ora arriviamo al cuore del problema. Ieri lo Stato italiano era visto come un invasore straniero, incapace di capire le dinamiche locali e di garantire vera giustizia. Oggi, nei quartieri degradati, lo Stato è visto come assente, corrotto o ostile. Le istituzioni non arrivano o arrivano solo con la repressione. E quindi cosa succede? Nasce un sistema parallelo, un codice alternativo, una giustizia privata che sostituisce a quella pubblica. E qui secondo me dobbiamo farci una domanda fondamentale. Perché accade tutto questo? La giustizia privata emerge quando si verificano 4 condizioni. Lo Stato è assente, non arriva fisicamente nelle zone periferiche o marginali. Lo Stato è inefficace, non riesce a garantire sicurezza e giustizia rapida. Lo Stato è percepito come estraneo, non rappresenta i valori della comunità. Esiste un codice alternativo, un sistema di valori parallelo e radicato. Tutte e 4 queste condizioni erano presenti in Barbagia dagli anni 60-80 e sono presenti oggi in molte periferie urbane, da pastore al gangster. Facciamo un confronto diretto. Nella Barbagia del Novecento c'era il codice d'onore pastorale, la vendetta come dovere morale, la famiglia come unità combattente, il territorio come identità, l'omertà verso lo Stato. Nei quartieri degradati di oggi c'è il codice d'onore della strada, la vendetta come risposta obbligata, la banda come famiglia sostitutiva, il quartiere come identità, l'omertà verso la polizia. Cambiano le armi, dal fucile da caccia alla pistola, cambiano i luoghi, dalle montagne alle piazze, ma la struttura è identica. E qui ti faccio un'altra domanda. Siamo davvero così diversi dai nostri nonni? O stiamo semplicemente ripetendo gli stessi errori con abiti nuovi? In un contesto di faida permanente succede qualcosa di terribile. La violenza diventa normale. I bambini crescono sapendo che un giorno potrebbero dover vendicare il padre o il fratello. Le donne accettano che i loro uomini possano non tornare a casa. Andare armati diventa normale come portare il portafoglio. E la cosa più inquietante? Nessuno si scandalizza più. E come può svilupparsi economicamente un territorio dove nessuno investe per paura? I giovani emigrano per sfuggire alla violenza. Lo Stato è visto come nemico. L'omertà blocca ogni forma di collaborazione. Non puoi. E infatti la Barbagia è rimasta per decenni una delle aree più arretrate d'Italia, nonostante le sue risorse naturali e la sua bellezza. La violenza non crea mai ricchezza, crea solo povertà e disperazione.
E alla fine, perché si sono fermate? Negli anni 90 le faide barbaricine tradizionali si sono sostanzialmente esaurite. Perché questo? Beh, perché c'è stato un intervento massiccio dello Stato, operazioni di polizia su larga scala, presidi militari permanenti, cambiamento economico, declino della pastorizia tradizionale, nuove opportunità di lavoro, spopolamento, i giovani se ne sono andati, interrompendo la catena generazionale, stanchezza sociale, dopo decenni di morti le comunità hanno detto basta. E l'integrazione, le nuove generazioni sono integrate nella società moderna. Certo, ci sono state eccezioni. L'omicidio di Don Graziano Montoni al Gosol nel 1998, alcuni omicidi negli anni 2000 legati a vecchie faide mai chiuse del tutto, ma sono eccezioni. Il fenomeno nella sua forma tradizionale è sostanzialmente finito, e questo ci insegna qualcosa di fondamentale. Le faide si possono fermare, ma solo con un mix di repressione, sviluppo economico e cambiamento culturale. La repressione da sola non basta. Se arriva solo la polizia, senza servizi, senza opportunità, senza speranza, la violenza si sposta, ma non si ferma. Allora, cosa ci insegna la storia della faida barbaricina? La giustizia privata è una malattia sociale. Non si cura solo con l'arresto dei criminali, serve intervenire sulle cause profonde. La povertà, la mancanza di opportunità, il senso di esclusione. Le vendette sono infinite. Una volta innescata la spirale è difficilissimo fermarla. Ogni morto genera un nuovo morto. Serve interrompere il ciclo, non alimentarlo. L'omertà protegge i criminali. Senza collaborazione della comunità la giustizia non funziona. Ma la comunità collabora solo se si fida dello Stato. E si fida solo se lo Stato è presente non solo con la polizia ma con i servizi. Il codice d'onore è radicato. Cambiare la mentalità richiede generazioni. Non si può pensare di risolvere il problema in pochi anni con qualche operazione di polizia. Lo Stato deve essere più presente. Non basta arrivare quando c'è da arrestare qualcuno. Bisogna esserci prima, con scuole, ospedali, centri sportivi, opportunità di lavoro. Bisogna dare ai giovani un'alternativa alla violenza. E infine ti faccio l'ultima domanda. Secondo te stiamo applicando queste lezioni oggi? O stiamo ripetendo gli stessi errori pensando che basti più polizia per risolvere il problema delle gang? In conclusione, la faida barbaricina non è solo un pezzo di storia sarda, è un archetipo universale, è quello che succede ogni volta che lo Stato si ritira, la giustizia privata sostituisce quella pubblica, l'onore diventa più importante della vita, la vendetta diventa un dovere morale. Quella barbagia non esiste più, i pastori con i fucili a tracolla sono diventati impiegati studenti. Orgosolo oggi è un paese tranquillo, famoso più per i suoi murales che per le sue faide. Ma il meccanismo della faida, della vendetta, della giustizia privata è sempre lì, dormiente, pronto a risvegliarsi ogni volta che lo Stato fallisce nel suo compito fondamentale, garantire giustizia e speranza. E questo vale per la Barbagia come per le periferie di Napoli, per le banlieue di Parigi, per i quartieri di Marsiglia. Le armi cambiano, i luoghi cambiano, ma la logica mortale della giustizia privata rimane tragicamente la stessa. Raccontami se ti va nei commenti. Conosci storie di faide o vendette nella tua zona? Hai mai visto questa logica all'opera? Come pensi si possa spezzare il ciclo della violenza? Scrivimi la tua opinione, sono molto interessato. Con rispetto però, attenzione. Se questo video ti ha fatto riflettere, lascia un mi piace e iscriviti al canale, perché solo portando alla luce questi problemi, solo conoscendo la nostra storia, possiamo evitare di ripeterla. Noi ci vediamo al prossimo approfondimento. Grazie per la tua attenzione, ma soprattutto per la tua pazienza. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Quest'oggi ti porterò indietro nel tempo, precisamente al 1975, per raccontarti una storia che ha segnato per sempre la cronaca nera italiana e che, anche se non è avvenuta completamente in Sardegna, ha comunque dei legami con la nostra isola